tired. This is horrible. No. No. Better? No. No. Hi, Mr. Engineer. Sorry, I'm fighting with the lights. I'm fighting with the lights today. How are you doing? Hello. This one here. Oh, I need my glasses because my eyes are really hurting today. What the heck? Here, Spotify. Let's go with the G in the car. G in the car. Let's see, so we can remove some songs if we don't like them. Let's go. This one is fine, I would say. Great, nice. Happy to hear that. Oh, today I'm even on time. Like I usually say a time when I will go live and then I don't. Onto the girls. What is this shit? Did you have a good night, Mr. Engineer? Did you sleep well? Hi, Kozus. Hello. Hi, Paolo. Hi, Kele. Hello. Hello. Ale, hi. Hello. Hello. I am Ineba. Ineba, hello. Welcome in. Hello, Alina. Long time no see. I'm doing great. How are you doing? Good Sunday. Have a good Sunday. Guaro, hello. Patricia, hi, hi, hi. Hello, hello, hello. How is it going? Hi, Jampo. Hi, Furry Greg. Hello. Hi. Oh, wait. The mod sent me something. Okay, fine. Hi, Doctor. Hello. Hi, Mike. Hi, Mario. Hello, hello. People, how are you doing? Wait, I don't hear you. I don't hear the shit. I don't need the alerts. Milky! Milky, thank you so much for the 5 months. I appreciate you. Queen of the juice box? Hell yeah. Milky, thank you so much for the 5 months. I appreciate you. You are the very first one of the day. Alright. Alright. Let me... Shit, okay. Hi, Rising! Long time for real, for real, for real. I did sleep very well, thank you for asking. Sunday. Let's go. Let's go, let's go. Hi, Sherwin, hello. Hi, Doctor. Hello, hello, people. How are you doing? How is it going? Joe G. Maranza? I'm not a G. Maranza. I'm so not. Wait, I have a... What if this one... No. Guaro! You're right. Guaro! I know what you're doing. Thank you so much for the gifted one. I appreciate you. Is the train gonna work today? Did they fix it? Thank you so much, Guaro. Appreciate you for the gifted one. 100 bit to got remembered in eternity. You sure? Sure? Welcome on the train. That's how you're getting remembered. Lars! Friday last deadline of the year. Really? And then what are you gonna do? Welcome back in. 70 or 71? We're neither of those. Neither of those. Oh, for you? You mean? You are at 70. You're at 70, Guaro. But there is no need. We can wait for other things. Let's set another goal, I would say, like a sub-goal. I did not change this in the channel name. Why are you saying this? Hi, Jalford. Hi, Demi. There you go. I got a tattoo. Did you see that? Did you see it? Arena, yes, I got a tattoo. It's a juice box. So then when I do this, I'm actually squeezing the juice. How are you in the back? I think because you were the first one. I don't know if you change your spot when you change, like when you leave this one. I don't know if you change your spot when you gift another time. I have no idea. You did, Doctor? Oh my god, I'm so proud. Oh my god, Doctor, congrats. Huge congrats. For real, for real.
You have same here. Same here. Let me fix this one. I also have to make the story. I don't know what 850? That's fine. Okay. Corina, yeah, today we got it. Today we're gonna be doing a lot of nerd stuff. Damn, today I'm not gonna be like studying as I usually do like the co-working stream, but it's gonna be a nerd day. So on Friday and Sunday we do these days where we learn how to do web development all together and Python later. Are you ready for it? You ready for it? Hi Artemis, hello. Oh, I have to do the story. Hi Stoic! Hi Pepino! Wait, I haven't done the story. Give me the second. What is this filter? This filter is supposed to be aesthetic, but it's so far away from being aesthetic. I'm happy to be here. Cheese? Oh, you want to be in the stories? Oh, I don't know if I can. Diego! It's a juice. It's a juice box. I don't want to see it. I can always hear him sort of muttering and mumbling. I associate him with the sound of falling sand. Diego, thank you so much for 2 months. Appreciate you. Welcome back. Should I remove sub and sub with Prime immediately? For what? I don't know if it changes anything. What about my tattoo is a juice box so I can go and squeeze? Yeah, the train is finally back. Oh, you want me to take a picture of you, Guado? I don't think it's gonna work. Kinda. It looks horrible, but it's fine. Live. Oh yeah. Okay. Let me do this. The link. Let's go. Made it. I'm getting so much faster. It used to take so long to do these. The juice box squeezes the juice out. Yes, V. Exactly that. Exactly that. You do program? Welcome in then, them straight. Welcome in. Un succo, yes, a juice. And it says suck it. Exactly. When you put someone in the headlock, you then try to juice the box. Oh, hell yeah. Either news on 24, but I mean switching from regular to subprime since I only sub to you right now. It doesn't, to me, it doesn't change anything, Lars. For you, it might be for free, the Prime, you know? The only thing is with Prime, you have to come back every single time to renew it. Oh, bonjour, Bob Lafro. Oui, je suis tattooed. Oui. Chat, what if we do more tattoos today? I know it should be a nerd day, but what if we do more tattoos? Like, some of them I cannot do them on stream, I think. Because, you know. Or should we have them like... Or should we just make all of them in... like I can do the one on the hand. You don't want to overdo it? I will overdo it, Joffrey. That is the idea. I'll go like full on tattoos. I speak 5 of them, Dan. How many do you speak? Wait. Okay. Then nothing much on the forehead. Give my body time to recover? No, we're gonna go full body. Tomorrow you're back to work, Bob Lafro? Really? What are you gonna be doing from tomorrow? Kyle! Hello. Stoic, hello. I actually prime until the 24th. It tells me, oh shit, it's fine. New trapper? Oh, hell yeah. Pumo tattoo? I don't think I'm gonna do that, Pumo. Spanish? Oh, that's nice, demonstrate. The delay, how long does it take between you sending the message and you seeing it? I think it takes too much. I would love it to take less than this, but this is what we have. I think at least that's how, like for me it is a long time. For me it's long. It's Polish and English. Oh, you speak Polish and English? Dzień dobry. Dzień dobry. Yeah, this is the only one. This is the only one I have. People, are you ready for today? We have so many new things to learn. So, what is going to happen today? Today we're going to be doing first some web development all together. Alright? Yeah, Michele. We're going to be doing some web development all together. We're going to be learning very basics. If you're new to this, it's fine. It's super cool. You can ask us questions. Actually, we love to answer the questions. This is not Anchors. But then, I
I haven't yet unmarked the nugget. And then we're gonna be... What is this song? Oh, no, let me remove from this playlist. No, we're gonna remove that from the playlist. Okay. We're gonna be doing first web development for beginners. Wait, oh shit. And then we're gonna be doing a lot of Python. What was wrong with it? Nothing, Jeffrey, you don't wanna know. Yeah, exactly. That's what Pisello Orlante said with a very on-point nickname, I would say. On-point nickname. So we're gonna be doing that. Then we have a Python with Enk that is gonna join us. It should be around 5. To be honest, I truly believe that he's gonna be late. 100%. Then we're gonna be... It's a tattoo, yeah. Then we're gonna be going to... Then we have a vlog. So if you didn't know, like, Enk is like the nerd. Thank you so much for the train, by the way, people. I appreciate you. Enk is the nerd. So I did like a Enk stream makeover, and I tried to transform him into a normal person, normal human being. Thank you for the train. I appreciate you. So we're going to be doing like a little bit of... I'm going to show you the vlog that I made. It's going to be in Italian, though. I need to go fix them. I need to go fix the glasses. You're right. But also I think that my face is also crooked at this point. Enk is never late. It's precisely when he means to. He's like a... Is he like a wizard? Please get the reference. But yeah, this is the idea for today. Yeah, it's gonna be in Italian later. I know that I have the... Yeah, Gandalf. Yeah. Oh, bene in Isaac. Wait, what? You were in Isaac? Red Hot Chili Pepper, you know Isaac? Oh, Predar, my setup is so not boss. Honestly, it's so not boss. Like, at least... Actually, like... It's getting way better. But for example, you know Isaac? It's like very cool. Actually, it's getting way better, my setup. Like, it used to suck. I used to stream from like with the microphone of this headset. And now it's getting so much better. Test. You're struggling for what? For your setup? Honestly, Brad, this is just 2 lights. I'm using cheap ring lights from Amazon. The name ain't Gandalf. The name ain't Gandalf. Enk is more like Gandalf, gang Alright. And the only thing that I got, the real investment that I did was for the camera. If you do ! Cam, you have it, by the way. Wait. Yeah. If you do ! Cam, you have all the info about the cam that I'm using. That's the only investment, the only big investment that I did. The water is just a bottle. It's actually tap water. Ice map! People, how is your Sunday going? Let me pretend to be a basic person. You didn't notice something! Chat! I'm very mad. You did not notice something. I changed something. The claws! Yeah, the claws. I changed the claws. Sorry, I was screaming. Yeah, I changed the claws. The claws now are more like similar to real claws. They actually look like claws. She has no beard today? I swear, lads. I swear. Oh yeah, so like this morning I did that. Then I was able to have like a good brunch. Oh, but today I honestly felt like Today I felt very much my social awkwardness. Because like Okay, when I booked the nail appointment, and it's not gonna be a nail story, alright? When I booked the nail appointment, while they were telling me the time that I was supposed to go there, at the same time, I was also like doing, I don't know, I was thinking about the question that I had to ask them later, so I did not hear their answer. And then when they told me the time, I forgot completely. And then I hung up and I never wanted to call again because I thought I'm gonna look like stupid. So that what I did is like I just showed up. I remember it was in the morning, so I just showed up at the very time that they opened. And when they opened, they're like, "Oh, just it's in 30 minutes, all right." So I'm just gonna go get myself something to eat.
Oh my goodness. I went for breakfast and everything was closed. Oh yeah, no, close. No, Eury, close with the A, as you wrote it, but with the A, it means like artigli. Secondo Siciliani sono grande prima sono amicizia. I didn't see that one, or at least I don't remember. Oh, there we go. Matteo got you. What is the tattoo on my arm? Is a juice box that says "suck it." It says "suck it up," but I'd rather have it like saying like "suck it." That would be so good. That would be so good. So this is how I spent my morning, but then I rewarded myself with nails and a lunch. That was it. So if you see me munching on something, most probably is the rest of the lunch that I couldn't finish, so I brought it back home. Nice. Very interesting morning for me. Yep. I went outside. I touched grass. At least I touched grass. That's something, I guess. When was the last time that you touched the grass? Shit, chat. What does the juice box symbolize for me? The juice box is life, and you have to squeeze life as much as you can to get how much the best you can out of it. And if you cannot, what do you do when this one is done? When the juice is done, you just smash it and you throw away and you take another one. No, I'm not. Okay, that sounds so bad. Okay, this is not life. This does not represent life. Yes, I was red hot. Are you in Isaac? Where? Margin son? I don't have a son with Margin. But I think that people, you might, since you're here, you most probably haven't seen the video because I usually watch it in Ank stream. But you remember that I left for a couple of days, and I went to Turin. Right? And Isaac Torvargata? OGV, wait, do I know you? No, if you were, what? Maybe I don't know. No, I don't think so. Otherwise you would know that I was president there. But I went to Turin, all right? And we were just I've been watching this YouTuber with another streamer on their stream at night, and I usually fall asleep then, but it's that's me. Yes, I did sleeping stream and another stream. Yeah, people. Yeah. And then we found out that he lives really close by to the other streamer. So we decided to go meet him. Hi Sudlo. Hi there, Tex. I'm doing good. How are you doing? And we decided to go visit him. So we went in the middle of the mountains, in the middle of nothing, and he actually put us. We actually put us in his video. That was so cool. That was really, really cool. You want to see it? Do you want to see it? I have a little bit of a snip. Here, I think? Should be okay. Nitrix, I'm from Italy. Where are you from? Here's by my ring. Alright. You have clips of me? Okay, wait. Let me show you. Let me close this one. Let me stop this one. Too loud. So you see, he's what he's doing is he's in the middle of the mountains, just oh, you have clips of me falling asleep. Shit. Ah, you're from Poland. Oh, you are from oh, sorry, I forgot. Sorry, I have a very, very shitty brain. That's why they call me Dory. Hi Nag. Hello Sven. Hello. So this is the guy. He's rebuilding little houses that there are in Italy. They were in the middle of nothing. He's just rebuilding them out of they were really, really bad. And you see the quality of his videos are insane. Usually I see them through Discord because that's how I do. But look at it from here. It's just pure art, And look at it. This is. You see that there is no thing on it. We were able to put a rock on this thing and to make the bench. Look at it. From a video that you have, how do you call the little insects that do light? Friends. What do you call them? I haven't seen them in a while. No? Fireflies. Fireflies. There you go.
I was just thinking that I haven't seen any of those since ages now. Yeah. That's a beautiful They place. are called in Italian. This is Enk. To see many. Do you recognize it? This is Shin. Do you remember? You remember Shin? She was here. She's been here in the stream. We did like in real life, and she also was here studying. Have you ever gone down there to like have a Well, swim? this morning I didn't swim. I just hang out there. It's beautiful. I'm drinking. I'm drinking water right here. Okay, chat. This is water. This is water. Okay. Next to it. I was thinking of, maybe I won't. I was wearing long sleeve because it was so cold. It was so cold. Summer Yeah, house. yeah. Already expanding. This is the winter Yeah, house. yeah. That's the summer. Yeah, that is me. Yeah. Yeah. In the summer it's very beautiful. In the next video you'll see it. I filmed it. It's like paradise. Suspense. And that's it. That's the time that we were in that shot. But it was so good. That was so good. Like we went to this house. Like I want to show you from. Like that's his kitchen. Look at his kitchen. This is his kitchen. Oh, because Shadi, because we've been watching his video for so long, so we were like, listen, we live nearby. Can we come visit you when we went there? Look, this is his kitchen. This is his kitchen. That's where we were like cooking and making things, and then we made like a little grill down there. It was so beautiful. I saw. That's where I charge my Tormalina. Let me actually find the video of the Tormalina. Let me find a video of the Tormalina for you. Should I have to open? Oh no, it's alright. Good job. Good job, computer. I love you sometimes, I swear. Me? I'm not English. I'm from Italy. But this was so relaxing. Like, I don't know, but I remember that we were in Turin, alright? It was like a chaotic city and we had to drive, and I was always constantly angry because the streets I couldn't understand them, blah 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 blah. And then we drove all the way up there in the middle of the mountains, and there were like the streets were super teeny tiny, small, and then we were like driving and I had to go all the time there. We got there and it was so relaxing. Like I could feel my brain just shushing their mouth. My brain was like, you go chill, dude. Wait, I'm downloading the video so we can watch it. No, I would not get hungry. I already ate so much. It was really beautiful. It was really, really relaxing, and I found out how much I'm missing to be in this kind of place. Like, look at this. This is the place. Wait. This is the place. Nothing else. Nothing else. This was like so relaxing. Like there's just this house. This is the kitchen that he has. In here there's like a little shower, and back there's like a bathroom that you use only for the number 2. And I swear that was beautiful. That was so beautiful. Wait, I want to avoid to show. I'm gonna avoid to show you the. I think there are chestnuts on the tree. There's one tree. Okay, so do you remember that? One chestnut, young tree. I thought it was the only one. It looks like I'm seeing chestnuts from. Okay, we're not gonna watch this one again. We're not gonna watch that again. But you remember that I was saying that I have Tormalina, which is I don't know where it is right now. Actually, I think that it's in my backpack. Where was the horse? Hi, Justy. Hello. This place a book to read, and I create a paradise on Earth. That's so beautiful. Come to Italy. Come. I did not see the drone flying, so we still don't know if it's actually true that there is a drone. But if you have been here long enough, you might know that I've been like, where is it now? That I have a tourmaline, which is like a big rock that is supposed to be like putting away all the bad things that people send you, all the bad feelings and blah blah blah. And but it still didn't work after I bought it. And apparently it was because you have to recharge it. So I went to recharge my Tormalina up there. So I was right there, right? And then especially so
we went all the way up there, and I was like, you know what? It's gonna charge better up there because we're closer to the moon, because you have to do it on a full moon apparently. So like I left it on the full moon, and look at it. Look at how pretty it was. I'm putting from here because before there's like the how do you call it? How is it called, the name, the thing that you put in front of your card with the numbers and the letters? The plate. All right. Yeah, thank you. But look at this. Tormalina is right there with the moon charging. I made the video for you people. I made the video for you of the Tormalina charging. Look at it. Look at how pretty. Look at it. She's charging. It's a wireless charging. Yeah, it's an innovative one. License plate. There we go. Thank you. We have a lot of like little videos from that situation because it was really, really pretty. But at the same time, we did like the before and after. We didn't record in the middle because when we got there, like, imagine you being here. Come on, you being here. Wait, you cannot see shit. I'm stupid. You being here. It would feel a little bit like weird to just start like, hi, welcome, hi everyone, welcome to this blah blah blah. Like we felt that it was going to be too cringe, so we just didn't do any of that. I just took a couple of videos of like things and like stuff, and we're gonna maybe be showing it to you in the next days, like in Angstream, I guess. Placebo effect is scientifically proven. Yes, that's what I'm saying. I don't care if it's placebo effect. I'll take what it comes, you know, of your own willpower. Yeah. People, do you believe in that? I don't believe in that. Listen, I don't believe in astrology more than I believe in religion. I honestly believe that these kind of trusts in something that is outside of you, it can be very, very helpful to not like stay too much in your head and just give yourself all of the responsibility. You do have to take responsibility for many things, but sometimes it's just helpful for that. Like I'm thinking, and also like if you think about it, okay, you might be atheist, all right? You might not gonna like the religions, or like I don't like the church. I might like the religion, but I don't like the church. That's to explain yourself, to explain. But like I'm thinking about like my grandmother. If she didn't have like religion and trust and beliefs and all of that, I don't know what she will do all day. You know, she goes to the church at least 2 times a day. You know, how long is the extreme makeover? It's around like 8 minutes or something, like 9, I think. So in the vlog there isn't much part of this. No. In the Angstream vlog there is not at all this one. It's just Angstream makeover. Where I got the temporary tattoo, I'll write it to you, Guaro. I don't want to like do free promo. Not happening. Evil deeds in the name of religion is not fair to blame on religion, though. Yeah, that's what I'm saying. I'm not saying like the religion. I'm saying like the religions might be good. I'm saying church sucks. Church sucks, not the religion. Church and religion. Yeah. That's what I'm saying. Yeah. I know. I agree with you. Religion and church are separate things. Still, I don't know if I believe in a religion or something. I don't know. But I think that it's useful for people to like believe in something, to, I don't know, create their own kind of like belief, you know. Honestly, I'd rather you being Christian than liking Andrew Tate. And after this, let's go work on web development. Let's do some web development. Is there any of you that has been here in the previous web development classes? It is, Marco. It should be, because otherwise it will be way too easy to have them like this. Welcome in the Discord, Fred. Welcome in. There's a big thing. We have so many problems right now. I think it's a big reason why we have so many problems right now. What? Their own nonsense, not convinced that they're right? Oh, well, what the... Yeah, everyone believing their own nonsense. Okay, listen, people. You can believe in whatever the freak you want, as long as you're not a pain to other people. To be fair, like stay in your freaking bubble. Don't touch other people's bubbles, and we're cool. And Con is gonna join us like around 5. Jack, no, because your dad likes me better when I say "daddy" in English, you know. So that's why I'm sticking to English.
Sorry, chat. Sorry. There we go. I was calling for the ban. There we go. Anyway, we're gonna be learning JavaScript. I think today is JavaScript day. No, it cannot be. It cannot be already. Really? Really? I've been here for a few. I'm just working through class 14. We're in class 12. Maybe you can help us out. Hi, Ophir. Miss you too. Hello. Welcome back. Here we go for the vaccinating. Yes, Muchi, I need you for that. I need people. Okay. What we're going to be doing right now, we're going to be learning a little bit of web development. It's super easy. It's basic level. If you don't understand what's being said, just ask in chat. It's good for you, because then you will understand, you will have your answers, and it's good for us because we can answer. You can give your own answers in chat. Actually, I prefer if you try to answer with me to the things, so we are committing to it together. And this is like a very small thing that you can learn that could actually help you out for the rest of, like, for other things. It can open doors. We all know how like coding and programming can actually be something very cool that you can put like, yeah, you know, I also know how to do Python in a curriculum, and they'll be like, oh, that is a cool person, you know, like something adding. It's something that you can still add it to your curriculum. And if you're like a pro at this, thank you for being here and helping us newbies in. Thank you for helping us to raise the bar at the entrance. Bombing just happened. What? It's fine, Guado. It's fine. What? Clueless and aware, they're essential emotes. I know, Matteo, you have to like tag Kami, which is like a party in chat, the mod that decided that she wanted to have the power, and now she's not doing shit about it. But anyway, hi, uomo piccione. Hello. Hola. And so that's the idea for today. We're gonna start with these things. Let's see. It's gonna be with Leon Noel. If you don't know who he is, he's an amazing soul. Let's see the agenda. That has the goal of like teaching web development for free. You can find him on YouTube, on Twitch, and everywhere. Oh, the volume exploded. Sorry. Why can I see it? Okay. That's better. Sorry. So he's an amazing human being that has as a goal and mission in his life to teach programming, to teach web development so that you can get a job. Like he wants to bring you to that level of knowledge. Hi Arya, hello. He wants to bring you to that level of knowledge. If you want to have more of his information, just exclamation mark Leon and you get it. In Argentina, I made an entire tutorial about web development on YouTube. Should check it sometime. Him? Leon Noel? Yes, he is. Is he in Argentina? I don't know. I don't know if he's in Argentina. I really didn't. I don't know. I thought it was from the US, but I'm wrong, most probably. So, we are currently at the class 12. Another guy. All right. Let's start with this one. Get into, folks. No, it was not Arya. It was to talk. It was not to Arya. It was to what it's like to learn Kami. JavaScript. The trials, the tribulations, the trough of sorrow, what it really takes to understand JavaScript. Then we're going to dive into like what actually is programming, right? We're going to take a little bit of time to talk through what is programming, what is it at its essence. We're going to build a YouTube background picker. All those YouTubers have really dope backgrounds. If you can send them to me on Discord, that will be better, or in DMs. That can help them choose their next background. We're going to learn about variables and types. So if you did the homework, you might already be there. You might already know about these variables and types things. But if it's still not clear, we're going to go on that tonight. We're going to build a not so great calculator. It's going to be a very, very simple. Did we? No, right? We did 11 last calculator. Time, yeah, right. We're going to build that together. We're going to look at how to do arithmetic, math in JavaScript. We're going to work through conditional logic. We're going to build an Angry Parent simulator if we have the time. And then we're going to build a temperature converter together. So a lot to get through tonight. We might have to save the Angry Parent or the temperature converter to next class. We're going to try and do the thing tonight. Oh. All right. As always, you know how I like to start off. I like to start off with my questions. Okay. We have the first part where he's just
blah blah bling about stuff. Okay. Okay, we already know these ones. Take it for the Organization, exactly. It's all about organization, right? And tonight we're going to finally see this behavior and interaction come to life. So far we've covered HTML and CSS. HTML and CSS are what we call markup languages. They're not true programming languages, right? Some people will nerd out on that. But tonight, JavaScript is a fully featured programming language. We're going to be able to do amazing things with it. We're going to be able to build and finally add that behavior and interaction. Cool. The other beautiful thing about JavaScript is that it is a beautiful language that is a higher level language. It's something that we can understand as humans and share our code with each other and understand what's happening in our programs. We're going to be able to digest Should we put that in tonight 1.5? and build some cool stuff. 1.5 right. chat? In our HTML and CSS classes, we saw IDs and What you think? classes. They're important to bring up again right now because we're going to use IDs Right. to target specific elements in our HTML that we want to attach or listen to for behaviors, right? So we're going to see in our JavaScript that we're going to target these IDs to target one specific thing in our code. It is so we a can do some 3-hour stuff course, with it. but we Same already thing with did classes. 22 We might be using minutes for classes a little bit more now to target multiple elements to add those behaviors, to add those interactions to our Well, application. it's not just if you haven't really used your IDs or video. classes that much, get ready. Wait, it's not just a 2-hour video. Sorry, people. This is what Leon does. I think that they're running playlist. There we go. You have 42 videos. Plus, you have all of their Discord and all of that. It's way more than that. So do 45 per 3, 120. All right. So he's doing like 120 hours, but he's getting you to a good level. You're about to see a lot of them. Cool. Ank is looking at me badly. Where? What? How? What? Let's talk about 1.5. Let's get our fingers on the keyboard. Let's hit some of that clackety clack. We're all here to learn our first true programming language, that is JavaScript. But before we get there, we got to actually understand what the heck programming actually is. So the key rule here, the thing that you need to keep in mind above all, is that a computer will do what you tell it to do. It's beautiful. Thank you, Ashiko. We can tell computers to do amazing things, and they'll do them with precision and speed that humans cannot comprehend or do on their own. But at a fundamental level, a computer will do what you tell it to do. So a program is simply a set of instructions that you write to tell a computer what to do. If you ever said, like, what's a program? A program is just a set of instructions. Keep that idea of a set of instructions in your brain. So if computers just do what we tell them to do, well, a program is just those instructions that we write to tell a computer what to do. Okay. One more. Oh, sorry, chat. 1 second. One more. Are you working for them? One more. Are you working for them? Are you working for Free Code Camp? No. So stop spamming. You're not even getting money out of it. Can you chill a little bit? Watch this one that you've never seen before and shut up for a second. Please. So I'm not pissed. I'm not mad today. But like someone that joins in chat for the first and they keep, oh, what about Free Code Camp? Free Code Camp is better. Free Camp is so good. Free Camp is amazing. Have you ever tried Free Code Camp? You are a waste of time. You are a waste of time. Oh my god, have you done Free Code Camps? Well, have you done Free Code Camps? This conversation about Free Code. Maybe I'm gonna get sponsored by them. Until then, I wanna watch him because he's doing something good for the community for free. Ha! Buon piccione. Have you ever been part of a Free Code Camp? Sorry, people. We have to get down to this. Have you gone through the entire Free Code Camp? Thank you, Dad. Thanks. I want an answer now. Posso dire alle 3 come Free Code. Have you... Non mi fregano. Okay, have you been to Free Code Camp? Have you joined any of these? Have you actually followed any of these courses? Hi, Samu. Hello. I'm definitely thinking of signing up now. No, Lars! Don't! Turns out Free Code Camp doesn't even exist. Most probably. No, but I swear... Oh, how can you suggest and saying that this is shit compared to something else you haven't tried this nor that one? How can you say that?
I've done most of Free Code Camp web dev. Cool. Nice. How did you like it? Now, I can listen to you, Jumbo, because you've been doing it, right? I'm not tilted. I swear. It's a juice box. It's a juice box. I only have 3 certifications with them. So you were part of them. So have you tried Leon too? Can you tell me that Leon sucks compared to them? Can you tell me this? Because you tried Leon? I swear. Is how you tilt a person 3 messages. Ah. I used to program robots in Arduino. It's free code. I could get sponsorship by them, but I have to know about them. Look at their stuff and Leon. I swear I'm gonna punch this guy. I swear I'm hovering over the ban. I'm hovering over the timeout and ban. I swear. Momo, if you have never tried Leon, if you don't know what Leon is doing, alright. I'm not saying that it's the best, but I like this kind of content. Thank you. People, And if a program is a set of instructions, you're well, then saying it for me? programming Thank you, no is need. the task of writing those instructions in a language that the computer can understand. Last, I swear. Now, the wonderful thing is, we are going to learn JavaScript tonight. Oh, wait! Jumbo has been part of a free code camp, and he said, it's good for doing the fundamentals, but I struggle with the JavaScript course. Definitely learning more with Leon. I understand it all better the way he explains things, and practical examples too. I'm not saying that Leon is best. I'm not saying that Leon is the best. I don't freaking care. It's just like, I'm doing this one. Let me do this one. But because like this is the problem with the community on programming. Everyone thinks that they know the best solution. Everyone knows Visual Studio Code sucks. You have to use PyCharm. It sucks. I tell you, it sucks. I'm telling it for you. This is a lesson to be learned. Chat, don't get tilted. Chat, don't get tilted when someone tells you that there is like a better thing that you could be doing. Because everyone has their own opinion, alright? And especially in the programming world, everyone has their own opinion. They think that they are right. Just beautiful keep language swimming. that humans can understand, right? That I can share my Free Code JavaScript Camp, with I you. think You can you look should at go it there and quickly too. realize maybe what's happening in the program. And we're able to share it with other engineers that can I quickly look use at it Vim. and understand what's going on. But that JavaScript is actually not something that a Your computer Vim is gonna be truly better. understands. It's too high level. That JavaScript has to be broken down hello. all the way into something that Sorry. the computer can actually understand. So tonight, we're going to be focusing a lot on the higher level Yeah, I know. People are very defensive of these things in programming. That's what I've realized, and it's crazy. JavaScript that we can exchange with each other to understand what's going on in our Go set of running instructions is we're writing fun for for the your computer. knees. But we're also going to spend a few moments tonight to talk about Exactly. what's happening deep down that level, at the lower level, at the deeper, Exactly. we call it closer to the metal, right? The stuff that the computer can actually really understand. Cool. So, I need you to give me some You don't like the 1.5 artistic license here. Some educational Alright. freedom, as we might say. Give me the Sure. chance to present an example that's not 100% true or correct, but it's something that we can hopefully latch onto to better understand this idea of low level versus high level. And I appreciate all the nun spam in chat. Oh, that's beautiful. It's just nuns all the way down. Thank you, everyone. So if you're subbed, you get the emotes. If you got a gifted sub, which a lot of people in our community love to do, you have the emotes. If you use your Prime for free, you have the emotes. But if you have channel points, you can Same here, chat. Same here. unlock the No, emotes with your channel points as well. I'm not hungry. Thank you for the I love for all the nuns. concern, That's by hilarious. the way. All right, so give me some freedom here. Now, I like here to go is by a filling very a room with simple monkeys. circuit that I'm going to draw. We're going to have a wire coming out this side. We're going to connect it to a battery, and then a wire that Isn't comes that up this what way. is the This is a difference? closed Hi, circuit with a quote. battery and a light bulb, and so this light bulb would be turned on. Right? So right now the circuit is closed and the light is on. Oh shit. Inti Jacob, hey, thank you so much for Jacob. Thank you so much for the 5 gifted subs. I appreciate you. It's so loud. I think the alert sounds are back to what they were before. Hold on 1 second. Let's let's make sure that it's not too wild. That learn HTML code to customize your page into testing. 1 second. You I did can that, Aria? You were doing that? For real? Did you learn HTML to change to customize your code? Wait, your All right, Tumblr there we page. go. I think cut it's it in just a half. time age thing. So Younger hopefully it's people not too wild. tend to call it coding. Really? Boom. That's it? But is there like a That should work. difference between the two words? No?
There we go. I left you in the dark to fix it. We're good. Alrighty. All right. So here we have a circuit, right? We have a circuit. Yeah. And we have a circuit. And right now it's a completely closed circuit, so the light is on. Right? The light is on. Let's go ahead and slightly modify the circuit so that there is a switch. And so we'll have a completely closed circuit on the right with a battery. Thank you, And then Ashton. over here, we have a switch. So right now, We are really starting with the basics, so everyone can a learn. brick. Hey, thank you for the 10 gifted subs. That's so wild. Thank you for being here. Vippy, slip on a stick brick. All right. That's wild. Thank you for being here. Thank you for the gifted subs. It's still loud. It's better, but still loud. All right. Well, we'll fix it during the break. He's such a joyful You go a bit person, more. by All the right. way. I got you. So Thank you for the gifted subs. All right. Right now, we have a circuit with a switch on it. And right now, the switch is open, so the light is not on. Right? If I was to close the circuit, our light would turn on. Easy. Right? The light would turn on. So Same here. we now have a circuit that we Such could a represent. Sweet One where the bear. light is on and one where the light is off. If I wanted to represent this circuit, and the most basic form, I see a lot of folks kind of slowly getting here where we're going, is we could represent it with like a singular character. Maybe if the circuit was off or open, we could represent it with a 0. And if the circuit was closed, maybe we could represent it with a 1. Oh, that's Right? we're And then we actually just have to doing represent 0, our circuits 1. as either open or closed, or in this case, on We or should off. skip it, you Right? think? On or off. And this beautiful base level kind of understanding is Okay. the fundamental aspect that we can use to build up to our modern computers. And let me show you how. Okay. So we have a very simple circuit here, but let's add another switch. Let's go ahead and have a switch on both sides. There we go. If I wanted to represent this switch with the logic that we just presented, that's a what little number would I bit too use much. to represent this circuit? What could I write? Throw it in chat for me, please. What would I write? Yeah, we can what, represent this what- as 0, 0. Right? That Oh, both yeah. the switches are Oh, open. yeah. Now, something really cool. Let's say I closed this circuit here. How can I Yeah. represent this circuit, chat? 0, 1. Yeah, let's say 1, 0. Wait, no, what's it? Right. What? Now our circuit is 1, 0. We're saying that the first switch is closed, and then the second one is still open. And then how Oh, do I represent because this that's circuit right here? how it goes. Oh, yeah, fair. How do I represent this new circuit? Yeah, I As represent it with 1, 1, 1. Oh, so now I have a circuit that I'm representing with 1, 1. And something very special just happened. By saying 1, 1, we just built up the most simplest bit of logic. When I say 1, 1, what logic am I actually representing? Very, very simple bit of logic. When I say 1, 1, I'm saying what? I'm saying this blank this. Yeah, I'm saying and. I'm saying this switch and this switch are both Oh. closed. So at its very basic form, just from this idea of on and off, I'm and just with a Simo, very simple I circuit, will at I the could then right demonstrate this moment. idea of and I have the very Escalate. simplest bit of logic already. We start to build these up and we call them logic gates. And at a very fundamental level, we can build up from these 0s and 1s, these on and offs, to very simple logic, to slightly larger bits of logic, right? We throw in things like a arithmetic logic unit, which helps us do calculations. We throw in a program counter, and we throw in a This little bit of memory. reminds We me have a of computer, my right? So from this very base logic, we exam can at build the end up of to high a language school. that the I computer had can at to least talk understand. It's very about raw level. It's 0s and circuits. 1s, it's very basic logic. But we as humans do not want to be talking in 0s and 1s. We Oh, want to be what talking in was these the like very movie, primitive bits of Chip? logic. I'm We doing want to be able to good. talk in a language that makes Chip, sense. I can see that you're being hurt because you didn't. It's one of the first times you come and in chat and you don't call me Letizia, but you call me G. Are you okay, Chip? Is everything all right? So while the computer may understand this, we build up on top of that logic and we go higher and higher until we're writing out something that's human readable, that we can understand as humans and not be talking nonsense in 0s and 1s. And so that's where JavaScript comes from. JavaScript is a language that humans can understand that looks like it's written in normal English, but eventually can be broken all the way down into this very simple logic, these 0s and 1s Yeah, he that the always computer can calls me realistically Letizia. I don't know understand. why. Okay. Now, the cool thing is, you can really nerd out over this stuff. There is this wonderful book by Chris Pretzold called Code, The Hidden Language of Computing, I think it's called. And Chris Pretzold walks through this in amazing detail. And they start all the way back with how ships used to communicate. Does anyone know how way back in the day different ships across the horizon would communicate with each other? Do we actually care? Way Yes, before Morse let's- code. Yeah, they would use let's care flags. about it. They would wave different flags, and they could build out a whole communication system off of waving different It's flags. different, which I and then think those that flags, Leon, eventually, when like- it became nighttime, they would switch This to is light. the second time that Leon does this kind of classes. And they would start alright? flashing It's different not bits of their light first- their at first night so time folks in the doing distance this could kind of see. classes. And those lights turned into And Morse he's code. been a And then teacher from for Morse so code, long. we got higher and higher levels all the way And up to not modern that computing. much. So this stuff is really And cool if you feel like we're nerd out on this. I really recommend especially Chris like Pretzold's he's book, Code, taking Hidden 3 Language. hours I'll put it on to Discord make after these and class. has like But this idea of shorter base, time. low-level computing is how computers really work. And we're just lucky that we're not here 30, 40, 50 years ago. We don't have to write this anymore. We can Yeah, write that's high-level good. languages, JavaScript, that make way more sense and know underneath the hood they're being broken down into stuff like this. Cool. Meow to you. Now, I gave you some homework. The homework was to watch Independence Day. Okay? If you didn't watch Independence Day, it's a wrap. This whole rest of this class, the whole rest of the cohort will all be Independence Day themed. It's just over. I'm joking.
We're going to use Independence Day to highlight a very specific story Never that I seen think it's important for us to Independence Day. understand before we move into actual JavaScript. All right, so if you watched Independence Day, right? I haven't. Have you ever These watched Independence Day, chat? Have you ever seen Independence Day? I have never. Okay, let's take a pause and let's all watch Independence Day all together. Let's find it. Alien ships come to Earth, right? These alien ships come to Earth. Yeah, exactly for tweet. Exactly it. Exactly it. It's a must watch. I don't even know what movie is it. Independence Day. This one? Which one is it? This one? Never seen before. Nope. Trailer. Can we watch the trailer? Is that okay? Yeah, right? That film is ass? It's a nice? Let's watch the trailer, then we go back to the... It's on Disney Plus? Alright. I don't have Disney Plus though. I can steal from my sister. CDs are so ciao. You haven't? Maybe it's just for old people, you know? Russian spy job. Boys from air traffic red say the skies are clear. It's the real Before thing. September, oh yeah, Radio 1996. signal from another world. President, our intelligence tells us the object is settled into a station. Leon is paused. Part of it is broken off into nearly 36 other pieces, smaller than the whole, sir. Yet over 15 miles in width themselves. Where are they heading? Yeah. Should be entering our atmosphere within the next I'm 24 joking minutes. with you. Let's just get there as quickly as What's the possible. rush, huh? Think we'll get to Washington and won't be there? It is confirmed. The unexplained phenomenon is headed for Moscow. It's like a chess. First, they're positioning their pieces using this one signal to synchronize their efforts. And then what? Checkmate. I really don't think they flew 90 billion light years to start a fight. But how can we actually fight against the aliens? Come on, how can we fight something like that? I hope they bring back Elvis. I hope they bring back Elvis? What? It's gonna be a lot of fighting. You just go hide, right? How can you fight something like this? You know, then... Plus, why would they want to destroy us? We are a shitty planet. We already took everything out of it. Why would you like that? We're already doing it by ourselves. No need. No need to go against us. You know, like, no need. Aliens, in a couple of years, we're gonna be doing that by ourselves. Don't worry. Don't worry. Because of that, maybe? Today, we celebrate our Independence Day. But how can a freaking airplane go against spaceships? Nothing you want to add to this briefing, Captain Hiller? Oh, we destroy everything we touch. Anxious to get up there and whoop I wanna ET's ass, watch it that's all. now. Nations! Nations, thank you so much for the 10 months. Appreciate you. What's going on? What's going on? I love that there's like this happy music, but I want to know what is going on with you. Wait. Need to complain again. What happened? Started coming here when I lost motivation Yeah. to study. Now I have to work more due to promotion. Congrats on the promotion. I was asked by old professor to join in on a side That's nice. It means that they like you. when you focused. Thanks for nothing. Pepper. Nations, thank you so much for being back here. Ice cream. Ice cream. Thank you so much for the prime. I appreciate you. Welcome in. Admissions of Freak, thank you for the 10 months.
Listen, if you got a promotion, it's because they believe in you. If the professor decided to give you a side project, it's because they think that you're freaking cool. Maybe though you have to work on your boundaries. That's the only thing. And Ice Cream, thank you so much for the Prime. But this one looks very cool. This one looks very, very cool, doesn't it? Hi Mauro. Hi Fulco. No, stop. Shh. Silence, it's fine. What is this? Independence Day Desert Scene. No, that's fine. I want to watch it. I really want to watch that one. Anyway, this is like... And when the alien ships come to Earth, something weird happens. We had actually had a crashed alien ship that was the Roswell. So like, that's what he was saying. He was saying like, the programming is related to that movie? What? Well, no, I'm going to watch it now. We had a crash Hi, alien ship in Area 51. Oh, Cami, some people in chat were asking if you could add some emotes. I don't remember which ones. You can watch it next... We have the movie for the next movie night. Yeah, Mateo, Cami, like a party is the one that you want to ask it to. Actually, we can watch it for the next movie night. We just have to set a date. Is there anyone, Quaro, that wants to help me out to fix like a date when we do the movie night? Thank you. The alien ships came to Earth. What happened to the ship that we had in Area 51? I have no idea. I haven't watched it. Yeah, you got that. Yeah. No, don't give us the spoiler. I don't want to know. Skip. We don't want spoilers. Thank you. No spoilers. Here. Let's get some. I'm skipping it. Thank you, Guaro. Well, only if you have... Already. No, if you don't have enough, like a lot on your shoulders already. Is a language that we are going to use to tell Is it on Netflix? I don't know. I don't need you to get it tonight. Okay. Thank you. I don't need you to get it tonight. I'm not getting any enjoy, nights. soak up what we're about to cover like a sponge, see the cool stuff that we can eventually start to do, right? And take that excitement into our next few classes where we go deep and all these topics start to make sense. But tonight's not the night. Tonight's for me to show you some cool stuff, to do some dope things together, and to hopefully be inspired for what's to come. All right. When we wrote HTML and CSS, we had a specific syntax, right? We had a specific syntax. We had these rules that we had to follow when writing our HTML and CSS. Sure. We had carets, we had curly braces, all these things we had to follow for it to work. Well, JavaScript has its own specific syntax as well. Oh, of course. Right? It cannot be over the next couple easy. classes, we're going to introduce more and more, right, of this syntax, right? We're going to introduce more Cami, and did you more see of this that they're syntax. asking you the And specific as we go through it, to we're going add? to pick up a lot of more characters. And I bring this up right now because as you start to write more JavaScript, your fingers are going to stretch. They're going to expand, right? They're going to expand. You're going to be using keys that you haven't really ever used before. And so this is another gentle reminder to take care of yourself because a lot of people really do burn out their hands when they first start getting into their first real programming languages. Because I'm going to show you right now all of the characters that actually show up when you're writing JavaScript. Okay, there's a lot of special characters we're going to use. I just want to make sure that everyone understands the characters, what they are, how we're going to use them. So let's go ahead and just take a quick second to walk through all the different characters and see them. Thank you, Cami. Thank you. Sorry, I didn't know if you were like looking at chat. Open chat. up my console just so I can type here and show you some stuff. All right, let's look at my keyboard here. I'm going to walk through the different things that I see. So starting off, we have our lovely square brackets. We're going to use these square brackets a lot, especially when it comes to using things like arrays. So these square brackets are really important to kind of recognize. Okay. Okay. So Next, like in some people call these curly braces. They're technically called figure brackets, but I call them curly braces because that's the dope thing to do, and I'm a dope person, so I'm gonna call them curly braces. Next, we have our less than and greater sign with our let's go back to 1.5. JavaScript. They're not really like brackets, right? They're not the things that we're using to like encapsulate like we did with HTML. We're using these for logic, less than or greater than, right? So we're going to start seeing these be used when we get to comparison, when we get to our conditional logic later today, right? We're going to be using them for less than or greater than, things like that. We're still going to have our commas and ticks. They have places. Learning JavaScript is like looking both ways to cross the street, then crossing and getting hit by that airplane. Fuck. Sorry, and dots. They have their place in JavaScript. We have a /, which we'll see when we get to things like division. Our / will be used for division. And we also have our question mark. This question mark in JavaScript actually gets a name. It's called a ternary selector. Don't worry about that for right now. I'm just showing that it'll come up. And some people might call it a ternary, but we'll get there. Perfect summary. We're going to have our colons and our semicolons, and we're going to use these quite often, colon and then semicolon. Because either like semicolon does not work. Our double quotes, and we're also going to have ticks, which are with the tilde key, right? That all kind of serve similar purposes. Do I have tilts? We're going to have backslashes that you'll see come up. And then really important, on that key, right above your enter key, is the pipe character. And this double, whenever you have these two pipe characters next to each other, that is how we represent the logic of or, right? How we say or. So whenever you see the double pipe character, that's this or. One is the We're going to have hyphens, and they're going to be used for subtraction, right? Okay. And then we're going to have our parentheses.
Now, for some reason, I don't know when I picked up this habit. I call parentheses parens. I don't know where it comes from. So if you ever hear me talking about parens, I just mean parentheses. I've tried to wipe it from my vocabulary. It just doesn't want to get out of there. So I don't know if you why hear me say parens, I mean not parentheses. work. We're going to have our asterisk for multiplication. And then double ampersand is another bit of logic for and, right? Double pipe characters or He's double ampersand hyperactive, Jimmy. is He got and. too much So coffee. like this and he that. got too much coffee. We have a percent sign, but we don't call it the percent sign in most programming languages. We call it modulus. And this percent sign or modulus is how we get remainders, right? It's how we get the remainders. Like when you divide a number by another number, whatever's left over, that's the remainder. That's what modulus is for. And don't worry, we're going to see all these come up. Again, I just wanted to show you them. I know before we that get it's started. because a lot. We're gonna I know, see but the I dollar need sign to come fix up, it. but most people refer to this as bling. So Where whenever I does say the word parents bling, come I actually from? mean the dollar sign that you see there. Octothorpes are still going to come up. They're not hashtags, they're not pound signs, they're octothorpes. How did he call them octothorpes? Octo what? Octothorpes? The dollar sign that you see there. Octothorpes are still going to come up. They're not hashtags, they're not pound signs, they're octothorpes. Wait, and then one that did you know that they're called octothorpes, comes chat? up a Did lot you know? because it actually means not in JavaScript is the bang. It's not an exclamation point, it is bang. So if you ever heard me say like Octo- bang Discord, bang slides, but From now on, I'm gonna do like octothorpe, no filters. For now on, can we please? Oh, you cannot read anymore. You're right. From now on, can we please? Can we please go? Hashtag octothorpes. No. Here is the best place to prove. I'm actually saying it's exclamation point Discord, exclamation point slides, right? And so instead of calling it exclamation point, we call it a bang. Dr. Octoctavius. We got our plus sign for addition. We got our equal sign for assignment and comparison when we get a little bit further. And then we also have a tilde, Marble, which you're will come into right. effect as well. So if you notice, all these characters. Tilde. I use on the tilde just to edge say of your- when I write. I use tilde only to when I texted like my friend that are in Taiwan, because what they always do is like they do hey, and then at the end of the y, instead of putting like hey with a lot of like y's, they do hey and then that one to say hey. your hands, right? Never They're things used to be it reaching before for. my entire life. Watch the Dr. Only Levi after video. Taiwan. Get your hands moving, stretching. Take your breaks. When we take a break together, actually take your break, right? Make sure that you're giving a good stretch. You're shaking out your hands, that you can be in this for the long haul, for the long run. All right. Now, speaking of breaks, before we jump into our YouTube background picker and see JavaScript alive for the first time, let's take our break. We'll take a little bit early today. We're going to take our 5 minutes. If you're new around Give me here, a we like to be second. healthy. We like to make sure that we're in this for the long haul. Let's take this. We take 5-minute breaks at the top of the hour. Let me give this second from out of this 5 minutes just to go get myself a snack because if you're I'm watching starving. this on YouTube, before Give me you a take second. your break on Okay? YouTube, go ahead and give us a thumbs up. Thumbs if you aren't up. subscribed, go Thumbs ahead and up in subscribe. chat. Right? Thumbs up and let's in go ahead chat. and take our 5 Wait, minutes. give me a second. Alrighty. 5 minutes on the clock. Bring the tunes up, and I'll give you all what you really want. This is Bob. Ian 5. I'm already back. Do we have gifts? Let me check. Try again now. Cami, try again now. If I think he's saying is bang, but is hashtags fair. I don't know if they're working. They're not, right? Maybe there's like a wrong. Oh, because I didn't log in. That's why. Make it work. Sorry. No, we do have it. I didn't log in. Chill for a second. I'm gonna bring them back. Oh my god, these mods. We cannot have code fix anymore. Crying because something is not working. Nothing is working. Well, you know what? I keep saying that this is an educational channel. There you go. Life is unfair. If you want something to work, it most probably will not work. There we go. Should be working. Give riot. It's just stupid. But yeah, people, okay. Let's have a little haul of what I'm eating. Oh my god, look at this. No, I went to this place that I really, really love. That it's the only place that does brunch in Verona. I don't know why. It's not sushi. It's like the rest of my brunch. So it's just half of a bagel. Ah, it all split
Shit, I need a fork. I need a fork for this. Give me a second. Oh, and also, chat, I forgot to tell you about like what was it? Yesterday morning? Yeah, yesterday morning I went to check like an apartment because I want to move out, and anyway, I went to check an apartment, and I swear it was so freaking small. It was like, I think it was like 10 meters square, 10 square meters. Is Mama G doing everything she can to stop? No. I just saw the apartment. It was just horrible, and I was like so sad. Oh, it was like, I swear, I entered into it. Oh, you want to let just for me, I have the video. Well, I appreciate you as a human being. I really do, Guaro, for real. And you are amazing even though... Listen, Guaro, look at me. You are valuable regardless the hours that you work. You are valuable regardless how many things you do for other people. Oh, sorry, that was near to us. Hi, sorry. Hi, Professor. So like I went to see this place. JavaScript today. We're in. Oh, I have to eat it with a fork because it's all like it used to be a bagel. Now it's a open bagel. So there's nothing anymore inside the bagel. A minute left, folks. But I'm muting him until he comes back. I love you, Guaro, and no, you have to agree with me. You have to start agreeing with me, otherwise I'm gonna throw you to the freaking therapist. Anyway, rent is so expensive. Thank you for the $3 to the team! Confused Cat, I appreciate you. Thank you for the $3 to the mods. Thank you so much for it. Appreciate you! How was that gift anyway related to the fish? Ashkelon, I got hungry, alright? I got hungry. I get very hungry. But, so I saw that apartment and I was shocked on how small it was. And then the owner was like, oh, but I have other apartments here and there. And you know what? There's actually one that could be really good for you. And I checked the picture. It was like, oh, this looks so good. This looks actually fine. But where is the kitchen? Oh, there is no kitchen. You have to build it yourself. I was like, bro, what do you expect me to build a kitchen in your shitty apartment that I'm renting for only 1 year? With a contract of only 1 year and bringing a kitchen? Some people have the audacity, I swear. And I was like, but there is not, because you still have to do it? And they were like, no, you would have to do it by yourself. Like, what? Yeah, sure. Let me just throw in 10,000 euros to make a kitchen in an apartment that is not even mine. What? Is bagel a sandwich? It is not? It is, right? It's just the bread that is shaped like a bagel. Anyway, going on with Leon. Sorry, I just need to share with you my disappointment in the real estate in Verona. If you have a parent or a family member that has an apartment anywhere in the world that they can rent it for like relatively cheap, let me know. My only requirements are
a decent bathroom, a decent kitchen, and good Wi-Fi. That's it. That's it. Sorry. Sorry. Yeah, I didn't change the sound alerts. We're gonna keep them loud. Just hear me munching. All right. Rolling Loud. Gonna be a murder in Miami if they play it Rolling Loud. Oh. Oh no, did I move my folder? 1 second. I need to get that one. If you were not part of the last, I like if you were not here during the last stream, and you didn't get, there we go. All right, cool. Okay, and you did not get the classes from before, you can go on Discord in a, how is it called? In announcements, there is the, I cannot talk, chat. I cannot talk today. I'm sorry. Well, because I'm doing this in the meantime. My brain has cannot multitask. You can go in announcements and you can find the materials from the previous class. But now I'm trying to get the ones from, I'm a class 30 and I need to get, no, people, I don't care about furniture inside a house. I generally don't care because most of the times when I find like an apartment, it might be cool from the walls are cool, the kitchen are cool, but then all the furniture sucks. The furniture is horrible, it's very old, so I'd rather like have it empty and I just stay there with like a mattress and a couple of things. So then I don't even have to worry about cleaning too many like things like, you know, that makes a lot of dust, and that's it. We're 12. Depends, G. No, I generally, then I can get like, then here we use a lot, there's like a lot of things that are going on Facebook Marketplace. So here you can just get a very, very cheap, where did I bring that? What the heck? What? I know, I know I have to fix them. I know. Here you can get very, very cheap sofas here. And so, yes, it's save. Anyway, you can get very cheap sofas, so I'd rather like pay less, have it not furnished with horrible furniture, and just... Sì, ma pochi spendi e poco trovi alla fine. Really, in my apartment, I need a table, 2 chairs, just because if I have like, you know, someone coming over, a sofa, a bed, and then I have all of this. I have already all of this. That's it. I don't need anything else. I don't need anything else in my house. The less things there are, the better. Like it's so easy to clean then. So clean. Why 1 year only? Because I think that for me it will be better to just do 1 year, because I don't know where I will be in the next years. Or at least like I might know, but I wanna like pretend that I don't know. So maybe there's still in my brain the idea that I could still go some places, you know. I'm not from Inter. I'm actually very proudly from Verona, and I'm actually gonna go watch the game. People, they actually, so you know that I'm joining this new agency. They offered me the tickets to like a privileged entrance to see the game of my hometown game. That's so cool. That's so fancy. And you know who I'm taking? I'm taking my dada. I'm taking my dad with me. I don't know if it's cringe or what, but I don't know. I found it cute. Like I actually posted on Instagram to some friends asking like if some of them wanted to come. A lot of people like, oh, that would be cool. But then I was like, you know what? It would be cool to do something with my dad. Why would that be cringe? I think that I don't know. A little bit. We would never pretend a lot. I think I will be in a, don't know for much probably. Really, Ashkelon? Which one? Right now? But this is not my house. This is my parents' house, and I would go in affitto. Like I will be renting a house. Here, like you see that there's like cool furniture because I'm not living here. I will not get
cushions. I think. I don't know. They're in Milan on the 16th, so you're from Milan. Okay. I'll see you there, I guess. Yeah, no pillows. The pillows are a bunch of like space and stuff. Too much. Buy your parents' house, problem solved. They can stay in your home. Eesh. If I had the money, I would buy my own house, wouldn't I? Anyway. Cushions instead of chairs. They take too much dust. Too much dust. Well, anyway, I'm putting class 12 folder. the in my class 12 folder, we have and this Discord background picker, announcements. and I'm going to open up the HTML, and I'm also going to open up the JavaScript for the first time, folks. We got JavaScript files. Hey. If you want to follow along, that's what you can. Sledge, it's up to you. Everybody's different. Join the catch-up crew on Discord, though. What do you mean it's invited? All right. Oh, I have first to put class, we got some zip. JavaScript. Now, remember, your sponge. Let's get lost together. Have a good time. Let's get lost in the code and see where we wind up. Right? No, right, Matt, no, I lived 2 years in Taiwan and 2 browser. years in France. So very not English. And here we go. We got a lovely countries. YouTube background picker. Okay. If you're a YouTuber, you need a dope background, right? You need to be able to like have your lights going to stand out these days. And so what we have here is the ability, right? The ability to click on things and for the very first time have behavior and interaction. So I click on pink, boom, background goes pink, boom, green, boom, blue, boom. Right? I can go to town on it. We're gonna be doing this. Oh boy. Trigger warning for whoever is suffering of epilepsy. Let me skip after he is done with playing around with this shit. Let me skip. No. Right? No. There's nothing that's magically changed in my files. And if I'm actually in here and I open this up in the inspector, right? I open this up in the inspector. I can see all this stuff in here. Make this a little bit smaller. I can see all this stuff that looks like HTML, right? It looks like HTML. It does. Right? But it's not. It's not really HTML. It is the rendering of our HTML. What the browser does is it reads your HTML, it reads your CSS, and it paints a lovely picture. So what you are seeing here is a lovely picture, right? That has been rendered. It's a painting. It is not the actual HTML or the actual CSS, right? It is a rendering of that HTML and that CSS. If you had a painter and a painter sits down to paint a lovely model, right? The painter sits down, they draw a lovely model. I could. Right? I actually could. We would never say that this painting is the model. It is a rendering of the model. The painter saw the model, right? And painted the model. We would never say that this painting is the model. If the painter goes ahead and gives the model a clown nose, right? What he means with Gives them a rendering. clown nose. The model. What he means with rendering is you're gonna tell JavaScript what to do, and HTML is how you. I'm learning this. All right. Tell me if you are more acknowledged. Tell me if I'm wrong. All right. What I think is like you write this code in JavaScript, right? You write all of it in JavaScript, and then HTML, which is the one that you're gonna use to read it, is gonna be like, oh, that's what it is. I have no idea. Let's try to keep going. Like there's not magically like a red nose that pops onto that model, right? This is the rendering or the picture, right? It is the rendering or the picture, right, of the model. Same thing is happening in the browser. The very first thing I just showed you, right? Yeah. The very first thing I just showed you, like when we first were writing our HTML and CSS, is that we opened up the H1. And we saw that the H1 was big, bold, black, and beautiful, just like myself, right? We saw that very, very first time. But did I ever write CSS that made it bold, that made it big, right? It did. We never wrote that CSS. So where the heck did it come from? Where did that boldness come from? That size come from, right? It came because what we're seeing in the browser is not the direct carbon copy of the HTML and the CSS. It is the rendering of that HTML and that CSS in the browser. All right. If I go ahead and I refresh, right? If I go ahead and I go in here and I change this to Twitch background picker, right? And I hit enter, right? I change this to Twitch background picker. Has my code updated? Like if I go back into my code, right? No. If I go back into my code, like, am I going to see that YouTube has been changed? No. I didn't affect the files. I affected the rendering of those files.
right? As soon as I come back and I refresh, why does it go back to YouTube? Right? Why does it go back to YouTube? I refreshed. Why does it go back to YouTube, chat? Because it takes back the file. Because it's repainted, it re-renders, exactly. It rereads the HTML, it rereads the CSS, and it repaints the picture. So every single time you click refresh, you're repainting the picture, you're re-rendering, it's rereading the HTML, it's rereading the JavaScript, and it's painting what we see here in the browser. This concept is called the DOM, or the Document Object Model. What you're seeing here on the right-hand side is not your HTML. It is the rendering of that HTML. All this that we see here in the inspector, it looks an awful lot like HTML, but it's not. It's the rendering of the DOM, the Document Object Model. Whenever we refresh the page, we re-render the DOM. Okay. Right? Now, the cool thing is, that's what he means. Okay. With the DOM, we can come along and make changes to it, right? We can manipulate it. We can add behavior and interaction to our sites with JavaScript, right? With JavaScript. DOM is very important. And what happens is that we're manipulating the DOM. We're never actually manipulating our files. So as soon as we refresh, all those changes to the DOM go away. Okay? I like to think about my grandma's famous tofu soup, right? Grandma has an amazing tofu soup, has 3 ingredients: water. My grandma doesn't know what tofu is. Salt and tofu. All right, the amazing tofu soup recipe. And grandma makes this tofu soup. Right, we got a nice pot going. It's steaming, tasty. It looks good, right? But I got a jerk cousin, and my jerk of a cousin comes along, and they throw a tomato into the soup. When my jerk of a cousin comes along and throws a tomato into the soup, does the recipe magically update like we live in Harry Potter land? Like, does my recipe magically change? No. No. The recipe doesn't change, right? The recipe doesn't change. It's just the rendering of that soup that has changed. I could refresh that soup. I could throw it all out. Steve, I think that he's explaining what inspect is doing. He's explaining what inspect does. It's trying to explain like what happens when you change here, you write Twitch. You're not changing the code. So like this is not the file. This is not the HTML. This is like the rendering of it, you know? And rebuild it from the recipe, the water, the salt, tofu, and be back to my original state without the tomato. This is exactly what happens when you refresh the page. We throw out the DOM. Everything that's in there gets thrown out, and we reread the instructions. We reread the recipe. We reread the HTML. We reread the CSS, and we paint a new picture. You think that it's confusing? I think that it's cool, like to understand. JavaScript is our jerk of a cousin. It can come in. Oh, it's explaining the what is JavaScript doing, not this one. Shit. So yeah, I think that it is making it a little bit more confusing than what it's supposed to be. It can like you mess just with can our say like JavaScript is just what makes things moving. Right? It can mess with a soup, right? It can mess with the soup. It can JavaScript is the make cool changes to it, right? But as soon as we refresh, it all gets thrown out and we re-render based on the recipe. So in this example, JavaScript is the jerk of a cousin. We can use JavaScript to change the DOM, to manipulate the DOM, to change the words we see, to change the colors we see, to make things move and spin. But as soon as we refresh the page, all that goes out and we re-render the DOM. So keep that in mind. As we're making these changes with JavaScript, we're not actually affecting the files. We're not actually making changes to our HTML or CSS. We're just making changes to what we see in the browser, and we're making changes to this concept called the DOM. At any point we refresh, all those changes go away. We restart by rereading the HTML and CSS. Cool. All right. Now that we have that concept down, let's go ahead and look at some actual code. What you'll notice is that I have 3 LIs, right? I have 3 LIs. Is it my YouTube that is having troubles? No, because we're going because we're going too fast. It's because we're going too fast. I have an LI with the ID of purple, an LI with the ID of green, and an ID, an LI with the ID of blue, right? Of blue. And this is going to be helpful because what we're actually doing is when we click these individual LIs, we want different stuff to happen. So let's look at our JavaScript. Don't be overwhelmed. Tonight's not the night for it to make all the sense. We just want to talk through what we're seeing here. All right. As long as we're not missing a frame from the stream, I have these 3 very specific sets of instructions. Zeko, hello. JavaScript is about instructions. Right? You done with League of Legends, Zeko? Instructions. Let me break down this instruction because it's human readable. Trust me, it's human readable. Let me show you. The document is the thing that we were just talking about, right? It's that rendering of the HTML and CSS. When we look at this page, we're looking at the document, right? We're looking at the document. And what we are saying is, hey, when you're looking at this document, go get something that has the ID of purple, right? So we're looking inside that document and we're going to find something that has the ID of purple. And we're saying, hey, when you click on it, right? When you click on it, I want you to run this. Is it too fast?
I want you to run this set of instructions. So if we look, we can actually see if we open up our inspector, we're looking at, when I'm looking at this right here, what am I looking at? When I'm looking at this like stuff that looks like HTML over here, what am I actually looking at? Yeah, I'm looking at the DOM, or we're going to say document for right now, right? DOM stands for the document object model, right? So we're looking at it. Is there something in this document that has the ID of purple? Yeah. Alan! Alan, thank you so much for the 3 months. Alan Capeta, I appreciate you very much. I appreciate you very, very much. Welcome in. Welcome back. Yeah, it's right here. Look at this LI. This LI has the ID of purple, right? And so what I'm saying when I look at this code is I'm saying, hey, go look in that document, find something that has the ID of purple, and when you click on it, run these sets of instructions. So if we come down here and we look at this set of instructions, right? We look at that set of instructions called party purple. Oh, actually, it's not too bad. The first set of instructions. It's right? Emerson Mark Leon, says, hey, and you get all this stuff. We're watching the 12th. Find the body. We know that all of our HTML documents have a body, and give it a background color that's that color, right? And then go again, right? Go again, look in that document, find the body again, and change it's the just font in color 1.5. So we are writing instructions in a way that's kind of maybe almost a little bit human readable, right? Remember, tonight you're a sponge. We're going to see these instructions over and over again. We're going to learn all the different bits and bobs and the different pieces. It's okay. But we're doing something very specific. We're saying, hey, when somebody clicks on this thing in the document, run these instructions. And the instructions are very clear. Make the background purple and make the font color So it white. works on IDs. Does it work on class? That's it. Now, these right here, we call event listeners. You are listening. Steve, I think that what he wanted to say was like just that you're not changing the HTML with JavaScript. Just something that you add. And just say that you don't change the HTML and CSS. So you're cool. You can do those and it stays like that. Then you can add the JavaScript that does stuff to your HTML and CSS. For events, right? In this case, the event Yeah, but is you have clicking, to manage lists. Oh, shit. right? That's the event we're listening for. It's called a click, right? We're listening for that event called a click. However, I never think of them as event listeners. I always think of them as Smurfs. Yep, think of them as Smurfs. Now, some people are like, Leon, what the heck are Smurfs? I know we have a global Yeah, but audience. you Let me show know, what Steve, that's how it works. Now you will forever remember the jerk cousin. Now you will forever remember about the jerk cousin. This is the best way to learn. If you connect things to stupid stuff, the stupider, the crazier, the dumbest, blah, 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 it's easier to remember. what a Smurf is. Later I can show you. Okay, listen. Later I can show you while we wait for Ank because I know that he's gonna be late. Later I can show you how I can prove to you this. Like there's like a game that is called Superhumans or something. I don't remember. And like you remember words. I'll show you how I remember so many words. It's useless for studying, maybe. Like if you study, it's better if you learn those things. But these are Smurfs. They're little blue people that like live in mushrooms and shit. Very popular back in the day. They have some new movies that came out recently, but these are Smurfs. Okay. When I am setting up an event listener, what I am really doing is putting a little Smurf somewhere on the page in the DOM if we have to use the actual term, right? So when I say, hey, go to that page, go into that document, find something that has the ID of purple, we're going to actually put a Smurf. So if we go and we look at our page, what we actually did is we put a little Smurf here. All right? We got a little Smurf here. And this Smurf is just going to sit there all day long on the block by themselves. Yeah. Right? And when they hear the click, right? I'm coming in. Ready? 3, 2, 1, click. The Smurf goes, hey, yo! Right? The Smurf saw the click. You see, it works. It saw the click. It works. Like, hey, You're going to remember the right? Smurf. And what it said hey, yo. You're going to remember that. Human Give me some party benchmark, that purple. one. Wanted the party purple, folks. Wanted the party purple. So, we went and got the party purple. Right? The Smurf was like, hey, yo, somebody clicked. Give me the party purple. And so we went and we got the party purple. It's not a lot of made the extra seeming background this purple, useless and we information. made the No, font because color it's white. It might be more information, but those are the ones that are going to actually help you to remember stuff. And actually, this is something that I wanted to talk to you about because in September, I want to show. I'm learning. I'm studying how to learn because like a lot of people have been asking me, oh, how do you memorize? And my way of learning things have been so bad for so long.
So I'm like studying that, and in September I'm gonna tell you how I do that and how you can do, how the brain works. So stay tuned for September. You see, or do as Andres Souza Adopta is doing, and subscribe so then you have a reminder to come here in September. Andre, appreciate you for the Prime. Welcome back. Hi. Hello. Fine. Did you okay. Aria Zico, we're gonna need a talk. The two of you, there's something sus happening. The two of you fought and I don't know why, so we're gonna talk. Anyway, going on. Right. Now, the cool thing is we actually set up 3 different Smurfs. All right? We got 3 different Smurfs here. We got the Party Purple Smurf. Yeah, same Party ice cream. Same for me, to be honest. We set up 3 event listeners. 3 things that are just sitting there all day long listening for clicks. All right? So if we go back and look, it's actually 3 Smurfs. Purple Smurf, green Smurf, blue Smurf. Stirring. They about that life. They on the block by themselves, right? And they hear the clicks. And when they hear the clicks, they tell a certain set of instructions to run, right? They run the block. And when they hear that click, they say, you do this right now, right? You do this right now. And so when the green Smurf hears the click, it says, all right, time to run these instructions, the party green instructions. And those instructions say, hey, go to that document. I agree with you, Marble. Find the body. Make the background color green. Then do it again. Go to that that is document. true. I feel like for coding, like you should remember like the most like basic things, but then don't try to remember all the codes. You can just Google it, and that's honestly make the font color 80% of the time. And that's why when you click on the green box, it turns green and white. That Smurf here is you the click. You just need to learn and how make sure that those instructions more are or less carried works. out. Making now you can call them Smurfs. Under complex flows. You can call them event listeners. That's cool up to you. I'd love to hear that. They run these streets. They run these events, and you can call them. Coming out done. You're gonna hear me call them Smurfs sometimes. You're gonna hear me call them event listeners. Yeah, learn the concepts exactly. Learn sitting there. Learn that you have to do document get element by something or like get element, so that you have to find the thing and then say, oh, put a Smurf there, and then do this. And do a function, and then you have to create a function that has the same name and just makes what happens. Waiting, they're listening for a click, and when they hear the click, they tell certain things to pop off. Cool. Now, for homework, we're not going to do it right now. Tonight we're sponges. We're not really going to type tonight, right? We're not going to get our hands dirty. This is a very rare class where I'm not asking you to like immediately start coding or immediately start typing. Because I want you to absorb, right? Should I go here? Next class, I got you. Tuesday's class, I got you. Thursday's class, I got you. This is the rare class where we're not going to be super typing along. But for homework, your goal is to come back to this code, and I want you to add another Smurf, right? Okay. I want you to add another Smurf that's listening and is going to carry out some other instructions, Easy. right? So that means you're going to have to add another LI. That means you're going to have to add another Smurf or event listener. I don't know why some people call it that. And you're going to have to add another set of instructions. We eventually give these sets of instructions a name called a function, but we're not there yet, right? And so that's going to be your homework. So you're going to come back. You're going to add a new Smurf. You're going to add a new set of instructions. You're going to add a new event listener, right? And then once you do that and you feel, all right, I got it all to work, you're going to save this somewhere else on your computer, and you're going to delete it all. You're going to type it all out. And when you get stuck, you're going to look at your copy of it, and then you're going to delete it all. And you're going to redo it, delete it, redo it, delete it, redo, delete it, until you don't need to look at the example anymore. You're going to get your active recall in, your spaced repetition in, but the idea is that you're going to delete it all, do it again. Delete it all, do you actually need to do that? Until you don't need to look at the reference anymore. Do you actually need to do that? I generally don't think that this part is like useful. I don't think that it's like... And you're not copying and pasting. I don't think that there is... Copy pasting is so useful. Like he's saying that to learn what you have to do is like you try to type it by yourself, and then what you cannot get, you just go back and check how it is written. Then you go back and then you delete it and then you do it again and all of that. But I mean, I would not suggest this one. Maybe for the super basic things, but I mean, next 2 weeks, you might as well get rid of the C and V keys. Just a little bit, just we don't copy and paste when we're first learning a programming not language. JavaScript. The worst thing you can do is copy and paste. Look at all these new characters. It is useful to make things quicker in the long term. I think that if you want to do things faster and quicker in the long term, then it's just because you did a lot of projects. So you're every time like, yeah, that's what I'm saying. Memorizing specific syntax is pretty useless. I agree with you. Like I understand if it's like,
okay, this is a formula that I'm gonna use forever and ever and ever. I just need to like, remember this. Or like, I don't know if it's like a formula that you need for an exam. But in this case, like maybe you're never gonna need again to do this thing where you click something and the entire background changes for your life, you know? Right? That we're about to start Yeah, using. I agree with you, gotta get Nitro. I practice agree hitting with those you. keys. I'm You gotta disagreeing get with Leon practice here. with the way that you type it all out, right? So no copy and paste. Not around here. Fair. Not this week. 2-3 weeks from now, sure, knock your socks off, but not right now. Aria! You got- So there is not a fight between the two of you. There is not. Anya, thank you for gifting to Zeko. I appreciate you. What's going on? There is some drama that I need to know in here. He isn't using semicolons. It works, but meh. I don't need. You gotta get used to it. You gotta get to the flow. You gotta hit the were keys. You gotta make flirting? sure that things are going well. I don't think so. Aya is very well engaged. Keep She's moving. gonna get married soon. Yeah. But Aya, appreciate you for gifting When to learning Zeko. to code and you're learning your first programming language, You already know all this stuff. It's fine, Sure, that's especially what it if you know all When this you're first stuff. It's learning your cool to first have you programming here. language, Thank you for being in this here case, if you know JavaScript, all of it. there So you are can 4 send us major on the things right, you have to learn. on the right You have to learn path. variables, you have to learn conditionals, you have to learn functions, you have to learn loops. If you can understand variables, conditionals, functions, and loops, you She's can build not whatever you married want. with Zikobi. You can build whatever the heck you want, just with those 4 things. And so when people get into JavaScript, they think it's going to be like this wild adventure that they'll never be able to lock down, but it's really just getting. There are reasons not to copy paste, build up memory, muscle memory for common things. You break flow the more you go look things up, yeah, and you learn to actually understand what you're doing instead of taking someone else's solutions without validating it matches your solution. Yeah, no. That's what I'm saying, Rising. I'm saying I agree with you on remembering most of the things, but when you've got through that initial stage and then find copy paste and review, yeah, but I agree with you. Like I agree, but I feel like this case, I don't think that you need to know how to change the background. Like I would rather have like 1,000 of exercises in this case, you know, to remember or to try again, to do it again. Because after the 3rd time that they ask you to do the same thing, just with different things, instead of going to search it, you're gonna remember. Being good at like 4 things. Okay. If you do copy paste, it's Right, good. four Like things. some, it Objects depends will- how you use the copy paste. I think, like because there's some later, people but that just. not- I remember when I was in my uni, my master, and we were like doing projects, and I was copy pasting, right? I was copy pasting some stuff from Stack Overflow. I was like, oh, this is cool, copy pasting my project. But there was people that, like doing it, and they're like, oh, it is not working. Why is this not working? Yeah, because you have to adapt it to your code. So it's important to know how to adapt the code that you're copy pasting. But also, and I learned so much from like Lazy Asked Me. Well, yeah, of course. You have people. I'm gonna be working smarter, not harder. Are you making fun of me because I want to work smarter? I don't want to waste time. Go for it. Go for it. Not really. You don't even need to use them. Like those are extra, right? But it's really just those 4 things. If you can learn those 4 things: variables, conditionals, functions, and loops, you can build whatever you want. Okay. Everything else is a little bit extra. They make our lives easier. We get other data structures that make our lives easier. Objects, arrays, things like that. They make our lives easier, but you can build whatever you want with just these 4 things. Right? Cool. So tonight, we're going to look at variables, and we're going to look at conditionals. Okay. Next week, we'll add functions, we'll add loops, and we'll keep moving along the pattern here. All right, so variables. What the heck are variables? Variables are what we can use, right, to tell our program to remember a value for later on. We're going to need to Okay. store information. Okay, right, like in and be able to Python, do you use that remember? information later Like in on. Python, easy. Variables are the entity that we use to store those values to be used later on. Okay. When we were talking about the zeros and ones and like the building up to a modern computer, one of the things a computer needs is memory, What? like a place to Gremlins. store stuff, right? And the reason why computers are so much better than humans at a lot of this stuff is because humans forget, right? Computers can remember lots and lots of stuff because they have memory. And the Yes, main way we use Titus. this memory That is to me. start out That are is through me. Me variables. and a couple of other Alright. friends. I was So just showing the when chat you're how we using went a there. variable, there are a couple different steps. So let's imagine we have a space for memory. So I'm just going to go ahead and draw a space here. I'm just going to call this memory. Oh no! Again, memory. right. This is This good is for our the class. space We had this class with Ank the last time, so it's good that we have it. For memory. We know it. When we are using variables, This is so cool that you we have recognize 2 me. really fundamental steps. The first step we call declaration, and the second step we call assignment. Declaration is what we use, right? It's what we use to create a space in memory. What is under my cam?
right? Declaration enables us to create a space in memory. This? I like to The think chat? of variables as data buckets. All they are buckets of data. What? So you create a bucket, you put something into that bucket, and then later on when you want it, you can go back and pull it out of the bucket. That's all variables are. They're creating buckets that we can store stuff in, and at some future date, we can go and take stuff out of the bucket. Okay? So we have a keyword here called let. And in JavaScript, there are some special words. They're called reserved words. There are words that JavaScript looks out for and understands. When it sees the word let, that's like alarm bells going off for JavaScript. Oh! Saying, hey, wait a minute, whoa. Somebody My bad. is My trying to create a bad. bucket. A bucket Sorry. of data, right? A bucket of data. And so when it sees that keyword let, right? When it sees the keyword let, it creates a new space in memory. And so right here, I've done my declaration Okay, step. so it's I've different than created a new Python. space You have in to do memory let called age. age, Okay. right? So if we could actually look into the computer's memory, right now there would be a space that is empty that is marked for age, right? Now, right now, is there anything Oh, stored this is like in that if bucket you do called exclamation age? mark Leon, you know the information about the course that we're following. He's really, really good. There is not. At this moment in time, there is nothing stored in that bucket. That takes us to our next step, which we call assignment. With the assignment stage, right, with the assignment step, we can actually assign that bucket a value. We can put something in it. So here you can see I'm going to set age equal to 25. That's the same thing as putting the number 25 into our bucket. All right. And now that bucket is stored in memory. And at any point in time, I want to retrieve that age, I can, right? I can ask the computer, hey, what's stored in the age bucket? And it will give me 25. Right? The name we give this is called a variable. It's just a bucket, right? The bucket that holds FCC? stuff. What is FCC? Right? And there are two steps with variables, where you create the space in memory called declaration, and where you assign it a value called assignment. Okay. Cool. Now, the cool thing is once we start assigning stuff to memory, we can use it however we please. So let's pretend that we're Facebook, right? Yeah. Facebook stores a lot of stuff, right? Facebook knows your age. They probably know your location. They know your last sexual partner. They know your birth date. They know a lot of stuff about you. Oh, hell right? yeah. And so hell yeah. the people always forget about this one. It's true, right? So think about this. Facebook knows your location, right? They can see two phones in the same location for the night, right? And then those two phones don't go back to the same location at night ever again. So they know who you're sleeping with if you got that Facebook app on your phone. So let's be real, right? So they're storing age. Maybe they also want to store your location. Well, but I live in an apartment, so they might think that I live with so many people. Right? So let's go ahead and declare a variable called location. So we'll say, Alfie! I swear I'm gonna punch you! let location. That's our declaration step. And so we go ahead and create a new space in memory called location. Should they know about my hand? Beautiful. And then the next step, right? The So next step then what the is fuck? assigning it a location. Let's just say Boston. Right? So we assigned it a location of Boston. So this first The step was the F declaration word. step, and this step was the assignment. Now in memory is Boston. Beautiful. So now we have all these things in memory. And what we can do, and why this is so cool, is we can start to use these things that are stored in memory. I can say Bob age. Sorry, let's just say Bob is age, right? Bob is not in location. Okay. Right? So what happens here is we're trying to use these variables. So instead of it saying age, Bob is age, we would say Bob is 25. And instead of saying location, right, we would say Bob is not in Boston. Marble. Right? I The beautiful swear. thing here is that these different variables, this age, this location will be different for each person, but we could still have the same use. We could still say Bob is blank, right? Bob is not in blank. And we could change the age as they get older. We could change the location as their location changes, but our actual use doesn't have to change. And so the beautiful thing is that variables enable us to store values to use later on, and we can use them throughout our entire program. Sometimes we're plopping them into the DOM, sometimes we're adding to them, sometimes we're subtracting from them, sometimes we're reassigning them or changing them. So variables at a low level are just buckets that we put data into, right? And eventually we can reuse that data if we want. All right. When you are naming your variables, right? When you are naming your variables, you're most likely going to have to stick to a convention. The convention that I use is something called camel case. I use camel case on all of my HTML, my CSS, my JavaScript. Throughout my entire code bases, it's always camel case. And the idea is that the first word. What if we in your start using variable camel is case lowercase, with Ank later? He's gonna get so pissed. and then every other I'm not word gonna do is it, I'm gonna do it. capitalized. So here you can see number of apples. Number is lowercase. Of and apples is capitalized. Right? Now,
with this variable, what is this part here that I circled called, chat? What's that part called? That is the declaration. What's the part I just circled called? Nice. Called declaration, exactly. Yeah. And what is this part called? The assignment, what is this? What is the assignment, right? Yeah, it's called assignment. Exactly, it's called assignment. So if I had memory again, right, if we're looking at our memory, we would see a new space in memory that was declared called number of apples, right? And inside that, we would assign it the value of 9. Beautiful. Now, we can store all kinds of data in our variables. Like those data buckets can hold all kinds of different data. It's all data. It just has different types. We've seen 2 different types of data so far. Can anybody guess the 2 types of data that we've seen so far? We've seen 2 different kinds of data so far, at least 2. Yeah, we saw numbers like the number 9 or the age of 25. Yeah, and we saw strings. Strings are just a fancy way of saying a piece of text, right? So we saw the string. We haven't seen booleans with him yet. Those are 2 of the data types we're going to learn first on, but there's so many others. So let's explore numbers and strings right now. We'll get to the others in future classes. All right. Strings in JavaScript will always be surrounded by quotes, right? You can use double quotes or you can use single quotes. And in a couple classes, we'll also see how to use ticks for template literals, but we're not there yet, right? So our strings will always be wrapped in double quotes, single quotes, or ticks, but it's up to you. It's like your preference of what you want to use. The thing that you have to remember, however, is whatever you use on the outside, you cannot use on the inside without doing a trick. All right? I just been here for 12 months. And I have single quotes on the outside and double quotes on the inside, so we're good. But if I had done double quotes on the outside, we would have run into a very specific problem. Let me show you the problem. 11. So I'm going to type this out. I'm going to use double quotes on the outside. They purchased. Sebastian, since like 2 months, I would say. And then I'm going to say it, right? They purchased it. What happened here? What happened here? This isn't the orange that it should be. Yeah, because we have 2 separate strings here. Right? We have 2 separate strings. This first string is they space, right? And the second string is space it. Because those quotes terminated, it closed the first string, and then there's some empty stuff, and then there's another string. Quote, so whenever you use the same quotes on the outside as on the inside, you're going to wind up breaking it up into 2 separate strings. Now, for the folks that did the homework, what do you think JavaScript is trying to think that purchased is? What is JavaScript going to try and see if purchased is? If it's a variable, right? Yeah. JavaScript is going to look for a variable called purchased, right? It's looking for a variable called purchased. But when I hit enter, I get a syntax error, unexpected identifier. It's because there's nothing that has been what called purchased. There's a very specific word we have to say here. There's nothing that has been what that is called purchased. Yeah. There's nothing that has been declared that is called purchased. There's nothing in memory. There's no space in memory with the name purchased. So what do you mean you were not expecting me to be so on point? All right. There's a trick, however. We can escape you're right. Moving. So if I go ahead and put a backslash before each quote, what if it escapes it. Here? No, it means it tells JavaScript, hey, ignore Thank you for reminding these double quotes. Actually, ignore mods, these double quotes. You remember, like, if you see me in the wrong place, you know that you can do exclamation mark switch and just, you know. So that I can have my cake and eat it too. It's called escaping. So those backslashes enable us to escape those quotes so that it doesn't create 2 separate strings in a variable that's not declared. We can keep our double quotes on the outside and our double quotes on the inside. We just have to escape. Nice. Same thing happens with single quotes. If we replace these with single quotes, then our contraction would end here and we'd wind up with the same problem. Now, if you're like, whoa, we can escape, what else can we do? Well, there is something else we can do. We can do these things right here. If we do escape N, what that does is it's the same thing as like hitting enter. Right? So it'll give you a carriage return. If you do escape T, it'll give you some tabbing. Right? It'll give you a tabbing. Tab. Okay. Now, why do you think I put a lovely warning light down here? Why do you think I have a lovely warning light? That sounds an awful lot like CSS. Yes, let's go. We don't fire chat. Let's go. We don't get got. We go get. Exactly. That's really close to CSS. Like spacing stuff, returning stuff. I don't know. It's a little too close for me. That sounds a little too much like CSS. It sounds like we're getting a little too close with violating separation of concern. So yeah, I don't know. I think I'll stay with that for now. We go get. Exactly. All right. So we talked about strings. Let's talk about numbers. Right? Let's talk about numbers. So in JavaScript, we have 2 kinds of numbers that you're going to run into a lot. You're going to run into integers, which are just like whole numbers. And you're going to run into floated values, which are numbers with decimal places. So integers, like our whole numbers, our floated values have decimal places. So whenever you hear somebody talk about floats in JavaScript or most programming languages, they just mean a number with decimal places. There's a little bit more nuance to it, but that's what they're talking about. Cool. In JavaScript, you can also have signed numbers. People are like freaking out. No, floats, no. I loved all the tweets after class on Tuesday. They had me giggling. Yeah, we have 2 different kinds of signed numbers in JavaScript. We can have positive numbers and we can have negative numbers. Cool. Yeah, I am learning, like I graduated in data science. So like I know I have the
data science and digital marketing, so I know Python. And I'm also revisiting it with an Italian streamer that is like my teacher. And actually later around, I don't think it's gonna be live at 5. It might be going to live it at 6. We're gonna see. Of arithmetic, right? Different operators that handle our math. So in JavaScript, we use the plus sign for addition. We use the hyphen for subtraction. We use the asterisk for multiplication. Right, we use the easy. // Napping for right now division. there, I must say. Like, And then the last one is the percent, and that is our modulus. That's how we get a remainder. Now, before we get into modulus, that's the we're gonna freak remainder. out. Leon, I thought you said there's no math. You don't need math to be a web developer, a full stack web developer. You just don't need it. There's very little math you're going to ever really realistically get into. But you need to know how to do basic arithmetic. You do need to know how to do like basic addition, subtraction. It's going to come in handy. So don't think we're going to just go off the cliff into like discrete math or anything like that. We're not. We're going to stick with the basics here, folks. Quick maths, exactly. Quick maths. Modulus. It's how we get a remainder, right? Nope, that's why I have a phone, Leon. It's how we get a remainder. So chat, if I did 10 mod 4, what would I get? If I did 10 mod 4, what would I get? Oh, We 10 did mod. two, right? 10 mod. Okay, no. Oh my god. 4. I was thinking about 10 times mod. I was like, what? We'd go into 10 twice, and we'd have 2 left over. And we can PhD actually 10. use the console Sorry, to you're do right, this too, Fluid. I'm so right? sorry. We go to the console. We can do. I'm really 10 sorry for mod 4, and we bringing see we have 2 Eng left so over, low down right? and not If I did even 10 mod 6, giving him a you can see that I get PhD. 4, I'm sorry. right? 6 goes into 10 one time, and there's 4 left over, right? So modulus is just the remainder, right? And a lot of people are like, Leon, why would I ever need modulus? Well, modulus actually comes in handy a lot. Not just to get remainders, but there's something really cool that if you understand how remainders work, that you can figure something out. Let me show you real quick. Let me do 2 things here and see if you can guess what I'm getting at. So let's go ahead and do 7 mod 2, and then I'm going to do 8 mod 2. What do you think I could use modulus to figure out? Oh, Yeah, to measure out You like. could use modulus to figure out even and odd, right? Yeah. If you use modulus with mind. the number 2, so you take some number and you mod it by 2, and you get a remainder of anything. I was like thinking anything that's about you not can zero, do it like you know that's to do like the shape of the thing. So an odd number. But if you get 0, you know that that's an even number, right? So very quickly, you can use modulus to determine if something is even or odd. And this actually That's becomes fine, the cornerstone of a very famous programming challenge called FizzBuzz. What FizzBuzz says is print the numbers between 1 and 100. If the number is divisible by 3, print fizz. If the number is divisible by 5, print buzz. The number is divisible by 3 and 5, print FizzBuzz. And so this is like the cornerstone of that. You would just do the number mod 5, mod 3, you do the number mod 5, and then you do the number by mod 15 or 3 and 5, right? And so we're not there yet, but this modulus does actually come up. It helps for figuring out odd and even, and also pretty helpful when it comes to some of the like also quintessential Nova. coding I agree challenges. with you. There's that so we'll be many getting to very libraries out shortly. there. You can just use them. But it's good to know the basics, I say. All right, let's take a look at a not so great calculator, and then we will go ahead and take a break. So I'm gonna go ahead and open up my code for the not so great calculator. I'm gonna go ahead and close our background picker. You can hear all the Smurfs slowly dying in the background. You hear them? No, God! Oh my god, that No, fucking God, scared please, no, me. no, The poor no! Smurfs. Gilgamesh got no! Gargamel. Was his name Gargamel, I think? That scared me! Leon! Put a trigger warning or It's too loud. something. I What fixed the that. Yeah, I heck? thought That it was I so thought it was loud. but I guess it's the whole system settings. Or that I'll put it figure like, you know it already was too loud. Just You're awake now? Gotcha. put There you like go. a, be Welcome back. careful, it's gonna be loud. All Shit. right, let's go ahead and open up this simple calculator. All right. So I'm gonna open this in the browser. Very nitro. And here's a very simple calculator. If I click 0, I get 0. If I click plus 3, it goes up by 3. Let me a little bit bigger. If I click plus 9, it goes up by 9. If I click minus 2, it goes down by 2. Since I can click, Grafia! right? Since I can click on 4 different things, what do I know that I have 4 of? Since I can click on 4 different things, what do you know I have 4 of? I got Grafia, 4 thank you Smurfs, so much for or the event prime. listeners, right? Appreciate Whatever wanna you. call them, right? I have at least 4 Welcome Smurfs, or at least in. 4 event Happy to listeners be that are here. listening for these clicks, right? So if I click 0, that Smurf is telling something to happen. If I click this plus 3, another Smurf is telling something else to happen. If I click plus 9, another Smurf is telling something else to happen. If I click minus 2, another Smurf is telling something else to happen. So these are our event listeners. Now, if we go ahead and look at our code, we can see that there are 4 different LIs. There's Pumpkin. There is Domino's Pizza, right? Then we have Zebra. And we have Can't Think of Anything because I ran out of ideas. Yes, All right. he's in our jokes about. So we have these 4 LIs with their own Domino's IDs. Pizza. So we can use those IDs when it comes to our JavaScript. We can target Hi, those specific Ross. LIs. Right? We can target those specific LIs. They were saying, did you get a sponsorship? No, I just really like Domino's. All right. Now, once again, remember, we're sponges. Don't let this be overwhelming. We're going to break through every single bit that's here happening. All right. Okay. Once again, we're saying go to the document, right? Yeah. The DOM, right? Right? It's actually coming to We're going to the Italy, DOM. right? We're going to It's that already rendering in of our Italy. HTML and CSS. And we're going to look for something that has the ID of pumpkin. Just The query that selector is just was another way of insane finding yesterday. elements. And so here we're telling it, just like we would find stuff in CSS basically, is what we can use inside a query selector. So when you see the Octothorpe pumpkin, you know we're looking for something that has the ID of pumpkin. And when we find it, we put our Smurf on the block. Wait. Why didn't you use the get the element? And we're going to look for something that has the ID of pumpkin.
The query selector is just another way of finding elements. And so here we're telling it, It just like we would won't find be? stuff in CSS basically, is what we can use inside a query selector. So when you see the Octothorpe pumpkin, you know we're looking for something Really? I didn't even know. I think that I saw like, I thought I saw like an ad the other day, and I was like, oh. the I ID don't know. of pumpkin. And when we find it, we put our Smurf on the block. Right? For us. That's us putting the Smurf on the block. So just to run through that again. I we're mean, looking in the DOM. how can you bring American pizza to the country of pizza? That would be so dumb. But that would be so stupid. That would be so freaking dumb, right? It's crazy. Not privileged, but sure. Let's get cultured. Yeah, I mean, failed to conquer the home of pizza. Well, duh. Thank you. I mean, of course, the U.S. fast food chain's departure from like, I mean, just from this, like, who was the person in Domino saying, like, you know what? Next country, it's gonna be Italy. Who the? What the? Well, but Starbucks is not giving coffee only. Starbucks is not just about coffee. That's the difference. Starbucks is having a completely different kind of marketing and experience. Like, when you go to Starbucks, it's not just coffee. Yeah, exactly. Starbucks, you can also get drinks. And to be honest, I went to Starbucks in Italy because nowhere else I can find like my cold brew coffee anywhere else. Right? You don't find like a tasty, different kind of coffees. They're all the same. In Italy, you go to the bar, you get coffee, macchiato, espresso, macchiato, cappuccino, macchiato. You have all different things, but they're all basically the same thing, right? In Starbucks, you get completely different thing. Plus, it's not just about the food. You also get the place. Like, Starbucks are very strategically placed, and you can stay there as long as you want without feeling bad. You can be there with your computer. You can have... It's a completely different experience. Domino's is just pizza. Domino is pizza. That's it. Roastery in Milan. No, I haven't OBS. I went to the one... Sì che sono italiana con la pasta. I went only in the one in the train station in Milan. Yeah, that's the one that I drink. Yeah, the price, it's insane. That's why I don't get it. Like, there is not in my hometown. I get it just once every time that I go to Milan. That's it. That's the point. Domino's Pizza doesn't add anything. It's just pizza. You know? Domino's is in Verona. Megani Carlo! Fresh out of the box! I appreciate you. Thank you for the sub. If you were expecting the Jeff Bezos one, I'm sorry. That's only for the Prime subs. Appreciate you, Mechanica. Scuola pasta. Yeah, that's cool. Thank you, Angelo. I appreciate you for saying that. That really means a lot. Yeah, time to go back to Leon. In Verona it closed? Was in Verona, but it closed, yeah. Tanto da Starbucks per un cappuccino. No. Okay, no. I would never go to Starbucks to get a cappuccino or an espresso. That would be dumb, right? Oh, shit. I see it coming. This is it. Chris, I appreciate you for the 5 months. Welcome back. Happy Monversary. Google says Domino Pizza in Verona is open now. Most probably they didn't change it. But I've never seen it. You can draw the pizza that you want. You can do the same here. She did them both. Oh my god. What concept? Dumbos. No. It's open now in Verona. That's what I'm saying. Like, I thought that I saw. No. That was whoa. I was going to dox my entire. Let me do this. I was this close for doxing where I live. This close.
Oh my god. I'm ordering pizza for all of us. Da Sporto. Don't. Verona. There should be one. According to their website, there should be one. I don't know. We'll see. We'll see. Anyway, let's keep moving on with... we were doing some coding, people. We were doing some... Thank you, Jeff. I appreciate you. Actually, I doxed my address many times. The rendering of our HTML and CSS. We're looking for the thing that has the ID of pumpkin, and when we find it, we place our Smurf. Right? And the cool thing, yeah, right? The cool thing is that this Smurf, Verona's not in Italy. Right? This Smurf can actually change, right? Can actually change what it's looking for, right? It can change what it's looking for, right? So right now it's set to click, and so we're seeing. Let's do the. Can I do the wheel? Oh, it's so teeny tiny. It's so teeny tiny. Let's see what it comes out. We can decide. We're not gonna do it. Refound. That's fine. Let's go on. The difference here is query selector and get element by ID interchangeable. They are. There are slight differences. We'll get to those later on. Remember, we're sponges tonight. Doesn't matter. We're baddies writing bad code. All right. The cool thing is we're using this add event listener where we saw before on click. Guess what? The wheel is like a mini game thing. On click can only. How can I time out for less amount of time? Why is it Little Caesars? Trying to time them out. Mods, can you time them out just for a few seconds? Thank you. Yeah. Right now we. Oh, please don't do that. We have an event listener that's listening for a click, right? But we can change it, right? On click can only handle clicks. Add event listener can handle every single type of event, right? So let's change this to mouse enter. All right, we're gonna change this to mouse enter. I'm gonna save. I'm gonna come back. I'm gonna refresh. Beautiful. Now we have our lovely Is Smurf mouse sitting enter here. like Hoover? All right, got a lovely Smurf sitting here. I'm gonna hit the +3, right? Just so you can see that there's some 3 here. But watch, I'm not gonna click. Actually, I'll show you down here. Look, this is me clicking +3. Hear the click? See the click? +3. But look, as I move my mouse in, I'm not clicking. It goes back to 0. Right? Oh. +3. You hear the click? Moving my mouse in, boom, back to 0. Right? So these are different events. Okay. Right? These are different events. And the beautiful thing is that Leon ASMR. Jimmy, shut And the up. cool thing is that when you use add event listener, you get to use all the events. Mouse enter, mouse leave, No. click, double click, right? There are all these other things that you can use. And so as we kind of continue on, we won't ever really use on click because it doesn't give us the flexibility, right? But what we said here is, hey, look in the DOM, find the thing that has the ID of pumpkin, put a Smurf on it or an event listener on it that's listening for this type of event. And when the Smurf sees or hears that event, it tells this set of instructions to run. Okay. Right? So this set of instructions down here, it is says different. do something to total. You see what I'm saying? He just told us, go back to this code and just copy paste it. Like, not copy paste it, but like do it as many times as you can. Like do it again and again and again and again until you get it and you have it like naturally. And now there's a completely different thing. It's not anymore like ID, get the element ID and that, and then add event listener blah, blah, equal to something. It's like it's and to do something different. else. Let's talk about this first part here. Total equals 0. Anybody know what this is called? This is called something very specific that you might pick up from the homework. That's the variable. It's close to assignment. Close to assignment. Yes, it's reassignment. It's reassignment, right? If we look up here, we can see that we declared a variable called total, and we assigned it the value of 0. Here, we're reassigning it to 0, right? We're reassigning it to 0. If we look at the other sets of instructions, And I told Rank as well, you're invited to a full tour where I work. Where do you work? Where do you work? Had earlier, that's Bob Burnham. Jeff Bezos. we're doing other things to that variable called total, right? Here, He I'm just adding changed the 3 to selection total. method using So if query total was selector. 0, Is the same I'm doing though? 0 plus 3 and reassigning total to now be 3. Yeah, also, right? yes, So let's go and I look up the agree with instructions you. around I that agree idea. with you. This is like, that's what he usually does. Usually you have us having hands on the code, like we do stuff. But now it's just explaining for the first time, like the Jaffor, don't fall for that. Imperio Mattia, don't fall for it. Don't fall for it. Please don't. Said, that's you? That would be... Are we invited at CERN? Can we come over there? Are we allowed to film in it?
That would be lovely. Let's DM me. I don't know what you... Do you know what CERN is? Can you DM me? Can you DM me, please? Either Discord, Instagram, wherever. Just say I'm Mechanicarlo CERN so I can connect it to the knowledge. That would be so fucking cool. What is CERN? Okay, shit. Okay, we're gonna get back to that one. Switzerland, right? No. Of nuclear research. One of the world's the largest and most respected center for scientific research. You were in Angstrom in March. Oh. So, like, it's... I remember that I saw so many, like, documentaries that are hosted here. So, like, they're talking... Like, here I think that they're also studying the Black Matter. No, that's Black Lives Matter. No, wait. What? How, the dark matter. How do you call it in English? How is that? Dark matter? And then that's also where they studied the quarks. The quark. I so don't. Angus, too lazy to come over, please. Hank, per tua informazione andremo al CERN molto probabilmente nei prossimi mesi. Non a settembre, probabilmente a ottobre siamo al CERN. Ok, ciao. That's it. We're going to the CERN. Do it. They fire two atoms at each other really fast. Yes! It's where they split the atom and analyze the smallest particles. Yes, it's so freaking cool. Oh my god. Yes, I want to go there. Yes, I want to go there. Yes, I want to go to the home. Yes. Of course. Okay, people, you know it here. In October, we're going to the CERN of Geneva, right? Geneva. Ether.org. What is that? I'm really, really excited. But I work for next generation of gravitational wave detectors. What is that? I would love to answer that. Mechanica, Anka answers saying, okay, I'm gonna tell Mechanica Arlo. I was like, is in my chat. Is in my chat. Like, yeah. Okay, tell him. No, I don't, Nove. I don't. He said, okay. I'm so happy that I think, you know what? I think that Ank has, like, a lot of ideas and cool things that he could do. But he never had, like, that little push to go out of the house. And I'm happy to be that push to, like, let's do this! Because I think that he has been, like, into this for so long. Like, I feel like when you're in a new job, you're like, oh, let's do it! Like, so I'm in that stage and he's in the, I'm very happy that we can do these things. Right. Anyway, let's go on to we have space and memory. Sorry. Let's go ahead and sign total. Let total equal 0. Great. Oh, sorry. Let's do a different variable. Let's go and do, because we already have total. We're running the page already has total. Let's go. Let's call it let age equal 25. There we go. So what we've created now is a space in memory. He was in this stage even when he started. Equal to 25. If I want, I did get got right. If I want, I can reassign age to be some other value. So I can go ahead. Let's see what age is right now. If I hit age and I hit enter. Yeah, that's the point. I get 25, right? We can see that 25. Nah, nothing out of his house is out of his league. Sorry, y'all wildin'. and this is... Sure, that's okay. We were not talking about you. That's okay, Hank. That's fine. All right. I'm so sorry. I won't do that again. I apologize. Somebody just said Papa John's in all caps, and I think the mods deleted it, and I timed them out. Like, I went to time them out, but the mods already deleted it. It's a domino stream, folks. All right. So I typed in age, right? I typed in age, and I got 25 back, right? I got 25 back. It's not bad. Right? Y'all want, I'm going to find y'all. I'm going to go back to the logs. Bam, 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 bam. I'm going to set up an event listener that'll ban y'all. That's what we'll do. Please use any of the 5 languages that I speak. We'll write some JavaScript that bans all people shouting out other pizza places when this is a domino stream. I'll show you how to code it and just let it run, and we'll do it that way. All right, so we have age equaling 25. I can reassign age to be something else, right? Here we go. Yeah. Age equals 30. When I do that, right? When I do that, the spot that was 25 is now 30, right? Easy. That space in memory has been reassigned. We have a deal for the visit. Yes, we do, Mechanicarlo. We do. We can also go ahead and add. Right? But add. Mechanicarlo, before that, I would love to call you so I can know what are you doing, so I know what to expect, or like, and also maybe if there is like another sector also, like
that we can go visit if we can ask to one of your coworkers to check that too, so we can stay an entire day in the CERN. Since I get there once, I want to stay there the entire day. He does things in big tubes. All right. But yeah, let's talk about it for sure. We can do age equals age plus 5. If I hit enter, what is the space in memory now going to hold? Right? If I hit enter, right, what is the space in memory going to hold? Go in chat for me. Age is 35. Exactly. We've reassigned it now to be 35. Nice. The reason why it's 35 is because age at this point in time was 30. So I do 30 plus 5, which is 35. And that 35 is what winds up reassigning age. Easy. Right? Quick math. It winds up reassigning age, right? We took a value, we added to it, and we reassigned it. Cool. We can also do a slightly different way of doing this, right? We could also do this, age plus equals 10, right? And where would we be at? Particle accelerator. Shut up, Matteo. Yeah, we'd be at 45. We just added 10 to our age. It reassigned age to be 10 more. So that space in memory would now be 45. Cool. So there are different ways of doing the reassignment. There are different ways of adding incrementally. We can add by 1 by doing plus plus. We'll see all of this. Don't worry. We're going to see all of these examples in way more depth with way more things going forward. Tonight, I'm just trying to show you some cool stuff, right? You're not getting it. That's okay. I'm just trying to show you some cool things. This idea of variables, we can reassign them. We can do different stuff with them. It's dope. Cool. So let's take a look at this code, and then we'll take a break. Cool. So we have this variable called total, right? That we're going to reassign as we go along. Yeah. And we have all of these different Smurfs or event listeners, right? So we have these event listeners that we click on, the Smurf hears them and does something, right? So let's click on +3 and walk through the code of what just happened. We're gonna take you with us. All right, Maybe we can do what line a was the vlog. event listener that just heard that? What line had the event listener that heard the +3? Yeah, it's line. Let's look. If we look, the +3 was, oh, would you imagine that? Domino's Pizza. Huh. Who would have thought, right? It was Domino's Pizza, right? Which is line 4, right? So we heard the click on Domino's Pizza. And when we heard the click, when that Smurf heard the click on Domino's Pizza, right? That +3, right? When it heard the click on Domino's Pizza, what set of instructions did the Smurf tell to run? What set of instructions did the Smurf tell to run? Ayo, Jumanji! Exactly. Exactly. Now, as we've learned, there's only one Independence Day. And as we learned, there's only one Jumanji. Said Domino's So Pizza. it ran Jumanji. Italy So are we going to run this block of no. code? Are we going to run this That's set of a instructions? nerd joke and I love it. No, we're not going to run this set of instructions. We're going to run this set of instructions that have the name Jumanji. Jumanji. Easy. Great. And the first thing we do, what is line 14 doing? What do we call this? We just learned this. What do we call line 14? What is happening on line 14? What do we call this? A reassignment. Yeah, we're reassigning total to whatever total was. It is now Particle total CERN plus would be 3. lovely, but so I this don't is the think that very it's first time we possible for click. security We know total started off reasons. at 0. So at the end of line 14, total is what? By the end of, when we get done with line 14, total is at what? Yeah, total is now at 3. Great. So our last line of code, let's read it out and see if we can understand what's happening here. We're going to go back to the DOM. We're going to go back to the document, the rendering that we've been talking about all night. We're going to look for something that has the ID of place to put results. And then we're going to put some text inside of it. And that text that we're going to put inside is total. But right now, total is what? He's under drugs. No, I'm joking, Goofy. He's just under Total is coffee. 3. Dreamin' 0904. Thank you for the hydration. Cheers to you. Thank you. It's 3, right? So let's see if we can figure this out. Go to the document. Yeah. Find the thing that has the ID of place to put result, and then put inside of it the number 3. All right, let's look. Is there something, if we look inside the DOM, is there something with the ID of place to put result? Ah, here we go. Yeah. Here's a span that has the ID of place to put result. So we're going to put something in there. We're going to put some text. We're going to put some text in there. All right, we're going to put some text in there. And that text we're going to put in there right now is the number 3. So that's why we see the DOM right here, and we see the 3 here, and we see the 3 there, because we've updated it. Right? We put the bit of text 3 in there. Right? If we go ahead and click something else, let's click the +9. We can see the DOM update in real time. Right? We click these other things, we're seeing the DOM update in real time. Right? This is the beauty of JavaScript. Right? This is the beauty of JavaScript. It is the jerk. It can come along and mess with the DOM in real time. But if I refresh, what happens? If I refresh, what happens? It all resets, right? I'll refresh. Boom, it all goes back to nothing. Poof. All the work we put in, all the DOM manipulation that happened, it completely resets. It goes back. Let's look. Luke, thank you so much. There's nothing inside. Thank you so much for the 3 months. Happy anniversary. If we look, right? If we look at our HTML. Is this a real study stream or a fake study? It is usually Bad Boys, but from Monday to Thursday. It's because there's nothing in the span to begin with. I could put something in here. Let's put. I said Bob in here. France. Right, let's put Bob. We'll put the word Bob in here. It's going to cause some problems. Let's put Bob in here. Let's save. Let's come back. Let's refresh. Right now, the DOM starts off with Bob in there. Right, the DOM starts off with Bob here. Right, and if we were to click anything but the 0,
we run into issues, right? If we click +3 now, we're good. But let me refresh and let me do +9. Right? +9. Right? Let's go ahead and do +3. Hold on, let me refresh here. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Let's refresh. Wait a minute. +9? How'd it go from Bob to 9? How'd it go from Bob to 9? Bob +9 should be 9 Bob. Why so there's some interesting things that ignore? are eventually going to happen here. We're eventually going to get into this idea of strings and numbers, right? Right? But was total... Hombre Nocturna, to let you understand how much I value my bachelor, I read BS as bullshit. What bullshit did you attend before tennis? I actually did something weird. It was like languages for international business. And then I got to get admitted to the master for data science, which is very weird. Actually, Bob? Is it bullshit? Was Bob actually total? It actually is bullshit, my bachelor. No, total was 0. Total had nothing to do with what I put in this span to start. Total doesn't care what was in that span to start. But boys, it depends right? what you Bob ask. never, If you said never even stupid crossed the things, mind or like to if be you, Bob, right? if 'Cause it's Bob if the chat was cluttered, maybe I didn't see it, but it's not. I mean no harm. I try, like, promise. was inside the span, but we don't care. Was There's it nothing here bullshit? that says worry about the span. It just says Everything that is not total is 0 PhD is and do 0 bullshit. plus 9. Now, if we go up here and Actually, start you acting spend reckless, too right? much time We put in, Bob up here and set Bob Angstream. the total, and we come back and we start playing games, right? Then we're gonna get into some weird situations where we're running into like strings being added to numbers, and they're different types, and this gets weird, right? We can always go back to 0, and we're in a good shape, right? Because 0, it doesn't care what total was; it just completely reassigns it back to 0. Here we were seeing what's called string concatenation, but I just want to show you that because one of the reasons why people struggle a little bit with JavaScript is eventually there's like some of these like weird I things got that another pop idea. up. I'm sending a voice message to Wank, Wank, but I'm not gonna let you hear. Otherwise, I'm 0. gonna get your expectations high for nothing. And we just know that when we click on something, we're firing an event listener. That event listener tells some instructions to run, and we can see these instructions doing some sort of reassignment and then putting that reassigned stuff into the DOM. All right, let's take a well-deserved break. When we come back from the break, we're gonna talk about making decisions using conditionals. So let's go and take a break. Put 5 minutes on the clock. If you're new around here, we like to be healthy. We like to take our time. If you're able to, please get up, move around, stretch, hydrate, kiss some babies, walk some dogs, and I'll see you back here in 5. Lilo's tech is great. Hey, I'm glad you think so. See you in 5. Paolo, bye. Enjoy your break. People, let's take a little bit of a break. Chilling. ICT, what is ICT? Graduation is in November. I had a very beautiful idea. I don't think Hank is gonna approve it. I don't think he is going to. Is he live? Actually, is he live? Oh, he is live. Alright, he's never gonna answer to me. He's never gonna answer to me for sure. But yeah, people, I wish I could go back to being naive. You can still be naive. He just added his intro. Oh shit, we're doomed. We're doomed with his intro. Anyway, but now talking about the apartment again. I'm finding okay, listen, chat, I need your help here. I've been contacting so many we have a website here in Italy. You tried, Kendrick. We have a website here in Italy that posts like different houses and blah 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 blah. I've been trying to send messages to all of them, like almost all of the apartments. None of them Sì, perché so che poi dopo le metti sul tuo Notion. Sorry, I'm sending voice messages to Hank. I've been sending messages to all of them and none of them is answering me. No one. Innovazione sociale, comunicazione, nuova tecnologia. Oh, that's cool. That's really cool. So, like, do you have any... What are your experiences? I have never tried Idealista. What is your experience with getting... They're racist? Really? I should call. You think so? I think that this Monday I'm gonna... like tomorrow. Because I thought, like, oh, maybe they're still on vacation. So, like, I'm waiting till Monday to call them. I send them messages to, like, landlords and agencies. Maybe they are on vacation, so maybe in the next one. Because I am Chinese. I am? I didn't know that noise. Cool.
Let me tell my parents. That's actually good news. Probably this month is a bit bad. Yeah, fair. I think that most of them are like on vacation or shit like that. Phone. Yeah, I think that maybe they're like a little bit like, you know. Yo, mom, did you know I'm Chinese? What the fuck? 我会说中文，但是我不是中国人。我是中人。Oh, un dubbio su come si dice cinese in cinese. Oh, yeah. I am planning to move for sure, yes. Either phone, we'll see. Oh, he went on. We're back on it. If I want to, if you want to move to Bologna, you have a person. All right, it's gonna be expensive, and usually houses in Bologna are bad. I've never went to China. I never went to China. Never, just Taiwan. Anyway, let's go back to him. I want to like be done with it and then never have to like touch it for a while. And also on Ostrich. Cool. All right, folks, get in here. Alrighty. Do you ever get tired of us? Turin is a nice city. Do you want me to move there, Come on, Bunyo? folks, get him back in here, and let's keep pushing. All right. Talk about the big four, right? We had variables, conditionals, loops, and functions. So far we talked about variables. Now let's talk about the next, which is those conditionals, right? Those conditionals are what we're going to use to make decisions. Alrighty. So here we have a value that is either true or false, right? We have the ability to say, all right, if whatever happens inside of here is true, we will do what happens inside of the curly braces. All right. Now, yeah, I'm really liking what is inside here is not true. We do not do what's inside the curly braces. And so what we have to realize. You know what we're gonna do? Since we have like Ank said 5:25, do you think he's gonna be on time? I don't think so. You know what we're gonna do? We're gonna be here watching his stream, taking his content. But it's so dumb. Let me put you here. This one, so we're sure we're not getting any DMCA issues. Okay, because I know that when he will start, we will go into Python straight away. He said 5:25, right? He wrote 5:25. 5:25. All right, so it's gonna be like in 2 minutes. It's never gonna be on time. Never. Okay, so what we're gonna be doing? Who is Ank? Nexo. Ank is like my professor. Let me close this. Ank is my professor of Python, and we're gonna be joining him for like studying for like the class. So like I will be. Let me take this 2 minutes of break so I can refill my bottle of water. I can refill my coffee, and then I'll be back right here. I'll let you in company with Anka and his blabberish stuff. Give me this second, I'll be right back.
How is it going? How is it going? How is this intro going? No, we are not. Horny Mel? Oh. He's, I swear, no more. I would not be performing the same intro. I will not start like singing and stuff, no. Yeah, they're becoming longer and longer, but shit. We're supposed to be... Wait, let's just do this. Wait, give me a second. I told him like 5:25. Shit. He's not acknowledging me. Yeah, I have a lot of points. No, I cannot. Yeah, I'm leaving. We're leaving. We're out. We're not watching that. We're not. Why have I never heard of this person when he's quite famous? Oh, Nexo, he's Italian. Are you Italian? Are you Italian? If you are not Italian, then maybe that's why. Oh, fucking dope. Hello, Mr. G. I love it. I love it actually. I find it quite pleasing to be called Mr. G. Let's put some of our music in the background. Too loud. And I'm also removing this song from the playlist. What the fuck is that? Let me change this one to the right one. Okay, fixed stuff. Cool. But I'm doing good. How are you doing? His interest, like, do you listen music like that for real? But I was asking people, how is your house renting experience so far in Verona? It's been like horrible. Like there is nothing out. I don't know if it's the same in your country, but here it feels like either they don't want to like renovate the houses, or the houses like too expensive for no reason. Like I saw this apartment. I don't know if I should show you the pictures of it, but I don't really mind. Like I'll show you the video of the place where I saw the other day, and I was like, this. I'm gonna ask you how much do you think they asked for this? Okay. Okay. Wait. Look, this is the apartment. Hey, not on my face. Not on my face. No, you cannot see shit. But you saw the size of it. How much do you think that was? You saw the size, right? Yes, it is, Celosia. You saw the size. How much do you think that is? This was okay, that's a little bit too much. This was $550 per month, euros per month. Do you have any idea of how much 550 euros per month are? This is so fucking much. 550. This was a first floor. This was a first. Listen, chat. This was a first floor. So you open the door, you're on the street, and then you have one window on the street, and then you have these two rooms. That's it. Without the internet. I'm not talking in Milan. We're in Verona. Okay, we're talking in Verona, right? Like you have to consider this. Verona is not like Milan. Milan, of course. I'm talking Verona. 550 for this hall. It was 30 square meters. It's so much. Not all inclusive. No, you have to pay for the gas, the electricity. So like in the end, it's gonna be 650 at least.
I am searching outside Verona, and it's even worse. Like, the houses are just bad. They consider bilocale, but it's actually like one room with a wall in the middle. That's it. Right? It's so bad. Andare a vedere il link 3D anche per vedere come ha scritto il tuo nick. How did he write my name? He said I did a good thing with the vlog. Nice. Oh my god! Let me snip it and send it to him. Wow, this is insane. Now I'm talking from the perspective of a part-time employee who still lives with his dad, but that's like 2/3 of exactly 2/3 of monthly income. That's so much. Like, you might think, oh, that's nothing, but you have to consider. I'm talking about like a Verona, like an apartment in Verona, and it's in Italy. So like the average salary is like 1,200. I think like like someone that would live there would earn 1,200 around, I think. Maybe less. Maybe even less because it's a student. Do you understand? You spend all of your money just for the box where you're staying in. That's crazy insane. Not even the electricity. I would understand the electricity because that's how you, like, you know. In Canada, places like that are... Canada! But then you earn more. You earn way more, You earn way more, don't you? I think that the average salary is higher. In Italy, the average salary sucks. Consider, like, in Italy, most of the internships are not paid. Or if they're paid €500. There was a friend of mine that was actually, like, she was going to an internship. And she was actually losing money by going to the internship because she was not from Verona. She was somewhere else. So she had to rent an apartment. And she was spending the money of the internship in the apartment. And the rest was to live there. That's so fucked up. That's so stupid. I swear. That just makes me so mad. That makes me really, really mad. Hank earns 1.4k and he has a freaking PhD. That's the point. That's why then they keep saying, yeah, but the new generations, they don't really want to work hard. Because if someone wants to work hard, they're not going to stay in Italy. Because I'm not going to work hard in Italy and just have the minimum. The average salary in Italy is 1.5. Do you understand? That's crazy. Not paid. A lot of my friends got an internship not paid. And me also, when I was finishing my bachelor, there were a lot of people offering a not paid internship. The salary is quite similar to it. No. Next to, I worked in France. I did an internship in France. No. I was paid in France. The right amount for like the internship that I was doing, for what I was doing. And the price of the house was comparable, you know, like it was not too bad. I was living. Here, I swear. Sorry. And then people are like, oh, why don't you speak in Italian? Why don't you do that here? Because maybe, chat, you know what? I don't want to say, I love my country. I fucking love Italy. But to be honest, it is difficult. It is really difficult. If you want to come here, that would be lovely. But I think that for myself, like, I am doing this, so I'm not, like, really depending on, like, work opportunities and blah, blah, blah. But if I was back when I was, like, if I didn't have Twitch, so, like, let's go back to the G of, like, 2 years ago. 2 years ago, my idea was, like, you know what? I'm gonna develop outside where I'm actually maybe gonna be more valued. Oh, yeah, Paris is something else, Elsa. It's like Milan. Paris is something else, of course. In Paris, I was living in a box. I'm just gonna develop in another country that is maybe gonna be giving me more opportunities. Hi, Joey! And then I'm gonna bring back my brain to Italy. But later, when I will get, like, because, like, when you get to senior levels, then it's cool. Then it's very, like, then you get, like, a decent job, like, a decent pay. But if you're entry level in Italy,
That's hard. Whew, that is very hard. Anyway, enjoy. Having my little snack. Joy, what rank did you end today? What rank did you turn? Why are you salty? Why are you so salty? Yeah, Guaro, exactly. Exactly my point. Exactly my point. Plus taxes, people, you don't even know. Like, since Twitch, I had to open, like, Partita IVA. I don't know how you call it outside. How do you call it in English? Even at senior level in Italy compared to European salaries, there is a huge... Really? Really? I didn't know that. Yeah, it is banana bread. Media buyer, and I'm considering start learning coding because, like... Yes. Coding, that's why I'm learning web development, and that's why I would love you to learn VAT. Yes, I think VAT. Like, I'm freelancing, so I had to open like a VAT. People, more than half of what I'm earning goes into taxes only, and that's insane. That's generally insane. That's generally so insane. It's crazy. Like, I swear, if I didn't love doing what I'm doing, I don't know if I would be doing it, you know? Tell me I don't work enough, and that's why... Guaro, ignore those people. About 45% in taxes, yes. Yes. Yes, plus you have to pay the person that gets around, like, that helps you out with the taxes because they're a freaking mess in Italy. How? There should be a 5 years bonus. In the end, no. In the end, it's no, because you have INPS also to pay. It's, yeah. People, I love Italy. I think we are an amazing country. We're going through a very hard time right now. Yeah. Yeah. We're going through a very hard time right now. But give us 5 more years, and I generally that either we're gonna be purchased as a football team from some other countries, or we're gonna get back, you know. What did you talk about exactly? Oh, Sebastian, sorry. Yeah, you're right. I was talking about that. That's why I'm taking the web dev course, and I would love you also to learn, because you can get so many opportunities by learning something in the tech industry. I know that you might be passionate about what you're doing, like someone studying history, I think. They're sitting in chat. Must be amazing. Ank is waiting for me. Cool. It's amazing, but you should also consider, like, maybe to have these kind of informations in your brain. That could still be good. You're more pessimist? Crush, we got this. We got this. And you know why I know it? Because I need to stop Stacy's mom for a second just to do this very cringe moment. The reason why I still believe that in Italy we have a chance is because a channel like this and a channel like Angst, they're like very focused on like developing people and like cool stuff. They're still growing. So it means that there's young people out there. They're thinking about it. They're actually, you know, they're thinking. They have thinking brain. So like I really see like opportunities for us. Then we might gonna fly away, but you know, still. Anyway, shall we go to work? Financial advisor, yes, I have a plan of that. I'm planning to have it with Mr. Rip, if you know him. Ank is in. Where is Ank? Oh, let's go to Ank. È un in diretta da Verona. G. Deve avere un nome un po', ma a parte che io non dico mai Hank, però vabbè. Sorry. Scusa. Sorry. G, ti piace la sigla? Molto. È forte, da dell'Hypes. Aspetta che ti metto il camera. Grazie, mi hai salvato, stavo dicendo delle cose orribili, mi hai salvatissimo. Anch'io le sto dicendo. Contro chi? Non contro qualcuno.
Cosa stavi dicendo? Cioè, stavamo parlando dell'Italia. Oi oi oi. Esatto, grazie per avermi interrotta. Ecco, io invece stavo Chi stavi flammando? Io stavo orribilmente flammando il mondo il mondo del... Aspetta che... Aspetta. Ti metto... oggi sono particolarmente rincoglionito. Il cervello che non riesce a fare... Oggi sono proprio rincoglionito. Ma credo di essere raffreddato. Le due cose si stanno... Credo di essere raffreddato e sono pertanto rincoglionito. Ok, allora fammi dire alla mia chat che sto scambiando in italiano perché secondo me si sono un po' preoccupati. Stupiti. Ah sì, sì. Chat, that you heard right there was Italian. Hello, welcome. We're gonna switch to Italian for a little bit for this Python class. I really appreciate you being here. I'm gonna be switching back. If you want to type in English, it's completely fine. I'm talking with Hank. Accendi anche la camera su OBS per caso. OBS Ninja. Se ti ricordi come si fa. Grazie. Oh shit. At the financial investor, I think of this statement last week tonight. You were a password. Get a comedy news show. Oh, I know it. In which the host makes a crack at financial advisor by offering a certificate of their fictitious University of Financery. No, but he's not like, he's really good. He's this guy that I want to bring on stream. He has been working for Google. Like he has like also another. Ok. Ma quindi posso staccarlo da qua. Sì. Ok. Allora. Ok. Cosa volevo dire? No. Si è mutato. Quindi adesso voi lo vedete parlare ma non sta... So people, I'm gonna switch to Italian. This is gonna be an Italian stream now for this class because the teacher is in Italian. Is Italian. So he's gonna be talking to us in Italian. He's making a gag. Cool. And what else? You can still type here. I would love your lurk here if you want to. He's too loud. We're gonna decrease that. Be ready for a lot of like broke things. Fucking dope. Appreciate you being here. Appreciate you being here. Non ho volo d'oro per vedere quelle belle fiamme rotte. What? What? Okay. So. What is that? What is that emote that he's doing a gag? I don't know what he's saying. I hope he's not saying anything against me. Io ci sono. Parlando, torniamo in italiano. Ok. Sono. Anch'io ci sono. Perfetto. Scusami, mi viene ora in mente, ed è una cosa che non ho assolutamente preparato. Bel tatuaggio. Complimenti per il tatuaggio. Grazie. Posso dire che ti fa ancora più risaltare i muscoli che evidentemente stanno uscendo con la palestra. Guarda che roba. E poi, adesso che vedo lì il pugno, una roba che non avevo notato prima, bellissime unghie. Grazie! Wow. Grazie. Hai visto? Molto molto belle. Grazie. Molto molto belle. Grazie. Le hai fatte anche ai piedi? Sì. Perché questo silenzio? Ci stavo pensando. Comunque, c'è la mia chat che è stata mandata. Ok. Che ho messo questa nuova emote che è la mia preferita. Ok. Ok, esatto. Eccoli qua. Cosa stavo dicendo? Volevo, prima di iniziare l'hard pitone. Hi, Giz chat. Sorry for the Italian. Sorry. At a certain point we're gonna do stuff in English. So, my chat, prepare yourself, brace yourself. But anyway, ok. So, chat. Sono entrato nel mondo del brew coffee. Thank you, Anonymous. Brew coffee. Io adoro come anche parli delle sue cose. Ma io non posso. Bello brew coffee! Bravo! Bravo! Sono entrato nel mondo del brew coffee. Grazie. Ho messo in infusione il Satan's Coffee. Ho comprato un caffè che si chiama Satan's Coffee. Non sto scherzando. E sono chicchi di Satana. A quanto pare tipo una goccia ti tiene sveglio 15 giorni. Li ho tritati col mio macinino a mano. Grazie mille per il 101 pizza. In a course fashion.
belli grossi. E poi li ho messi in infusione. Volete vedere com'è per il momento? Sì, però io ho una domanda, come mai stai provando il brew coffee? Oh, ma diciamo che te l'ho visto bere a te. Potrei essere molto influenzabile. E mi sono chiesto cosa cazzo fosse quella merda lì, quella Coca-Cola. Poi ho scritto a Terenas e mi sono informato seriamente, perché Terenas è un esperto di caffè. E mi ha dato tutte le cose da comprare. Eccolo lì. No, questo fa schifo. Cos'è? Piscia di... No, è il caffè, me l'ho fatto un po'... Cioè, non lo dico, sennò quelli a cui piace il caffè mi insultano. Ah, ok. E vabbè, se vuoi te lo dico, se vuoi te lo dico. Ok. Sì, sentiamo. E fai quello fatto con la merda? Sì, in realtà, cioè nel senso che ho preso la polvere di caffè e l'ho messa dentro una bacinetta, cioè dentro una French press si chiama, non so come dirla in italiano, che è quello dove c'è tipo un filtro e il cosino qua. Ci ho messo tutta la polvere dentro, ci ho messo un po' d'acqua, poi ho fatto questo ci ho fatto scendere giù tutta la terriccia di caffè e adesso è diventata acqua sporca di caffè. Quindi tempo di infusione 15 secondi. No, è tipo 12 ore, tra le 12 e 24 ore. Ah, comunque è rimasto, solo che era polvere di caffè. Sì, fa un po' schifo. Un bench press, no? Non è molto carico. È French coffee. Il French coffee viene definito. Oui. Ah, ma ci devi pucciare la baguette, se no non fa. No, io ti vado a far vedere il mio. Vado a prendere un secondo, arrivo. Che poi sapevate che in Francia la French press si chiama Italian coffee? Figli di puttana! Che cazzo? Da quando è che i francesi sanno fare il caffè? Non penso da molto. Però io ho provato un altro caffè che è il caffè turco, che quello è... Cioè è buono ma è proprio pesantissimo. Quello proprio... Ne esci che sei subito... super esagitato, super... no. Quindi no. Ma il brew coffee secondo me ci sta un sacco per l'estate. Il caffè turco tipo caffè buttato nell'acqua bollente. Mi sa di sì, una cosa del genere, che poi lo lasci lì a cuocere e cose così. Dannati francesi ci attribuiscono la merda. E il bello è che il mio Stream Elements ha proibito dannati francesi, non merda. Ecco qua. Allora, piccolo francesi hanno momento... rovinato la Francia. Così. Piccolo... No, quelli sono i toscani che hanno rovinato l'Italia. No, quelli sono gli scozzesi. È vero, sì, sono tanti... Allora, hanno rovinato la Scozia. Questi prodotti sono tutti non sponsorizzati, però sono abbastanza eccitato. Mi è piaciuto il processo di... Cos'è quella faccia? Mi è piaciuto il processo di smacinamento e vi spiego. Allora, i chicchi che sto utilizzando si chiamano Lucifer Rust. Perché ho questi e non quelli che mi ha suggerito Lapo, qualora Lapo dovesse guardare questa live? Perché quelli che mi ha suggerito Lapo me li hanno rubati. Il corriere ha lasciato mi fa, li lascio sulla buca. Sono sceso mezz'ora dopo. Mi hanno rubato 30 euro di chicchi di caffè. 30 euro di caffè? Sì, cagati da dei gabbiani. Perché ho preso per provare, ho detto, proviamo questo qua cagato dai gabbiani con il dottorato. Sì, tutti del caffè presi dalla sottoterra di Antartide, dove la Meloni non è razzista. Posti straordinari. Che saluto. Utopia. No, quindi me li hanno qua. Allora ho preso questa merda da 5 euro su Amazon, ok? Qua dice tra l'altro... non al supermercato, perché andare fuori farebbe male. No, perché quelli del supermercato sono veramente scarsi. Questo qui è Lucifer Rust, che è extremely strong ed è fatto da alcuni paesi che sono qui evidenziati, ma non sapendo io niente di geografia. Non penso di invitarla. Potrei invitarla. Aspetta che non vedo. Aspetta. Non si vede. Ok. Sai invece che a me dovrebbe arrivare in questi giorni una macchina del caffè fighissima. Così finisco di fare queste merde. Quando c'è proprio il del caffè, poi te la metti lì e poi fa la...
Poi anche tu la porti qua e mi fai vedere com'è. Sì, come faccio a portarti? 200 kg. Chicchi veramente carini, eh. C'hanno uno... Chicco perso. C'hanno un Sai uno dei odore... miei dolci preferiti? I chicchi di caffè ricoperti di cioccolato fondente. Ah, credevo la coppa del nonno. Che ha il caffè? No. Vabbè, comunque, io invece mi sono poi preso questa qua. Un macinino manuale di cui puoi regolare la grossezza. Quindi questo primo batch che sto facendo è completely experimental. Perché puoi regolare quanto viene grossa la chiccatura. Ho letto che per fare il brew coffee ci vuole una very coarse grained, quindi molto grossi. Ah. Ok. E si gira qua. Oh, prodotto giapponese questo, c'ha una manifattura, chat. Si vede proprio che è di qualità. Non so come dire. Cioè già solo dall'asola qua del... Come chiude questo. Ma ci puoi mettere altre cose oltre al caffè? Cioè oltre ai chicchi di caffè? Fa lo stesso grinder? Per la marijuana? Così tanta poi? Ma non credo comunque. Quindi questo qua è figo. Ma io chiedo le domande che vedo in chat, sono e tutto questo viene messo in quest'altra bottiglia, sempre suggerita da Lapo, sempre giapponese. Come vedete qua dentro c'è un piccolo contenitore dove ho messo il caffè grindato. E poi si lascia in infusione. Come vedete ne ho già bevuto un pochettino perché man mano ogni X assaggio come sta venendo, perché essendo la prima volta non lo so. So che deve stare so che la proporzione è 1:13. Quindi ho messo in 700 ml di acqua 60 grammi di caffè. Ah sì? Ecco cosa ho sbagliato. Si può... No, in realtà è da 1:12 fino a 1:13 13.1. Cioè, vabbè, mi ha detto dei numeri Lapos. Quanto tempo di infusione? Quanto tempo di infusione? Tempo di infusione dalle 6 alle 12 ore. Però 6-12 ore è il doppio. Quindi non so, io sapevo 1:2. Cioè tu in 700, scusami, tu in un litro d'acqua metti 500 grammi di caffè. E poi praticamente questo qua è figo perché c'ha il tappo inifugo, ma soprattutto ermetico. Però è anche inifugo, credo. E niente, quindi praticamente sta qua dentro. Viene proprio, mi sa che è già quasi cotto perché io l'ho messo 5 ore fa. Sì, nel senso che è pronto. Ah sì, normale come... Ah, c'ha un odore super intenso. Ma vediamo il tappo? No, ma non è che non lo devi bere così. Ma sto assaggiando come sta venendo. Sì, vabbè, ma... Andrà a finire che tu ti fai una bottiglia così al giorno. No, minchia, ma stai scherzando? Vedendo come ma sta non ti ho detto che... Warning, extremely strong coffee. Ok, vabbè, extremely no, vabbè. Si sente tutto. Vedremo. Allora, devo dire che ha ancora un retrogusto di niente. Cioè, è super strong all'inizio, ma non ha ancora caricato. Io mi fermo quando sento che inizia a diventare acido, credo. Quindi farò dei test durante la giornata. Acido? Perché se è un caffè che ha delle sue acidità, se lo estrai troppo viene troppo acido. Credo. Amaro? No, proprio acido. Acido? Ok. Quando crescono i funghi. Buono però. Mi lascia proprio un altro sapore rispetto all'espresso. È proprio... Hey yo, Anonymous! Grazie per il gift to Hole. Il caffè meno lo tosti più è acido. Grazie. Ecco, persone che stanno in chat. Vabbè, spero di non aver detto troppe castronerie. Lapo mi perdonerà. Vado a rimetterlo in trovare frigo un a dormire. esperto di caffè, proprio uno che veramente lavora con le cose di caffè, e farci spiegare. Beh, Lapo non ci lavora, nel senso che non è il suo mestiere, però ne sa veramente tanto. Sì? Ok. Sì. Ha fatto anche delle live in merito. Ok. Non è male. Quando diventa... No, questa roba qua credo sia una botta di caffeina pazzesca. Infatti, in realtà, credo che poi tu lo lasci qua a farsi e poi lo metti tipo in dei cubetti di ghiaccio e quindi si allunga un pochettino. Credo. Sì, dovresti metterne un po', poi ci metti... Io ti dico, quando... Ti ricordi del brew coffee che ti facevo vedere? È tipo... Era un sacco di caffè concentrato, poi mettevo il ghiaccio,
anche un po' di acqua fredda e poi ci mettevo il caffè. Ok, lo diluisci un Sì, pochettino. proprio perché a parte essere potente, poi a me piace molto più lungo. Cioè, mi piace come se fosse un tè praticamente, tè al gusto caffè. Ah, ho capito, ho capito. No, io voglio che mi faccia stare malissimo. Ah, ok. Quindi Tu vuoi ci sentire l'adrenalina? Sì, io voglio sentire così. Non voglio assolutamente che si dica che io bevo il caffè americano. Ecco, I'm not fucking Starbucks. Although Starbucks, se volete fare una piccola sponsor, sapete dove scrivermi. Perché io sono contro tanti brand finché non mi pagano. Comunque, vado a posare questo e possiamo iniziare col pitone. Bene. Prego. No, ma io ho sempre disgustato il caffè lungo fino a quando non sono andata a Taiwan, che lì non sapevano assolutamente cosa fosse l'espresso, ma è tipo che gli chiedevo l'espresso e mi facevano il nostro caffè lungo, per capirci, il nostro caffè americano. E da lì ho cominciato proprio, cioè, dove o mi andava bene o mi andava bene, quindi da lì ho cominciato ad apprezzarlo e adesso... Il mio tattoo, dato che ve lo state chiedendo, è un succo di frutta con scritto suck it, e guarda, quando faccio così schiaccio il succo di frutta, così posso flexare i muscoli. Ne ho altri in serbo, molto presto, farò anche nei prossimi giorni, mi vedrete con un tatuaggio qui, uno qui, ne abbiamo uno qua, e poi uno qui, tutti programmati. Ok. Non è un pacchetto di fazzoletti con la cannuccia, ma dai. Però bello, grazie. No, non ho scritto in cirillico. Alla fine che ora era l'appuntamento per le unghie? Alle 10:30. Come tattoo da reparto psichiatrico? Perché? Ma perché almeno faccio paura almeno posso fare un po' paura con i tatuaggi. E magari allontano le persone, così quando non ho voglia di parlare con nessuno faccio semplicemente la faccia cattiva, pensano che sia cattiva e non si avvicinano. Introvert style, let's go. No, sì, sulla gola. Ma anche Hank poi faremo i tatuaggi sul corpo. Quando faremo Hank versione Maranza. Sì, abbiamo... A quanto pare andremo al CERN. A ottobre andiamo al CERN. Ho ricevuto questa notizia. Sì. È bello perché questa persona mi ha detto, Mechanic Carlo, mi ha detto che era da mesi che cercava di convincerti. A lui è bastato un messaggio nella mia chat. Io, sì, andiamo, si va. No, ma ormai sono uno yes man. Bravo. Lo vedrete anche con l'Hank Makeover, quanto sono stato felice di fare tutte quelle cose. Sono troppo gasata per il video. A parte che ero tristissima Credevo ieri. facevo su un terremoto. ero troppo triste ieri che mi sono messa a editarlo tutto quanto per poi poterlo guardare. E poi ho detto che non l'avremmo guardato. Ma così c'è più hype, capisci? Diamo un orario preciso a cui lo guardiamo. Quando è che finiamo il Python? Sono le 6. Riusciamo alle 8:30? Sì, diciamo dalle 8 in poi. Ok. Mm-hmm. E poi uno yes man. E poi c'è da dire che un sacco di persone vorrebbero venire al CERN con noi. Quindi chissà. Tu non l'hai pronunciato bene? Perché un sacco di persone mi fa un po' strano. L'hai pronunciato bene o hai pronunciato CERT? No, CERN. Vabbè, ma cos'è questa cosa che non so pronunciare le parole? Adesso mi incazzo. No, perché ecco, vedi che qua scrivono in chat pulmino per il CERT. No, ma cos'è il CERT? No. Ok, non capisci la gag per quello. Ah. CERT è il posto di recupero dei drogati. Sempre andata al CERT Pepo Wide, esatto. No, hai solo il mio ultimo vocale? No. Ma vedi che non mi calcoli. Mutati un secondo e ascoltalo. Ah, è privato? Sì. Perché poi se ti conosco poi cominci a dire no, non dirlo, che poi ne. Sento, fammi sentire! È la quarta volta che lo faccio ripartire. Sì. Vero che è figo come idea? Sì, lo è. Ma l'ho sentito l'ultimo. Come non hai sentito l'ultimo?
Ti ho risposto. L'ultimo è di un secondo. Ah, mi sa che l'ultimo è partito per sbaglio. Allora, quello prima. Quello lì l'ho sentito. Lei vuole fare una gita con voi al CERN, come fossimo tutti una grande famiglia. Questo vuole fare lei. Questa è la verità. Vuole fare una gita in famiglia, dove si va, vi porta gli Orochock in macchina. La verità, ragazzi, è che G, sebbene non si sappia l'età, sta invecchiando. Partono dei sensi di maternità. E voi tutti, voi migliaia di persone, siete sui suoi figli. Esatto. Esatto. E io ovviamente passo come niente più che un tutore / sponsorizzatore. Con i cappellini tutti uguali, così se si perdono li ritroviamo. Guarda. Tipo, davanti ho già pensato, tipo, andiamo il 1° di novembre, che quindi facciamo serata tutti quanti il 31 da qualche parte, ci si ritrova, bla bla. Partiamo il 1° di novembre e andiamo, che tanto, o ci sono vacanze da scuola o vacanze dal lavoro, se sei in Italia, eccetera. Si va tutti quanti al CERN e si torna il Che giorno viene? Di che giorno? Magari c'è anche il ponte. Guarda come contenta. Ah no, è un martedì l'1. Però c'è venerdì, sabato, domenica. Cioè vabbè, sabato, domenica, lunedì e martedì. Quindi ottobre per te è l'1 novembre. Ma sì, perché stavo dicendo fine ottobre, stavo pensando alle vacanze. Le 2 è la festa dei morti, quindi potremmo fare lunedì serata, l'1 andiamo al CERN, però il CERN sarà chiuso l'1. No, quelli lavorano le particelle non dormono mai, devono sempre stare a girare come la merda nei tubi. Ah, il 2 che è vacanza in Italia, non l'1. G, ti insegno una cosa importante delle stream. Ok. Non devi mai dare troppi dettagli, perché poi la gente overhypa. Ma allora sei stronzo, io ti ho mandato apposta il vocale e ti ho detto non so se parlarne, perché dopo tu ti incazzi perché dico che overhypo le persone. E poi mi fai cioè, ovvio che se mi metto a parlare mandare le date che quelli si licenziano per esserci. Se tu mi dai via libera io comincio. Ha già ordinato 50 scatole di Orochock da darvi e i cappellini. Facciamo un piccolo merchandising. Sì. Tu c'hai il merchandising? Sì. Facciamo un merchandising per l'occasione? Nerd on the road, bellissimo. Ma non ho capito, si fa o non si fa? Si fa. Vediamo. Prima, fare si può fare. Con voi vediamo. Ma sai che cosa stavo pensando? Che in realtà tu sei un po' il signor no, io sono il super sì, e quindi alla fine ci ritroviamo in mezzo in cose fattibili. Con un balanced and equilibrata attività. Ecco. Quindi cominciate a mettere da parte i soldi. Io adesso non sono più un no man, sono un sì ma. Cominciate a mettere da parte i soldi. Tu sei un sì senza remore. Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Ho appena sputato al faccia al mio capo per esserci. Ci ho perso moglie, lavoro e figli. Guarda, qua c'è gente che sta morendo di fame. Bellissimo. Io ci sono, ok. Non darò gli esami a novembre. Appena sentito la compagnia dei pullman, sono pronti 10 pullman. Si va. Mi fanno sapere qua che gli Orochock dopo 2 minuti che sei in macchina sono sciolti. È vero. Vabbè, ma non a novembre che c'è freddo. Perché praticamente li devi bere. Devi bere la parte sotto il biscotto. No, devi cessare la cartina, che è la parte. Ah, è vero, rimane tutto appiccicato. Sì, possiamo anche fare una collabo con l'Uni3 magari. Che non conosci neanche. Ma non posso fare nessuna battuta con delle sigle perché cos'è? È l'università della terza età. Portiamo anche la signora Maria, la mia madre, che ha frequentato l'Uni3, tra l'altro. Fighissimo. Scherzi, ma è bellissimo andare via coi vecchi. No, allora sì, ma bisogna trovare un modo per monetizzare. Noi monetizziamo? Sempre. Vabbè, ma lo facciamo con degli sponsor, qualcosa così. Ma allora, la compagnia degli autobus. Allora, facciamo cappellini. Quanto ti costano fare un cappellino, G? Vediamo. Scrivimelo. Ma tu stai pensando. Cioè, io sto pensando al CERN, stai pensando a come monetizzarlo? Ehi, this is a job. Non monetizzare con logo CERN. No, ma va, figurati. No, scriviamo. Ma no, scriviamo CERN con la S. Sarà Nerds on the Road e lo facciamo tipo. E lo rifacciamo. Del Knapp. E rifacciamo più gite.
Bellissimo. Heads. Non ne abbiamo organizzata una e già fa la seconda. Stai calma. Ah, minchia. Non ci sono quelli... Aspetta. Ah, non ci sono instant. Dovremmo fare una richiesta, dovremmo tipo comprarli prima per poi... Oppure possiamo semplicemente farli... Ti spiegherò. Però costerà... Te lo devo scrivere in chat? Cioè, da te? Sì. Lo so, l'ultima volta che ho tentato di fare un merch... ok. Allora, cappellini purtroppo sono abbastanza costosi, 50 euro l'uno. No, potremmo vendere cappellini a 10 euro per l'evento, autografati e o sburati, se volete. Vabbè. No, che 70-100 cappellino. Ma va, mica G c'ha l'azienda che stampa cose. Sburati costano di più, Anche perché quanti ne potrò produrre, chat? Voi che vi intendete? Basta, devo smettere di bere caffè, sono troppo esagitata. C'è tanta energia. Sì. Matteo Kira forse anche meno. 100 al giorno? 100.000? Ma che cazzo state dicendo? Vabbè, se vogliono... Zitto, se vogliono pagare così un cappellino, lasciali. Ma no, 100.000, dicevo qua, non ti preoccupare. Allora, diciamo che secondo me sarebbe bello fare una roba che si va, ovviamente ognuno va coi cazzi propri, non è che facciamo il pullman, che quello è veramente un problema da organizzare. Fidatevi che col pullman del coro ben so. Poi ci sono tutte le responsabilità legali di ammazzare gente, cioè... insomma. Però si va là, si può fare la cosa, possiamo vendere, ma naturalmente diamo dei cappellini ad offerta libera. Ma scusami, ma non potremmo fare tipo... Minimo 10 euro. Non possiamo fare una raccolta di... tipo... Paghi il pacchetto. Devi pagare, perché dovrai pagare per l'autobus, paghi tutto. Ma tu lo sai in che paesi vivi? Ti faccio un esempio. Diciamo che io e te vogliamo fare un concorso, ok? Il più simpatico della chat riceve 20 euro. Sai cosa dobbiamo fare? Chiamare un giudice che viene e crea burocraticamente una competizione a premi, pagarlo, lui deve essere presente durante tutta la competizione, valutare che il nostro giudizio sia fair. Ma cosa c'entra? E poi possiamo dare 20 euro. Ma io sto dicendo, tutti quanti facciamo una colletta di soldi per pagare l'autobus, quindi tu devi pagare tot dell'autobus, devi pagare tot per rimanere a dormire, devi pagare tot per il cappello. Chi firma? Chi ci loro mette la quando legal? pagano. Ma tu vuoi fare l'agenzia di viaggi, avrai bisogno di 35 permessi per fare una roba del genere. glielo vendi tipo prodotto. No. Ma poi lui... No, ok. Se fai passare con la tua partita IVA, per me, io non faccio un cazzo. Mica qua ti arrestano, ma tu sei pazza. Ma lo vendiamo come un merch, non puoi venderlo come un merch, un biglietto. Biglietto di un pullman come merch. Uno di un pullman qualunque. Tu vuoi fare proprio il viaggio. Allora, Meccanicarlo, possiamo far sedere la gente sui tubi? Facciamo finta che il pullman è quello e boom, ti bevi un po' di cose prima, così sei più prona alla fantasia e boom. Ecco, NFT Digital CERN, esatto, Non vendiamo i si può biglietti fare, tramite quindi. NFT. No, il pullman dimenticatelo proprio. È del tipo che ci dobbiamo ritrovare lì? Ma a parte che fare un pullman con degli sconosciuti completi di internet significa la probabilità che ci sia un serial killer che ci faccia saltare in aria è altissima. Vabbè. Come vabbè? Ma tu sei completamente fuori di testa. Carotina, grazie per i 7 mesi. Tu sei completamente fuori di testa. Fai pagare tanto il biglietto. Così. Va bene, poi ne parliamo in privato di questo. Chat, è completamente fuori controllo. Ma io penso, non penso così negativamente. Poi ne parliamo. Però l'idea di trovarsi là e fare un radunone, una cena, ci può stare dentro. Ma Meccanicarlo non può far entrare più di 5 persone. Grazie Carlo, poi ti allungo un 50. 5 persone, ma forse anche meno, perché io sono grosso. Più la telecamera che conta come una persona. Quindi la mia telecamera, la tua telecamera, io sono grosso, io e te. Voilà. Poi Meccanicarlo fai finta di avere un piccolo guasto.
No, bene, mi sembra perfetto. No, guardate, è super triste adesso. Poverina. Facciamo un pullman di cartone dei Flintstones. Così nessuno deve pagare il biglietto. Tutti si siedono e vanno con le gambe. E sto pensando già alla gita, ai cappellini tipo fluorescenti, così non li perdiamo di vista. Glieli diamo i cappellini, glieli diamo. Tristissimo. La facciamo. Sì. Stai tranquilla, G. Organizziamo tutto e si fa. Aspetta! Insomma, sta effettivamente piangendo per questa cosa. Tu sei pazza, lo sai, sì. Devi farti controllare. Qualcuno. Posso fare una richiesta? Qualcuno insemini Giulia il prima possibile. Ha evidentemente bisogno di figli. Non c'è. Non c'è alternativa. Se vuoi proprio fare. Ma per te la parte del viaggio è così importante? Era carina. Sì. Poi te che mi immagino te che suoni la chitarra tipo Gresto estivo. Tu vuoi fare l'oratorio? Tu vuoi fare l'oratorio? Quante mancanze hai avuto in gioventù, G? Si sta trasformando rapidamente in una seduta psicologica. Secondo me ci vede come dei bambini di 5 anni. Esatto, forse è un modo per smettere di farti piangere. Tu te li immagini tutti piccoli, con i cappellini, il lollipop, che ti dicono Mami, can we go there, please? Ma devi sapere che sono persone di 35 anni sudate, con i peli da tutte le parti, capito? E sono tipo, ehi G, facciamo una foto, G! Capito? Forse hai sbagliato target, forse non ti è chiaro. C'è anche qualcuno di pelato. Esatto, pelati, super muscolosi, giganti. Poi ci sono anche quelli grassi, c'è tutto, però. Nanni. Ecco, tu immagini tutti dei nanni, ma di 5 anni. Esatto. Col pisellone e col pisellino, esatto, con tutte le varianti. E poi ci sono tipo 6 ragazze in mezzo a tutti questi. E boh. Ti mandiamo i nostri figli, ecco. Se avete dei figli possiamo portare loro in crociera. Oh no, ho detto crociera, questa mo parte. Ho sbagliato. Sai che non è... Tu fai mai pause in inverno? Se te prende bene sulla nave? Il telefono? A parte che d'inverno... Potremmo fare una IRL in crociera. Ma... Sì. Possiamo fare tante cose belle. Emmy, grazie per il Prime. Sento, ragazzi, chat, Come sento ci che si arriva in crociera in Svizzera? Infatti. Non prende in mezzo al mare. Possiamo fare un bel vlog. No, vabbè, ma se tipo ci sarà tipo un ricettore sulle cose da crociera, altrimenti sennò quelli che vanno in crociera non hanno mai internet. Ma tu che sei una green bla bla bla, sai che le crociere sono effettivamente, terribili. ci avevo pensato. Conviene fare un bel sub goal e comprarci uno yacht. Quello della Lamborghini? Ecco, non credo di avere abbastanza cifre da inserire. Vedi, c'è il satellitare, dicono, sulle crociere. Però ma ci saranno quelle crociere verdi. Sì, che non voglio andare in quelle canoe. Vai là e remi e vaffanculo. Canoe se sei fortunato, per altri sono proprio gommoni. Raft in real life. Ecco, piccola critica sociale. In pedalò, vuoi fare un tour in pedalò? No, facciamo Raft IRL. Raft IRL, tu hai mai visto Raft? O ti sei addormentata nei primi 15 secondi sempre? Mai visto. Ecco, allora non sai di cosa stai parlando. Perché? Perché Raft non ci sono risorse, non c'è niente e c'è uno squalo.
Un po' di greenwashing. Facciamo... Vabbè, ci possiamo pensare, dai. G, stai parlando con uno che ha rivoluzionato il termine tirchio. Ma no, ci sta, è una bella esperienza, però deve essere una roba viable, cioè, e poi che sia fattibile e non voglio essere accoltellato. Queste sono le mie principali preoccupazioni. A quanto pare Panetti ha fatto la Irla in pedalò. Ecco, ce l'hanno già copiata. Non possiamo farla. Non Barca a vela. Subacquea. In un sub... Irla in barca a vela lo fanno tutti i vlog. Subacquea. No, ma non il vlog, IRL. Cioè proprio live. Live. Così sott'acqua prende sicuramente. No, ma subacquea no. Ci vai contro madre, io no. Ah già, perché tu hai paura dell'acqua. Sì, non dirlo a tutte le persone di questo mondo che se stanno pensando come uccidermi, lo sanno. Ho detto acqua, non ho specificato. Ok. Sott'acqua non c'è vento. Poi si incazza perché dico di Star Wars. Sono ancora in credito. Vabbè, a parte queste cose pazzesche a cui possiamo pensare in privato senza overhypare tutta la chat. Sì, tantissimo. Anche perché qui siamo nel periodo, diciamo, se fosse una questione come con Gesù Cristo, siamo nel periodo ante tools. Ci sarà un momento di questa collaborazione professionale nostra che sarà il momento dei tools, no? Che ti ho già spiegato. Ma forse non te l'ho mai spiegato. Non mi hai mai spiegato bene. C'è la chat che sta mettendo acqua e G, che stronzi. Allora, ci sarà il momento no, G non si lava, non credo. Ci sarà il momento... Qui stiamo vivendo la favola pre-tools, ma poi ci sarà il post-tools. E lì chissà come già andrà. che mi farai incazzare? Magari il contrario. Magari è questo il momento. No, quindi devi sapere questo. Quando io sono... Lo scorso estate. Tra l'altro siamo proprio nel periodo dell'anniversario dei tools, nel luglio. Comunque... Ma adesso mi stai raccontando la storia dei tools? Sono sì. degna finalmente. Ogni volta mi dicevi ti racconterò. Tendo a fare così. E praticamente innanzitutto ti invito a non schiacciarti così tanto gli occhiali sulla faccia. Sì. Hai ancora tutti e tre i simboli. L'ho notato prima. Sembra un gatto che... Vuoi andare a metterti del make-up? Vuoi dirmi che non vado bene così? Devo mettermi del make-up, devo coprirmi la faccia? Eccoli qua, stanno arrivando. È il tea moment, il tea time. No, ma smuovo un po' qua. Ecco, pensa molto. Ma cos'è quello? Quando G pensa... Lei complimenti per averlo esacerbato. Semplicemente durante tutta la lezione di Python sarai così. Sì, allora... ce l'ho anch'io. Allora mi rimetto gli occhiali. Ma va. Qua sul naso sì, ce l'hai anche tu. Ce l'ho anch'io? Questi qua sì, ma questi qua mi vengono subito. Ma perché la gravità, ma è qui... Peggio di prima, è vero che è peggio di prima. Vabbè, allora, se vuoi io posso censurarteli con del blur. Vai. Però se me fa peggio. Aspetta che... No, se non lo dicevi nessuno lo notava. Vorrei dire. O magari lo notavano senza dire nulla. Tutti lo notavano, ma esatto, è il classico prezzemolo nei denti. Classico prezzemolo nei denti. L'hanno notato tutti? Ok. Ecco qua. Grazie, me lo diciamo, ok. Sono comunque carini, in the stone, sto preparando il blur. Allora, che cosa è successo? Che vai. Tu sai benissimo che la mia lore è fatta di personaggi che sono stati anche per lungo tempo all'interno delle mie live e tra questi personaggi fra i più recenti, cioè l'ultimo batch è stata la compagnia del Knapp. Il Knapp era un non podcast. Knapp sta per Condor Not a Podcast, perché ci volevamo fare un podcast con Kaya e abbiamo deciso di chiamarlo Condor a caso, con la K però, perché lei è Kaya e io ero Hank, quindi con la K. Vabbè. Fatto sta, posso dire che in quanto a nomi Hank Stream Makeover è già di livello superiore. E qua posso dire che non è una gara, ma va bene.
Facciamo che l'hai vinta, così siamo a posto. Kaya, diciamo, è iniziato a venire nelle live, ci si è trovato bene, si chiacchierava, è nato questo podcast che è diventato per alcuni mesi un vero e proprio ritrovo. Gli streamer finivano di streamare e passavano a Knap a chiacchierare, ok? Era Just Chatting, era il periodo in cui il Just Chatting andava forte. Ed è diventato, diciamo, una pietra importante di questo canale, ma anche di una piccola porzione di Twitch Italia. Doveva culminare non questo... invidioso, sono dicendo del nome. Ma perché non Doveva culminare questo, No, non ti sentivo più e ti ho fatto qualcosa io, ho sbagliato, ho cliccato No. Ah. Doveva culminare questo momento, questa stagione, diciamo, perché negli ultimi periodi c'era meno attività, c'era meno voglia di stare insieme. Vabbè, fatto sta che ecco qua. Scusami, ti sto intanto mettendo il blur. Che idiota che non sei altro. Ecco fatto. Stai ferma, per favore. Voilà. Cretino. Ferma. Grazie mille. Allora, come dicevo, l'attività stava proseguendo bene, c'era voglia di stare insieme, c'era amore, ma tutto doveva culminare nel Knap IRL. Ok? Il Knap IRL... Ecco, brava. Il Knap IRL era, diciamo, un episodio speciale del Knap con gli ospiti più frequenti e con i quali avevamo legato di più, che si traduce in un quartetto fatto di Paolo Cannone, Michel Puttini, Kaya ed io. Io ero molto molto hypato per questa cosa perché non avevo mai fatto una cosa IRL, o comunque, diciamo, una cosa minimamente organizzata IRL. Di casa? Sì. Del mio canale, e quindi per me era un evento importante, così importante che ho addirittura fatto delle tazze con il logo del Knap. Non ce l'hai questa cosa del match, ok? Sì, ho fatto 4 tazze, 6 tazze ho fatto, 4 per noi e 2 extra che ho qua a casa. Vuoi una tazza del Knap? No, potresti farlo tipo come una cosa che la gente può vincere. Ci vuole il notaio. Perché il valore è superiore a 1,75 €. Sì. Ma non ha valore, ce l'hai già ce l'hai a casa, non è valore, gliela spedisci. Se il valore... No, ha valore. Ma stai forse la tazza la scherzando? puoi far passare come memorabilia, però... Memorabilia. Ma stai scherzando? Posso mettere all'asta le tazze del Knap, esatto. Comunque, che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di andare da Paolo in Clash House, che si trova a Viso o Trento, non mi ricordo mai quale delle due città. E chat sicuramente mi sa aiutare. E siamo stati là, dovevamo stare là pochi giorni, poi sono stato di più, Insomma, siamo stati là tipo 2 settimane. Ok? Questo ha anche prodotto la morte di Charlene, che era la mia pianta. Perché non so che cazzo stai ridendo a fare. Charlene era il mio bonsai. Rip in chat. Rosa in chat per Charlene. E ride. Vabbè, No, Charlene... È il mio rapporto con la morte, ma potrò pure avere il rapporto che voglio. Che useremo dopo in Python. Il tuo rapporto con la morte. Charlene praticamente, che cosa succede? Che muore perché io pensavo di stare via 4 giorni, invece sono stato via 2 settimane, sono tornato, l'ho trovata secca. Così secca che adesso l'ho messa forse l'hai pure vista, in cucina. L'ho messa su un mobile ed è rimasta lì e non cade una foglia. Pensavo fosse finta. Quella gialla? Perché è secca, sì. Sei proprio... Che sei secca. mummificata. Completamente mummificata, esatto, secca. Poi la scorsa estate faceva 2000 gradi come questa. Quindi proprio completamente bruciata, viva, morta. Niente, quindi a parte la morte di Charlene, che cosa avevo pensato e organizzato? Lunga però tante questa storia dei tools, Lunga sta storia dei tools. Senti, io le storie le racconto con un sentimento, ok? Ti sto parlando di sentimenti. Se vuoi leggere un articolo di giornale, vai su Open. Ok. O su Libero. Ok. Io ti sto raccontando una storia che ha delle emozioni. Per me e anche per la chat. Scusa, non volevo. Questo non è Webbo. Scusi. Bene.
Allora cosa succede? Che inevitabilmente io mi preparo un sacco di attività da fare, cose belle, eccetera. Fra cui mi viene l'idea che tutti insieme potevamo metterci a modificare dell'argilla insieme con degli strumenti adatti, detti tools. Quindi potevamo fare delle statue, ognuno che raffigurava uno degli altri, bevendo dalla nostra tazza del Knapp. Sarebbe stata un'attività bella, insomma, una cosa carina. C'è stato grandissimo hype. Ecco, forse perché adesso tendo a non iper-hypare ogni cosa che faccio. C'è stato grande hype per mesi, la gente il Knapp live, il live. Asmod. Andiamo in là, naturalmente che cosa succede? Che Michelle e Paolo dovevano streamare. Dovevano streamare Scusa ti interrompo, qualcuno da me ha fatto la sub dicendo Hi Hank, I'm so proud of your recent athletic achievement, stay strong king. Thank you baby, this is for you. Look at this, this is for you. Okay. So, che quello che succede è questo. Che durante la settimana streamiamo di continuo. Io avevo la live nel weekend, no? E cioè nella mia testa era il main event quello. E ecco, infatti un Cav dice fatti raccontare una storia da mangaka, poi vedi se mi sono lunghe. Ok. Comunque stiamo arrivando all'apice, perché durante la settimana streamiamo, io appaio in tutte le stream degli altri, sono super contento, eccetera eccetera. Ma nella mia testa ovviamente era il weekend, il momento topico, perché era il Knapp live. Peccato che non abbiamo ben considerato che streamando tutti i giorni, tutti insieme, sempre, di continuo, IRL, telefoni, cose, canale di uno, canale dell'altro, si è arrivati al weekend che eravamo stanchi. Cioè io avevo serbato delle energie perché sapevo che avrei avuto quella cosa lì, però gli altri erano un pochettino stanchi. Quindi che cosa succede? Che non c'era molta voglia di fare sto Knapp live. Michelle più di altri, però Paolo e Kaia erano un po' scazzatielli. E in particolare io avevo preparato le argille, le avevo messe sul tavolo, ho testato le inquadrature, i microfoni, tutto. Dico a Paolo e Kaia, ragazzi, andate a prendere i tools che sono sotto, quindi una rampa di scale, così iniziamo questa cosa qua, no? E questo, diciamo, è un po' il momento più tragico della questione, perché sostanzialmente i tools non arrivano dopo 10 minuti, non arrivano dopo 20 minuti. E tu eri in live? Già? Sì, sì. Non arrivano dopo mezz'ora. Eravamo stati abbandonati. No. I tools non sarebbero mai arrivati. Perché Paolo e Kaia hanno deciso di fermarsi sotto a chiacchierare. No. E tutta la chat li aspettava questo momento, ma io al momento ero un po' alterato. Adesso rido, ma ero rimasto un po' male perché io mi ero impegnato tutta la settimana per fare le cose con loro. E invece da parte loro non c'era stata lo stesso interesse, lo stesso desiderio di creare un evento live unico e irripetibile. No. È per questo che oggi, quando tu mi proponi delle cose e sorridi e sei felice, io tendo a dire no. No è la mia risposta che mi difende da un'altra giornata dei tools. Però io non posso e non voglio vivere un'altra giornata dei tools. Non voglio aspettarti 45 minuti mentre sei andato a prendere il trucco per l'extreme makeover. Non posso aspettare 1 ora e 74 minuti, che quindi sono anche 2 e un po', mentre tu sei andata a prendere la macchinetta del caffè nuova col quale dobbiamo testare per il format di Lavazza la nuova miscela. Ma per oggi io sto imparando ad aprirmi di nuovo, a collaborare ancora, ad essere felice con te, la tua community e la mia community.
Sto imparando che cosa significa streamare insieme in serenità. E anche se un pezzo di me ha sempre paura che possa succedere ancora, oggi sono qui e sorrido, lieto di poter essere qui con te. Grazie. Grazie per esserti Chiama aperto. ora l'800. No, scusami, prego. Grazie per esserti aperto. Apprezzo. Però io allora ho una cosa da Sì. chiederti. Mhm. Non pensi che questo tuo muro che stai creando nel confronto delle mie proposte mi faccia sentire come tu ti sei sentito al tempo? No, perché io te lo dico molto prima. E poi è un muro che, come vedi, è un muro di carta velina che si sfonda. C'è un po' di restiezza. E poi lo dico anche per i ragazzi della chat. Guarda che oltre che io, diciamo, non è che abbia sofferto particolarmente. Cioè, lì mi hai girato i coglioni. Poi ne abbiamo parlato in privato, abbiamo messo tutto a posto, nessun problema. E voglio super bene a Paolo, a Kaya e a Michelle. Però dal punto di vista di show e dal punto di vista di backlash sulla community, comunque vedi che io quando esce la K-word loro piangono, quindi dovete stare attenti, chat, dovete stare attenti, affezionatevi con riguardo. Mamma G non penso voglia andare via, Infatti, però potrebbe capire, succedere che capire. le nostre strade si separeranno e va bene così. Sì, potrebbe anche essere per colpa tua. E va bene così. Sarà sicuramente per colpa di qualcuno se succederà. Non vedo perché mi devi già accusare di una cosa che non ho fatto. I tools? Tools. No, quindi adesso capisci perché il tools è proprio l'emblema dell'abbandono. Perché poi dopo quello ovviamente... Dell'abbandono. Sì. E niente, quindi vabbè, a parte i meme, sti cazzi, insomma. Si fanno cose insieme, chat, perché la verità... Volete sapere la verità? Chat, e anche G. Dimmi. Io tendo ad affezionarmi tanto a specifici collaboratori o trici. Più trici, devo dire. Perché streamare 12 ore tutto da solo è complicato. È complicato. Quindi che cosa succede? Che scopro che mi trovo bene a fare cose con qualcuno e tendo a volerle fare. As simple as that, chat. Quindi, boh, questo non svaluta la qualità di ciò che facciamo, però è ovvio che io mi rendo conto di essere un content creator che dà il meglio di sé in compagnia e non da solo. È l'interazione con gli altri che fa brillare la mia parte più stupida e inappropriata. Giusto. That's it. Che modo gentile per dire che la stai usando. Non la sto usando. Credo si diverta anche lei. Sì. Alla fine un Hank senza i tools è solo un tools. What? Non credo. L'importante è che non litighi con Omi. No, con Omi è tutto chill. Ci proverò Hank a non abbandonarvi. A meno che Hank non faccia cose cattive, non vi abbandono. E faccio cose. Ho fatto cose cattive, ho fatto anche cose buone. Però fai la faccia del culo e... La faccia del culo? Sì. Come sarebbe? Mamma mia che bello. Non vedo l'ora che vediate non vedo l'ora che vediate il vlog. Ti giuro, non vedo l'ora che vediate il vlog. Io passo veramente come un... Vabbè, non lo dico neanche. Edu, grazie per i 2 mesi. Come il Grinch. Ma che cringe, come uno senza spina dorsale. Il Grinch! Dire... Come il Grinch, stavo dicendo. Come il Grinch. Il Grinch. Esatto. Però devo dire, abbiamo già sopportato il nostro primo incontro IRL, quindi ci sta. Esatto. Siamo su una buona strada. E strada. stiamo già pianificando il prossimo, quindi vuol dire che mi stai... Cioè, è difficile riuscire a sopportarmi, Dire che... No, ma non si nota per niente nel vlog. In realtà, cioè, secondo me... Cioè, ho poche piccole regole per essere una persona vivibile. Dammi cibo. Quando vedi che cominciano ad essere antipatiche, mi dai cibo. A posto. Sì, bisogna solo avere sempre delle crocche. Ecco, se mai faremo una gita, chat, portate delle crocche. Poi gli date delle crocche e lei si calma. Sì, esatto. Però non chiamarle crocche che sei proprio un cane. No, sì, ma la funzione è quella delle crocche. Vabbè.
Va bene, allora, chat, lo so che volete vedere il vlog, però dobbiamo fare Python perché abbiamo già scammato l'altra volta. Sì, quindi... non dovremmo parlare di qualche cosa. Sì, Rapid Python, avevo già capito. Rapid Python, ma prima parliamo di questa cosa, 10 minuti. Python, cerchiamo di tenerla sull'oretta. È un bambino. Massimo oretta e mezza e poi vediamo il vlog tutti insieme. Ok? È inutile che spammate, fate Peppo Riot, chat. E così e basta. Ma così sai di più attenzione per il vlog. Esatto. E il piacere è l'attesa stessa del piacere. Del piacere. Non è forse il piacere l'attesa del piacere, la piacere stesso. Scusi. PhD. Allora, parliamo, dato che alcuni di voi abbiamo fatto le stories su Instagram, sia io che la signorina G. E alcuni di voi hanno chiesto anche ulteriori informazioni. Ecco, hai voglia di andare a recuperare le domande che avevamo, quelle lì speciali? Sì. Dave, grazie per i 19. Sono qui. Non sto condividendo schermo. Allora, no? un attimo che io ti... Ecco, molto bene. Io ti faccio le domande cattive. Tu sapresti rispondermi? No, aspetta. Prima introduciamo la cosa e poi poi possiamo leggere quelle. Allora, la scorsa 2 volte fa vi abbiamo parlato della 42 Roma Luis, che è questa scuola a Roma. C'è un'altra G. Aspetta. Ho sbagliato pagina. Eccoci qua. 42 Roma Luis, che è questa scuola diciamo diversa dalle scuole classiche. Non ci sono lezioni frontali, ma c'è il peer-to-peer coding, learn by doing. È una scuola a completo accesso gratuito e per potervi entrare dovete passare un piccolo test. Fun fact, Luca Edoardo l'ha passato, mi ha detto, quindi uno dei moderatori di questa chat stava cercando di entrare. Anche un'altra persona su Instagram mi ha scritto che hanno fatto il test e sono passati il test. Ecco. E poi ci saranno le piscine che iniziano il 5 settembre. Cosa sono le piscine? Ma no, non quelle dei braccioli. Non farò più questa battuta. Sono questa settimana, mi pare. Non mi ricordo mai la durata. Possiamo andarla a leggere. Erano dal 5 settembre al 30 settembre le prossime no, ok, quindi è un mese, non una settimana. No, sono 3 settimane. Se non sbaglio. Super deep, dove si lavora, si fa coding, eccetera. E da lì capiscono chi ha la forza di stare a galla e quindi andare avanti. Come vedete, la prossima piscina è very very soon. Quindi se siete interessati e volete iscrivervi, fatelo presto. L'altra volta in chat c'erano state delle domande alle quali noi non sapevamo rispondere, sinceramente, che non c'è scritto sul sito. Esatto, quindi abbiamo parlato con l'organizzazione della 42 Roma Luis e abbiamo quindi le risposte di alcune delle domande più frequenti che c'erano in chat la scorsa volta. Tu hai le domande? Si chiama piscina perché si sta tutti insieme. Se vuoi ti rimando le domande, così tu mi fai le domande e io ti rispondo. Perfetto, tutto assolutamente non organizzato. Allora, ecco, allora, come funziona il business plan della 42 Roma Luis? Cioè, come fanno a guadagnarci? Se il corso è gratuito, come possono guadagnare? Allora, la scuola è finanziata dall'Università Luis e dalle aziende partner che investono per formare giovani con le skill richieste dal mercato del lavoro. Che ha Ottima senso. lettura, brava. Grazie. Sì, ha senso. Queste sono le risposte che ci hanno mandato, quindi non le sapevamo noi, così almeno vi rispondiamo. I progetti nei quali sono coinvolti gli studenti sono già delle aziende? Quindi le aziende poi hanno già praticamente la possibilità di assumere persone competenti e che conoscono già una volta finito il percorso all'interno della scuola? Praticamente gli studenti si mettono alla prova con 200 progetti comuni a tutti i campus 42 del mondo. Ci sono anche dei progetti proposti dai partner che vengono utilizzati per conoscere più da vicino le skill dei ragazzi. Dei ragazzi? Ragazzi. Va bene. Bene. Sì. E poi questa qua è una domanda, dato che state scrivendo anche qua. Non è una scuola che si può frequentare online, dovete andare in presenza ed è a Roma. Ci sta, perché alla fine tutto quanto si basa sul peer to peer, quindi devi condividere le conoscenze e online sappiamo bene che, vabbè. Esatto. Bisogna stare in presenza e c'è un tot di ore di assenza. Ecco, anche Antonio dice questa cosa qua che penso sia vera. E però mi avete detto, ma cazzo, come mi trasferisco io a Roma? È un problema. Quindi abbiamo chiesto, ci sono agevolazioni per trovare sistemazioni a Roma?
Perché tanti manifestavano il problema di stare lì. Che dicevano sì, è gratis, però non è gratis stare a Verona. Hanno detto che ci sono delle convenzioni A Verona? A Roma, scusa. Vabbè, c'ero quasi. Ci sono delle convenzioni e per maggiori informazioni bisogna contattare contact@42roma.it. Ok, quindi ci sono delle agevolazioni possibili, ma dovete parlare con loro perché così secco non sappiamo dirvi di più. In ogni caso, qua sul sito trovate tutto. Vi ricordo che il tipo di formazione che può... Queste sono tutte il network delle 42 che ci sono. Mi fai un favore, mi dici se c'è anche a Firenze? No, non c'è. Oh, sì. Io sapevo che l'avevo letto da qualche parte. Fermati lì sulla mappa. No, non c'è scritto Sono sulla fermo. mappa. Ok, non c'è scritta. Comunque non è solo a Roma in Italia. Vabbè, questa qua è quella di Roma, però. E sostanzialmente la possibilità è quella di imparare. Che cosa si impara? Si imparano. Vabbè, il tema è l'informatica in generale, però ci sono tanti filoni. C'è dalla gestione dei sistemi, programmazione generica. Ci sono anche cose sulla blockchain che comunque sono utili. Sapete che non sono un grande fan degli NFT, però la tecnologia della blockchain inevitabilmente ce la porteremo avanti per un bel po'. È molto interessante. E forse a un certo punto anche per delle cose utili, esatto. Quindi sapere di quello non è male. Credo sia in questa programma qua. Sì. Qua c'è veramente tutto sul sito, anyway. Ah, tra l'altro, sito che trovate se cliccate sui banner che abbiamo sotto, li trovate qua. E se scrivete... No, niente. No, c'è anche, giusto, c'è anche tutta una parte sulla grafica, sul web, naturalmente, ma anche security, credo anche gaming. Sì, c'è anche della roba sul gaming, mi pare di aver letto. Game development da qualche parte. Vabbè, quindi siamo sempre programmazione. Sì, esatto. Quindi, diciamo, qualunque sia il vostro interesse, ovviamente intelligenza artificiale, deep learning, qualunque... al fondo delle FAQ. Ok, delle FAQ. Eccoli qua. Product Engineer, IT Security Engineer, Blockchain Engineer, Cyber Security Administrator, Video Game Designer, vedi? Project Manager e Multimedia Designer. Diciamo, la cosa forte... Io vi dico, secondo me questa qua non è una realtà per tutti. Dovete essere persone che hanno voglia di imparare appunto con queste modalità di apprendimento, facendo direttamente sui progetti, non avendo il classico professore studenti, e in generale lavorando in gruppo e apprendendo su dei progetti già realistici. Non è secondo me una cosa che funziona per tutti, però so anche che se voi siete delle persone interessate a questo tipo di formazione, l'insegnamento tradizionale è terribile. Cioè non riuscite ad andare davanti al professore, sedervi là, stare ore, fare la teoria, poi fare l'esamino. Non funziona per voi questa cosa qua. Quindi non è per tutti, ma per chi lo è, secondo me è una realtà interessante, soprattutto per le prospettive poi lavorative dopo, perché da quello che leggevo qua diciamo la possibilità di trovare lavoro rasenta il 100%, sì, esatto. Perché loro sono già ben connessi con le aziende. Soprattutto perché sono le aziende a richiedere certe figure, quindi ovviamente una volta che sanno che ti hanno formato, poi magari ci sono possibilità di essere introdotti dentro un'azienda. Ma anche, mi ricordavo anche dei partner loro, che comunque loro hanno una partnership con Team, Trenitalia, Acea e Ferrovie. No, Ferrovie dello Stato, Trenitalia. È la stessa cosa Ferrovie dello Stato e Trenitalia? Non lo so. No, forse Ferrovie dello Stato è il più grande. Trenitalia, yeah. Ok. E Antonio, che a quanto pare è un frequentatore, dice: la cosa bella è che puoi interagire con molte startup che possono assumerti. C'è il coworking 2 stanze dopo. Gruppo FS è la holding che contiene Trenitalia. Ok, perfetto. E niente, quindi questa è un tipo di realtà che secondo me può essere interessante. Le lezioni sono anche in inglese. Il percorso è disponibile anche in lingua inglese. Si parla in inglese, sì, che secondo me è molto interessante, perché nel momento in cui decidi di metterti alla prova, secondo me è interessante farlo direttamente in inglese. Poi. Esatto. I dati sulle assunzioni, secondo me, se scrivete possono darveli più precisi, ma sul sito ci sono scritti. Sì, le abbiamo forse visti. nelle testimonianze. Anche ci sono interviste che potete vedere qua? Sì, come interviste.
A settembre inizia la piscina. Ah, quindi c'è qualcuno che si sta armando per Sì. le piscine. Ma poi Le fateci piscine sapere come sono questa vanno. modalità. Poi vorrei sapere poi come vanno le piscine, cioè sarei curiosa, cioè scriveteci Sono dopo. anche. Esatto. Quindi diciamo sì, ci sono queste piscine qua sono questa super intensive momento dove sostanzialmente secondo me oltre che loro vedere voi, anche voi vedete un po' com'è. Se vi piace questo tipo di modalità eccetera eccetera. Quindi ripeto, è una realtà che non conoscevo, che ci ha contattato, quindi io e G decidiamo di farvi vedere che esiste, che può essere interessante. Importante dire che non ci sono requisiti, non dovete neanche saper nuotare. Giusto. Bene, non ci sono requisiti, non dovete avere titoli prima, bla bla bla. Boh, dateci uno sguardo se vi sembra una cosa che può essere interessante. Scrivete, che sono ben contenti di rispondervi più precisamente di come sappiamo fare noi. E in caso, appunto, la prima piscina è very soon. Boh. That's it, direi. Iniziamo col pitone? Volentieri. Allora, mi muovo nella zona di coding. Ok. Quindi stiamo prendendo il replit. Yes. Come ti senti tu? Sei energetico oggi? Tu mi sembra che abbia perso tutte le forze con il progettare le vacanze, o ci sono ancora? No, Sono energetico. Perché questa domanda? Ecco qua. Perché questa domanda? Bisogna anche chiederti come stai. Sì, puoi. Sembrava. Era un po' susge. Tipo, oggi mi farai stare male o mi farai stare bene? Allora, vorrei, dato che mi insulti sempre che ti chiedo troppe cose, ti faccio fare troppi compiti. Puoi dire come sono stati i compiti di questa settimana? Super facili. Super Oh, facili, ma forse anche e troppo veloci. facili, perché secondo me non pensi abbastanza bene di me e delle mie capacità. No, e veramente te li ho fatti facili perché rompi i coglioni che sono lunghi. Cioè, ma chat, ma scusami. Dai, allora, ti prendo faccio i in compiti giro. complicati. Ti prendo in giro. Dai, smetti. Permaloso. E si muta. Fastidioso, eh? Secondo me se ringrazi a voce è meglio, perché almeno sai che se ti muti sembra proprio una cosa brutta. Ok, vabbè, ma perché io non lo faccio per cattiveria, non voglio interrompervi. Magari stai parlando, qualcuno ha appena dato... Ma se sto parlando poi devi ascoltare cosa dico. Appunto, invece se mi muto non ti accorgi che non ti sto ascoltando. Ok. Allora, chat. Dobbiamo salutare gli amici di YouTube. Vuoi fare tu la intro? Ormai le fai sempre tu le intro. Ah, ok. Mi dai un Ottima via? intro. Mi dai un via? No, va benissimo così. Mi darai un via? No, è una bella intro così. Ma dammi il via. Vai. 3, 2. Benvenuti a un nuovo video sull'Hard Pitone con Hank e NG. Siamo alla lezione numero 7 e oggi parleremo di tante cose belle, tra cui di morti. Actually good intro. Allora, cari amici di YouTube, abbiamo saltato la scorsa settimana perché è agosto, non rompete i coglioni. Ma questa settimana invece riprendiamo a full speed. Siamo sempre... non quello lì per le poste, lì. No. Il full speed, scritto sped. Perché oggi andiamo a finire di parlare di memoria, ma soprattutto inizierà una fase di piccoli progettini. Vorrei farvi imparare ad utilizzare le API tra le più utili che ci sono, incluse quelle di Google, che sono parecchio complesse, ma sfruttando le API di Google sarete in grado di svilupparvi dei vostri software che effettivamente fanno cose utili, tipo spostarvi il contenuto di una tabella su un altro documento e mettervi, oppure che ne so, immaginate di avere un Excel di Google, quindi un Google Doc,
un Google Sheet, scusate. Oh shit. Dove avete la vostra lista di cose da fare, che ne so, e su Telegram vi fate mandare una notifica ogni volta che c'è una scadenza, ad esempio. Potete fare una cosa del genere. Di che cosa hai fatto tu? Cosa ho fatto io? Con, Ad esempio, io ho utilizzato questa cosa qua perché col mio coro noi insegniamo le presenze di chi c'è e chi non c'è agli eventi. Quindi ho creato un piccolo software che va a vedere chi non ha segnato la presenza e gli manda una sfrotta di notifiche su Telegram e gli spacca i coglioni finché non scrive le presenze. Uno si disinstalla Telegram e ha fatto. No, perché è obbligatorio tenerlo per le comunicazioni del coro. Quindi potete fare cose effettivamente interessanti con le REST API. Oggi parleremo di quelle di Wikipedia, ma prima io direi facciamo super velocemente i compiti, proprio veloci. Sì. Perché i compiti di questa volta, guarda, li leggo io velocissimo, tanto Sì, vai. sono veramente il nulla. I compiti... Chat, è abbastanza grande il testo. Non mi dà più il abbastanza markdown. grande. Non ti sto sharando a te. Vabbè, cosa? Tu vedi dal tuo rep? Sì. Io guardo il mio. Devi cliccare su Markdown. Non c'ho più la... hanno aggiornato Repl, non c'è No, più la allora tab fai Markdown. plus e aggiungi Markdown. L'ho trovato. Ok, praticamente i compiti erano 2. No, questo è il compito di oggi. I compiti erano 2. Ossia... Devi andare su lezione 6. No. Sono rincoglionito oggi. Ok, i compiti erano 2. Il primo, lo vediamo dopo. Il secondo era quello di modificare il compito che abbiamo fatto insieme la scorsa volta. E c'erano veramente pochissime modifiche da fare. Le vediamo al volissimo. La prima, il metodo ve l'avevo già messo io. Ok, il getFans. Quindi vi ricordo, era richiesto di accedere alle API di Deezer per scoprire il numero di fan anziché di album. Sì. Posso mutarmi un secondo soltanto per andare a prendere il coso contro le zanzare, se no mi mangiano? Vai, tanto qua è rapido. Tu spiega. Sì. E sostanzialmente cosa succede? Che abbiamo preso dal JSON di risposta i fan, ok? Anziché gli album. Abbiamo sostituito la funzione qui e basta. Anziché essere album sono fan. Simple as that. Sostituito la funzione qua, che andiamo per prendere A1 e A2 fans, e poi è tutto uguale. Ovviamente abbiamo cambiato un pochettino le stringhe, però per il resto super facile. Un'altra cosa che abbiamo fatto, che era parte del compito, era quella di aumentare la quantità di artisti che c'erano. Per questo bastava lanciare questo script. Come vedete sono stati aggiunti tutti questi artisti nella lista. Lo script è getArtistIDs. Lanciarlo. Questo vi produce... vediamo se c'è già. No. Questo vi produce... Sensei, compiti, getArtistIDs. Questo vi produce direttamente... Vedete, qua sta scaricando tutte le informazioni. Ok. Artists. Lo so, quella era un piccolo gag. Questa è la mappa finale. La prendete, la mettete dentro data artist.json, che qua non si vede perché c'è G sopra. Qua. Artist.json, li mettete qua dentro, fine. Quindi questo era veramente un compito super facile. L'altro compito invece era... Non era né facile né difficile, era diciamo impossibile, nel senso che richiedeva qualcosa che non abbiamo ancora visto, ma che vediamo subito adesso. Ok? Ciapo, grazie per i 7, Neurodrama, grazie mille per i 13. Che senso ha usare una call per un file Python? Usare call per un file Python? Questo ha senso soltanto perché è all'interno di REPL. Non ha niente a che vedere con le cose che impariamo. Serve perché così quando premo run parte questo anziché dover farlo da shell. Lo può importare. Sì. Stai tranquillo. Comunque, la questione fondamentale è questa. Che l'altro compito, dicevo, era che dovevamo provare a vedere lo stato della memoria in questa esecuzione. Ok? Ora, il problema è che questo è un metodo. E purtroppo
Eccoci, scusami, ti avevo mutata perché sentivo sentiva? me stesso dalle cuffie. Sì. Ah, minchia, scusa. No problema. Quindi andiamo direttamente a vedere come funzionano i metodi e il compito 02 praticamente lo si correggerà con quello che impariamo oggi. Vi ho chiesto comunque di provare a farlo perché cercare di indovinare che cosa fa in memoria Python è un buon esercizio per vedere se avete le basi e avete idea di quello che sta succedendo oppure no. Mhm. Allora, vi ricordo che per la questione di memoria andiamo a utilizzare questo softwares. Già, qua devo spostare la chat perché è in mezzo. Utilizziamo questo piccolo softwares all'interno del quale scriviamo del codice. La scorsa volta... Mi condividi lo schermo? Oh yeah. Grazie. You are right. Share your screen. Ecco fatto. La scorsa volta abbiamo visto un po' di codici base, ok? Abbiamo visto nella lezione 6 un po' di cosettine base, quindi abbiamo visto come funzionano le variabili, le liste, i dizionari e abbiamo soprattutto imparato il fondamentale concetto di pointer, ok? Quindi faccio al volissimo un codice di recap. Faccio così. A uguale 5. Se noi andiamo a vedere quello che succede in memoria, quindi abbiamo detto ci sono due zone di memoria fondamentali, lo stack, quelli che vengono qua chiamati frames, e la zona degli oggetti, detta heap, ok? Quando ink spiega han tono fermo di deciso st. Alpaca. Grazie mille per i quanti mesi? 3, grazie mille. Dimensioni che ci paiono a noi senza troppi problemi, ma queste zone di memoria sono indirizzate dalle celle che invece sono appunto puntate dallo stack. Questo vuol dire che il contenuto di L è un puntatore, è un indirizzo di memoria, è l'equivalente di un indirizzo di una casa, ok? Via tal dei tali 3, ecco, è come se la lista vivesse in via tal dei tali 3 ed è come se all'interno della variabile ci fosse un bigliettino con scritto via tal dei tali 3 e tu, computer, quando esegui il codice, sai che devi saltare a quella zona di memoria per accedere al contenuto dell'oggetto. La parola oggetto è un po' pericolosa, la vedremo meglio nelle prossime lezioni, non successioni, e boh. Naturalmente si possono avere... i puntatori possono essere ovunque, tipo in questo caso abbiamo una lista di liste. Ecco, ho messo in crisi qua, ecco, vedete? Il terzo elemento della lista è a sua volta una lista, dunque è puntata al suo interno, ok? Ora andiamo avanti col vedere le cose che possono succedere, intanto vi ripeterò se è necessario alcune questioni, ma iniziamo a vedere una cosa molto importante, che sono i metodi, o le funzioni anzi, ok? G, ci sei? Sì, sono in completa crisi, non ho una presa libera per mettere cose delle zanzare e mi stanno mangiando. C'è un assassino in corso. Scusate. Mettilo... Non c'è una ciabatta? Sì, ma è per terra ed è... Cioè deve essere così, capito? Non posso metterla in così. Chiedi alla mamma. Vabbè, scusate. Verrai uccisa durante la lezione, morirà, soffrirà durante la lezione. Lì faccio un casino. Niente, scusa, E allora, questa è una parte molto importante. Lo so che sei assassinata dalle zanzare, ma ascolta attentamente. Ignoro le zanzare, mi faccio mangiare, prego. Si può girare, dicono comunque. Cioè. L'ho girato, però è troppo largo di... È comunque un angolo che non va. Qui abbiamo la dichiarazione di un metodo, ok? Di una funzione, l'abbiamo già vista, l'abbiamo già utilizzate anche. E poi abbiamo del codice molto semplice. Addirittura il metodo qui non viene neanche richiamato.
che penso sia un errore. Fatemi un attimo controllare. Sì, non viene chiamato. Quindi facciamo così, scusate. Sommetta di A, virgola B. Ok. E doveva essere così, naturalmente. Fatelo cambiare anche nel codice. Ok. Ok, quindi semplicemente dichiariamo due variabili ed eseguiamo un metodo. Super facile, giusto? Più o meno. Perché? Prima di tutto, quando Python trova la dichiarazione di un metodo, lo mette sullo stack. Di modo che poi, quando ritroviamo quel nome all'interno del codice, cosa che a noi accadrà a riga 9, lui ha informazioni su dov'è quella porzione di codice. Questa parte non è molto interessante. Voi potete immaginare che i metodi siano ospitati da qualche parte, ok? Non è importante che siano sullo stack. Anche se forse in Python questa cosa ha degli effetti, tipo puoi assegnare robe a metodi, robe brutte, non lo so. Però fondamentalmente dal punto di vista concettuale non è così importante, ok? Dove sono ospitati i metodi. È chiaro che se voi chiamate il nome di un metodo, però da qualche parte quello deve essere salvato. Però, attenzione, questa è una dichiarazione di metodo, non è... Sì? Tu mi hai detto che ti arrabbi se mi muto, posso ringraziare una cosa? Vabbè, mutati e ringrazio. Ok, grazie. Però... Italiano, minchia! Grazie per le 10. In Python metodo e Fuori funzione sono di la stessa testa. cosa, non c'è una distinzione tra funzioni Ho memory rischiato la funzioni morte sostanti. per No, sì, le due ringraziarti. cose sono distinte. Grazie Per mille. semplicità io le chiamo Grazie un mille po' per i così, ma 10. i metodi sono quelli di Fuori di classe testa. e le funzioni sono quelle invece non di classe. Poi minchia, Giorgio. ecco, mi mangia. Non abbiamo ancora parlato però di 10? oggetti, quindi per il momento è tutto un po' uguale. Ma Ti sì, le due cose schiatta la sono diverse. fucilazione. Perfetto, quindi abbiamo questo metodo. A riga 1 però c'è soltanto la sua dichiarazione, ok? Non c'è una effettiva esecuzione del metodo. Cioè, se questo codice non esistesse, ok? Questo non succede nulla. Cioè, viene dichiarato un metodo, fine. Il codice non fa niente. La dichiarazione di un metodo non ne implica l'esecuzione, ok? Io ho una domanda, qual è la differenza tra metodo e funzione? È una domanda troppo presto da fare? Lo spiegavo giusto prima, la distinzione è che il metodo è un metodo di classe, mentre le funzioni sono quelle generiche. Ma cosa Però vuol dire un metodo di classe? ne parliamo quando parliamo di classi e oggetti. Ok, diciamo, quando tu scrivi variabile punto qualcosa, quello è un metodo. Ok. Invece se no è una funzione. Ma ne entreremo nel dettaglio quando parliamo di classi e oggetti, che è molto complesso. Ok, grazie. Benissimo, prego. Andiamo avanti. Cosa succede? Che dichiariamo semplicemente il nostro metodo sommetta, che viene messo qui, e poi iniziamo ad eseguire. G, tu sai che cosa succede qua, vero? Lì, aspetta che mi si rifresca, devo rifreshare ogni volta quello che guardiamo. Allora, quello che succede lì, cioè la variabile si crea nel global frame una variabile di nome A e nella piccola box ci mette il valore 10. Esatto. Poi succede la stessa cosa con B, però ci mette il valore 15. E poi qua vediamo per la prima volta una chiamata di funzione all'interno di Python. Che cosa succede in memoria? Allora, se hai fatto l'esercizio a casa, mi sai dire almeno una cosa su questo. Che cosa succede? Che crea un nuovo frame col nome di sommetta. Giusto? Sì. Ok. Ottimo inizio. Ok. Succedono una serie di cose qua dentro, le altre te le dico io. Ok. Primo viene creato il frame. All'interno del frame vengono ospitati una serie di valori molto importanti, ok? Perché ogni volta che viene chiamato un metodo accade la celebrissima fase del passaggio di parametri, che noi abbiamo sempre dato un po' per scontato, ma è una fase fondamentale, perché non fare con Discord, perché non le funzioni agiscono sulle variabili che sono ospitate all'interno dei parametri. Ora, in questo caso, trattandosi A e B di variabili globali, cioè che stanno fuori, il metodo potrebbe accedervi. Però in un più tipico... sento il mio rientro dalle mie cuffie ancora? Yeah.
Sì. Ok. In un più tipico codice, ok, nel quale i metodi sono divisi, eccetera, eccetera, il metodo sommetta non ha accesso ai dati che ci sono fuori e in particolare non ha accesso a tutto quello che sta in altri frame che non siano il globale. Quindi, vediamo che cosa succede. Viene creato un frame nuovo che viene impilato. Qui il programma ve lo fa vedere, questo sito ve lo fa vedere verso il basso, ma è al contrario, ok? È una pila, quindi nelle pile le cose si mettono così, non si mettono così, ok? Quella è una lista, non è una pila. Quindi in realtà questo frame si trova sopra il global frame. Ok, ma è importante sapere la locale, cioè sì, cioè che si trova perché? sopra. Sì, perché il programma ha accesso sempre e solo alle variabili del frame che sta in cima. Ok. E del global frame. Questa è una complicazione che introduce Python. Poiché Python ha un global frame, la zona dove sta un po' tutto, ci si può accedere anche da dentro i metodi alle variabili del global frame. Ma tipo in Java, dove non esiste questa cosa, è tutto eseguito dentro un metodo, tutto fa parte di un main, parte da un main, ok? Ciò è impossibile, ok? Quindi nella nostra testa dobbiamo avere in testa, appunto, che il frame che sta più in alto sulla pila è quello dove il codice accede e può utilizzare le variabili. Altrimenti non può, a meno che non siano globali, ma è comunque sconsigliata come pratica utilizzare le variabili globali a cazzo dentro i metodi, perché poi quei metodi non sono veramente indipendenti, ok? Cioè, se io utilizzo il A che sta qua fuori, è un problema, perché se poi cambio quello che sta fuori, il metodo non funziona più, e questo è inaccettabile, ok? I metodi non dovrebbero mai riferirsi a cose esterne, a meno che non siano magari variabili di configurazione, cose molto generiche, però, ok. In ogni caso, accade il cosiddetto passaggio di parametri. Ossia, il valore di questa A, che è la variabile a riga 7, viene trasferito dentro a questa qui, però. Che è il parametro di sommetta. Perché le chiamate A e B lì, se tu lì sopra avessi messo variabile 1 e variabile, cioè definizione sommetta variabile 1, virgola sommetta variabile 2, lì sotto sarebbe venuto fuori variabile 1 e 2. Sì. Vabbè, no, non scrivi prima B e A, scrivi 7. No, è proprio questo il punto, che è giusto per confondervi il cervello. Grazie. Se io faccio così, lo vedete che il passaggio di parametri è in ordine. Non importa come si chiamano le variabili, è in ordine. Il primo finisce nel primo, quindi A finisce in B, e il secondo finisce nel secondo, quindi B finisce in A. Ora, per semplicità, non voglio... Metti variabile 1 e 2, per favore, grazie. No, perché poi devo cambiare qua sotto il codice. Vabbè, V1, V2... Anche più che altro perché secondo me è bello che ci hai fatto capire questa cosa, però è comodo sapere anche come funziona. Il punto è proprio farvi notare le differenze fra le cose. Ok, quindi V1 e V2 sono i due valori che sono stati trasferiti. Ok? A questo punto siamo entrati nel metodo. Quindi iniziamo a eseguire il metodo. Ok? Andiamo a riga C. Che cosa succede a riga C secondo te, G? A riga C? A riga C? A riga 2, scusami. Si creerà una nuova variabile dentro a sommetta che si chiama C, che è uguale a 25. Perché è la somma tra V1 e V2. Ricordatevi che è molto stupido il programma, quindi lui ha... Lo vedete che è evidenziato questo qui? È più chiaro, è di un altro colore, perché questo è il frame attivo, si dice. Okay? Quindi lui dice, ok, chi è V1, chi è V2? Ed è per questo che avevo messo A e B, perché lui si chiede chi è A, chi è B, ma le A e le B che guarda sono quelle dell'active frame. Ok, ma dopo ci sono altri esempi che ve lo faranno capire ancora meglio. Comunque, esatto, questo è quello che succede. Viene creata una C, e dove viene creata? Ovviamente nell'active frame, perché è lì che stiamo lavorando. Questo significa che se io stampo C fuori dalla funzione, C non esiste, ma lo vediamo dopo.
Andiamo avanti. V1 viene sovrascritta. Ecco qua. Che cosa succede qui? E V1 viene sovrascritta, quindi V1 di dentro a sommetta diventa 100. E V2? 150. Ok. E basta. Ora, questa cosa qua, che può sembrare una stupidata, è molto importante. Perché A e B che abbiamo cambiato, che adesso si chiamano V1 e V2, sono quelli dentro il metodo, non quelli fuori. Vedete? I vecchi A e B sono rimasti intatti, I'm sorry if intonsi. you feel weird, I'm sorry. E questa è una cosa che ci aspettiamo, ci no? serve troppo di lei. Cioè, per farvelo vedere ancora meglio, appunto, vedete, se io rimetto A e B, la confusione dovrebbe aiutarvi. Secondo voi è peggio avere il delay o che questo continuo sgranamento dell'immagine? sebbene si chiamino uguale, Yawning, thank you so much. I'll be back quando io li tomorrow sovrascrivo, on, sovrascrivo English, I questo promise. A e questo B. Ok? A e B. Non quelli fuori. Quindi se fuori A e B continuano a valere 10 e 15. Questo perché abbiamo travasato i valori di A e B dentro delle nuove variabili che si possono chiamare come volete. In questo caso si chiamano pure loro A e B. E sono quelle che vengono modificate all'interno del metodo. Se io volessi e posso accedere al global frame, devo dirlo esplicitamente che è la A, quella fuori, che voglio modificare. Ma non fatelo, è una terribile pratica di programmazione, a mio modesto parere. Ok? Fate sì che le variabili, che il vostro metodo prenda tutte le variabili di cui avete bisogno e basta come parametri. Ok? Poi c'è questo return C. Viene creata momentaneamente un cosiddetto return value, ok? E questo return value viene preso e schiaffato al posto di sommetta. Cioè, la computazione di sommetta viene rimpiazzata da 25. Quindi è come se qua ci fosse scritto G. Scusa, sto cercando di mettere a posto una cosa che nel mio stream abbiamo il delay. Scusami, fammi vedere. Qua, che cosa succede a riga 9 con il return value? A riga 9 con return value. Non vedo. Ok. Il punto è che il return value, cioè la computazione di sommetta, viene ritornata e sostituisce la scritta sommetta AB. Quindi è come se qua ci fosse scritto C uguale. C uguale a quello che verrebbe fuori, che sarebbe 25. Esatto, e quindi è proprio quello che succede. Sì. La variabile C, attenzione, non questa C. Ne viene creata un'altra, è quella qui fuori. C è 25, ok? Come vedete, e questa è un'altra cosa fondamentale, il frame sommetta viene disallocato, cioè viene tolto dallo stack. Lui e tutte le variabili che c'erano dentro, inclusi i parametri. Quindi adesso le cose che stavano là dentro sono morte per sempre, irrecuperabili. Minchia. Ok? Tutta questa roba qua, che sembra che io vi stia parlando di cose semplici in maniera difficile. No, sono cose difficili in maniera difficile. Perché finché siamo con A e B e sono degli interi, ok. Chat, se possiamo avere un piccolo spam di ok, per far vedere che è ok. Ma quando ci spostiamo, invece, nel magico mondo dei pointers, i cazzi fioccano. Ah. Andiamo a vederli fioccare. Ok. Allora, L1 e L2 lo sappiamo già, G. Che cosa fanno queste prime due righe? Creano il global frame in frames con L1 che ha un pointer che rimanda un oggetto di lista 1, 2, 3. E poi anche L2 Nelle due stessa cosa però 10, 20, 30. Bravissima, questo l'abbiamo capito. I puntatori. Noise. Adesso dichiariamo il metodo. Lo stiamo solo dichiarando, ok? So, who cares? Lo mette qua. Non ci interessa. La dichiarazione la potete abbastanza scammare. L'importante è che sia prima di quando lo usate. E qui accade la magia. Perché? Dimmi che cosa succede, G. Qui accade la magia perché creiamo un nuovo frame che si chiama sommetta, che contiene all'interno L1. What? Crea
Sì, un nuovo global frame che si chiama Sommetta con all'interno L1 che è un puntatore che porta a una lista 1, 2, 3 e un altro un puntatore che porta a lista con 10, 20, 30. Quindi questa lista, quante volte è puntata quando lanciamo il metodo? Quale? Aspetta. Ok, quella La prima. una volta. Quando lanciamo il metodo una sola volta, perché loro non rimandano a quelle liste, ne creano delle altre. No. Perché il passaggio di parametri è detto passaggio per valore. Cioè, il valore viene copiato. Qual è il valore di L1? C. Ah, è il puntatore. E non lì è, il non è foglietto di l'oggetto, carta è con vero. l'indirizzo. Esatto, è il Quindi? Quindi quando lanciamo quello ci sarà L1 del global frame e L1 del L result che puntano alla stessa lista. Very good. Perché è Questa il cosa puntatore qua che viene copiato, però l'oggetto rimane lo stesso. E qui non è che ci stiamo... passaggio per riferimento. Beh, sì. Aspetta che mi viene un dubbio sulla nomenclatura. Passaggio per valore o riferimento. Ok, è la stessa cosa. Perché si chiama passaggio per valore. Il passaggio di parametri è passaggio per valore o riferimento in questo caso, dato computatore. Però la nomenclatura è quella. Cioè, il valore, comunque, al di là di come si chiama, il valore viene copiato. Ok? E vediamo se G aveva ragione. Eccolo qua. Questa cosa qua... Per chi ha un po' di intuizione, sa già che è prona a produrre gravi cazzi. Perché? Vi ricordate prima quando vi dicevo abbiamo cambiato A, ma non importa perché A è dentro il metodo, è una copia. Ma questa volta no. Questa volta è la lista che sta fuori. È la stessa lista. È puntata dal metodo e dal global frame. Let's see. Che cosa succede a riga 7? A me chiedi, si crea un nuovo valore dentro al frame sommetta che è uguale a... È un oggetto, quindi che è uguale a tutto quello 0 per len1 e len1 è un puntatore all'is1. Len di L1 che cos'è? Len di L1 è len, aperta Allora, parentesi, questa è una riga un po' complicata. Ok. Non è len puntatore. Wait. Per poter assegnare un valore, Python ha bisogno di calcolarlo, ovviamente. No? Quindi, deve calcolare tutti i pezzi che non sa quanto valgono di questa riga. Lista di 0 lo sa, non c'è niente da calcolare, no? Cioè, lista con dentro 0. Len di L1 lo sa quanto vale? No, lo deve calcolare, perché len è una funzione, no? Ma appunto... Ok. Quanto vale len di L1? Len di L1 vale 3. Esatto, quindi calcola questa cosa. In realtà... La calcola subito? Non credo che qua verrà fatto vedere, ma sì, in linea teorica... in linea teorica abbiamo che viene allocato un nuovo frame, che è il frame del metodo len. Al suo interno c'è una variabile che si chiama non lo so. Quella variabile ha dentro il puntatore di L1. Viene calcolata la lunghezza, il valore di ritorno è la lunghezza e viene messo qua dentro. Ma non penso che questa cosa ce lo farà vedere perché len è una funzione built-in, quindi non lo sa come è implementata. Però sì, in teoria succede tutta quella roba lì. Ogni volta che viene chiamato un metodo succede quella roba lì. Quindi entriamo, vediamo. Vedete qua non lo fa neanche vedere. Lo fa direttamente. Però è così. Ok, a basso livello succede quella roba lì. Ok. Scusami, ma devo controllare questa cosa. In Python. Non mi ricordo più esattamente com'era. Per riferimento in Python. Pass by reference. Io mi ricordavo... L'argomento passato alla funzione è fondamentalmente indicato come una variabile esistente anziché una copia separata di quella variabile.
La definizione di un argomento di una funzione, la variabile in cui si fa riferimento è influenzata principalmente. Ah, sì, ok. Questo è un passaggio per riferimento, nel senso che si passa un riferimento. Il riferimento sarebbe un puntatore. Però tecnologicamente è sempre la stessa cosa. Vabbè, allora, la cosa che fa il programma è copiare il valore del parametro. Punto. Se quel valore è un intero, è una copia effettiva, perché sono separati i due. Se quel valore è un puntatore, state compiendo un riferimento, ok? Sì. Quindi il puntatore fa effetto sui dati che stavano fuori dal metodo. That's it. Quindi è una questione di definizione che non ho ripassato. Quindi scusatemi, ma fondamentalmente è questo. Ci sta. Perfetto, quindi abbiamo creato una lista lunga 3. Ora c'è un for. Che cosa facciamo in questo for? Allora, cos'è che bisogna... Mi ricordo che c'era la freccetta che cambiava. Bisogna creare. Cos'è che era? Sicuramente. Tu il for sai come funziona e sai le regole base. Quindi... creiamo la I. Giusto. Che è for... Che è in range len... che è un puntatore a 0,3. A range len L1 che sarà range 3. Te lo darà già. Non è un puntatore I. È un intero, no? Quindi... ok, quindi... è vero, perché fa prima... tieni a mente da solo che sarà nel range bla bla bla. Sì. E poi ogni volta se ne va a pescare stiamo parlando di memoria, è stupido dire si tiene a mente che è range. Dove mette il valore? È un problema. Alcune di queste cose, tipo il len, eccetera, non sono chiarissime per due motivi. Il primo è che se veramente questo coso dovesse far vedere tutte le cose che fa, sarebbe illeggibile. Perché ci sono un sacco di cose che succedono dentro, più precise di quelle che ti dico io. Quindi, ad esempio, il range, vedi che non lo fa neanche vedere. Però sì, da qualche parte di sicuro ha una variabile innominata, anonima, che è il range, e I va a succhiargli un valore alla volta. Ok. Però sì, hai ragione. E quindi prende... C'è, da qualche parte c'è. I0 e ci sarà L3I e quindi modifica il valore di L3. L3 di cosa? L3 al punto allo spazio 0 lo modifica con la somma di L1 e L2 entrambi al posto 0, quindi verrà 11 e poi verrà 22 e poi verrà 33, perché nel frattempo I si aggiunge di 1. Bravissima, esattamente quello che succede. Guardate, ritorniamo su, I viene aggiornata, accade questa cosa, ritorniamo su, I viene aggiornata, accade questa cosa che ha spiegato benissimo G. Brava, molto brava. Ok. A questo punto abbiamo le nostre belle listine, L3 che è puntato qui, e poi c'è return L3. Che cosa succede? Return L3 vorrà dire che L3 verrà fuori il value return e verrà fuori L3 con un puntatore alla lista quella di L3. Cioè quello puntatore che rimanda a quella stessa lista. E dove finisce? In global frame. A che posto? L'ultimo. Cioè sotto sommetta. Sì, come si chiama? L3. No, si chiama sommetta. No. L-result. Siamo arrivati a 13 a questo punto. Sì, L-result. Siamo qua, però brava, guarda, il return value è il puntatore, come vedi. E poi questo return value finisce in L-result. E poi, bene, stampiamo. Molto brava, molto bene. Ora... E si cancella tutta la cosa della definizione? Ah beh sì, perché è fino a se sì, se n'è andato tutto. Vero. Se n'è andato tutto, esatto. Ora la questione è che se noi facciamo questa roba qua... Avete ragione. Cos'è sta roba? Ok. Se noi modifichiamo questo codice al volo, se io qua dentro avessi scritto che L1 di 0, ad esempio, è uguale a 3, ok?
C'è una questione fondamentale, no? Che quando ci arrivo, dove viene modificato questo valore? Siamo a riga 7. Ripetimi la domanda. Che cosa fa riga 7? Riga 7 crea un valore, cioè al posto di, cioè modifica il valore L10, cioè il primo oggetto, primo valore nella lista con 3. Questo qua. Aspetta, il delay. Sì. Sì. Ed è così. Quindi, vedete che questo è molto pericoloso. Abbiamo sempre detto che i metodi devono basarsi su un principio detto low coupling, cioè devono essere disaccoppiati da quello che succede fuori. Ok? E questo è una grave violazione, perché voi state cambiando il valore del parametro fuori, ok? Immaginate di voler fare una somma, ad esempio, come qui. Ma anziché creare una L3, la fate direttamente in place su L1, no? Possiamo anche scriverlo questo codice, non è particolarmente complesso. Facciamo così, diciamo che L1 di I è uguale a L1 di più L2 e poi return L1. Ok? Guardate qua che cosa succede. Andiamo avanti veloce, questa parte la sappiamo, sommetto, ok. Chiamiamo il metodo, siamo qua. Adesso il for scrive su L1, giusto? Direi di sì. Scrive su L1, quindi creiamo la I, 11, 22 e 33. E poi quando ritorniamo L1, il return value è di nuovo L1, ovviamente. E quindi, anche se quando stampiamo il risultato è 11, 22, 33, esattamente come prima, chat. Questa implementazione è identica a prima, ma il risultato è uguale, la stampa è identica, il codice sembra funzionare uguale. Però prima abbiamo preservato le liste di partenza e qui ne abbiamo sputtanata una. E questo non si può neanche sapere che succede, perché se il metodo ce lo dà qualcun altro, chi lo sa cosa ci fa con i nostri parametri. È per questo che tantissimi metodi sulle liste restituiscono una copia e non agiscono in place. Ok? È super greve, perché lo vedete che la stampa è identica. Se voi avete scritto soltanto questa parte di codice e sommetta ve la offre qualcun altro, no? Come facciamo sempre noi con le funzioni built-in? È un bel problema, perché a seconda di come è implementato sommetta, se è implementato così è una merda, se è implementato come era prima va bene. Quindi a meno che non volessimo esattamente quello. Sì, ma non si chiamerebbe sommetta, insomma. Perché se uno si aspetta la somma non si aspetta che uno dei due addendi venga cambiato, no? Ho una domanda, si può fare machine learning e NLP con C? Sì, ma non è, perché io ho sempre saputo che Python è quello più utilizzato per machine learning, eccetera. Allora, diciamo per questo off topic, ma c'era una faida nella mia chat. Python è più utilizzato perché ci sono le librerie. Punto. Poi, dal punto di vista di implementazione e velocità di esecuzione, C è sempre meglio di tutti, praticamente. Tranne assembly. Fondamentalmente, diciamo che per comodità si utilizza Python, anche perché sotto Python tantissime delle sue funzioni built-in sono scritte in C e girano in C. Però sì, C è più lento, Python è più lento di C. E si può fare machine learning in C se sei un pazzo squilibrato, I guess. Però tutte le librerie sono tutte in Python, è tutto in Python, Python è molto più comodo. Ok, grazie. Prego. Bene, quindi ho aggiunto anche questo, di modo che voi anche a casa abbiate i due esempi dove uno sputtana e l'altro non sputtana, e ho rimpiazzato l'altro esempio così è più bello. Finiamo con la cosa della memoria, perché poi diciamo abbiamo abbastanza visto tutto. Guardando come funzionano le list comprehension, quindi qua creiamo una lista,
non è che si veda un granché, però le X comprehension erano quella roba dove prendiamo X per ogni X in L. Quindi secondo te che cosa esce qui? Qui esce. Allora, si crea nel global frame un valore LC, intanto. Sì. Che? Beh, abbiamo detto che quello che viene dopo il for lo fa per gli stracacchi suoi. Quindi, secondo me, farà un'altra lista con un puntatore che punta una lista che è uguale alla lista L. Ma è un altro puntatore. Sì, è un altro puntatore che punta... Cioè, è un altro puntatore che punta un'altra lista. Lo è. Qua ci fa vedere tutte delle cose magiche, perché ci fa vedere cosa succede all'interno. Ci fa vedere il forsi. Vedi, X adesso è A perché sta scorrendo, no? Quindi prende X. Allora, qui sta facendo for X in L e ritorna direttamente X. Se gli avessimo fatto fare delle operazioni è questo sempre, X che viene modificato. Vi leggo sempre. B, C, D, boom. Return value di list comp, che è questo metodo che appunto è list comprehension. E voilà. Così, giusto per farvi vedere. Potete scrivere quello che vi pare qua dentro e vedere cosa succede. Potete scrivere degli splendidi metodi ricorsivi sul fattoriale. Quelli sì che sono divertenti. Magari un giorno ci torneremo quando parleremo di oggetti. Dopo che abbiamo parlato di oggetti, possiamo fare un episodio sulla ricorsione. Ma quella è roba brutta. Comunque, bene. Questa era la lezione di oggi. Pretty easy. Adesso andiamo a fare il compito. Era così quindi, la lezione, basta? Sì. Ah, bello. Non c'erano troppe cose in più. Non abbiamo più cose da fare di teoria. Ripeto, c'è tutta la questione di classi e oggetti, che quella è proprio la teoria che ti sbrindella il cervello. E poi volendo sì c'è la ricorsione. E poi si finirebbe, cioè ci si sposta da linguaggi di programmazione ad algoritmi. Ma ti assicuro che non vuoi vivere questa esperienza. No. A meno che tu non voglia implementare il quicksort, ma dubito che sia di tuo interesse. No, grazie. Grazie. Ci sono altre cose del linguaggio, tipo le lambda expressions, credo le funzioni anonime, ci sono altre cose. Però con il pacchettino che vi diamo qua siete già in grado di fare tutto quello che vi pare, ok? Sì, ovviamente ci sarebbe tutta la parte di programmazione relativa ai processi, quindi multiprocesso, wait, cose, però vabbè. Lasciamo stare. Bene. Questo è il tuo compito. Te lo lascio leggere tranquilla, così io faccio pausetta e poi tu fai pausetta. Ah, ok, grazie. Hai visto che bravo che sono diventato? Sì. Aspetta che devo andare a prendere il... là. Yeah. Ok. Compitino. E andiamo sul markdown, che così magari è meglio. Non so se la chat di Hank... Cioè, non so se siete sul compitino voi, fatemi vedere. Poverini, no, cosa... Lo state vedendo? Perché si è messo in mezzo? Ah, così vi fa vedere... Ok. Così riuscite a leggere bene. Allora, compitino. Creare un semplice programma. Sono quello giusto, sì. Mi fa troppo ridere quando mette un semplice programma. Vabbè, che costruisca un database in formato JSON di tutte le morti illustri dal 1990 al 2021. Salvare il file in datadeg in deg.json. Il database dovrà contenere data di morte, nome e cognome del deceduto. Questo database sarà poi usato nei prossimi compiti. Ottenere questi dati utilizzando le API di Wikipedia, interrogabili tramite questo pacchetto. Secondo voi, se clicco su questo pacchetto, ci sarà un rickroll? Così è. Questo è quanto poca fiducia ho nell'umanità. Non c'è un rickroll. Fantastico. Ok, andiamo a vedere dopo, direi. In particolare se serve come sono costruite queste pagine e trovare l'algoritmo di esplorazione delle pagine più efficiente e automatizzato. Ok, ecco alcune pagine interessanti per il compito. E le teniamo aperte, direi. Allora, Wikipedia... Ok, bisognerà prima di tutto fare il pip3 per installare Wikipedia API, ok?
Poi vabbè, importiamo Wikipedia API. Possiamo scegliere la lingua. E page Python Programming Language. Perché così? Perché così? How to get a single page. Boh, vabbè, non capisco molto il titolo, però immagino che sia 1990. That's. Ah! No. Perché noi non vogliamo tutta la cosa, vogliamo list of deaths 1990. Boh, non sto capendo queste 2 pagine che ci ha dato. Poi auto check if wiki page exists for checking whether page exists. Noi sappiamo già che esiste. Auto get page summary. Questo sarà utile per capire, così possiamo capire subito. Cosa ci dà? Ah, no, ci dà soltanto informazioni. C'è il summary che c'è all'inizio. How to get page URL. Devi shararmelo, mi sa. Ah, cosa? Quello che, perché di qua non si vede niente. No, stavo guardando la Wikipedia API. Te la condivido? Ah, ok. No, l'ho aperta io. Ok, sì, stavo leggendo, sono arrivata a leggere how to get page URL, ma non ci interessa. How to get full text ci potrebbe interessare, perché a differenza con how to get single page... Boh, bisognerebbe vedere cosa ci danno di risultato. How to get page how to get links. Le morti illustri sono tutte quelle su Wikipedia, senza filtrare. Ok, e perché abbiamo 2 pagine? Perché hai detto 1990? Perché allora adesso ci muoviamo, questo corso cambia un po' forma. Ci muoviamo in un pezzo di lezioni, in un blocco di lezioni che, a parte quella sugli oggetti che sarà ancora con queste modalità, vorrei fare dei progetti direttamente, quindi non c'è più teoria, facciamo direttamente progetti, e vorrei insegnarti o vederti ragionare insieme alla chat su come si usano le cose senza che lo sappiate prima, perché questo è il succo della programmazione. Risolvere problemi imparando a risolverli. Ti ho dato 2 pagine di Wikipedia. Allora, il progetto è piuttosto semplice. Vogliamo collezionare, l'hai sicuramente detto, ma vogliamo collezionare tutti i morti di Wikipedia, che sono riportati su Wikipedia, di tutti gli anni che vanno dal 1990 al 2021. Questi dati li useremo nella prossima lezione, e li stamperemo e li plottiamo. Gem, grazie mille per i 2 mesi. Ma grazie per il Prime. fondamentalmente sappiamo che ci serve modo di accedere a Wikipedia da Python. E ce l'abbiamo, è questo pacchetto, adesso lo installiamo. 2, queste pagine come sono fatte? Cioè, come faccio a prendere questi dati? Proviamo ad aprire io te ne ho messe 2 per vedere un po' come sono fatte. Proviamo ad aprire la prima. Aspetta, cosa hai chiamato per prima? List of deaths per year. E qui abbiamo il cioè, ho capito quello che è. Sono divisi... Sono divisi in... Oh, minchia, però per mese? Pure? Ci sarà anche soltanto per anno. Aspetta. Sì, c'è anche giù, a basso, cioè in basso. No, non scherzavo. Death by year. Beh, io ti scammo la pagina. No. What? Allora, ci sono qua dentro, vediamo un pochettino. Vediamo ad esempio, allora lasciamo stare il 2022 perché essendo in corso ha più pagine. Vediamo già January del 2021, clicchiamo su January, ok? Sì. Abbiamo January 1 e ci sono tutti quanti. E poi January 2. Ma sono illustri questi? Sì. Più che altro, cioè sto pensando, il lavoro che dovrà fare il computer. Dovremmo mettergli tipo un for, sto pensando a un loop, dandogli un range con gli anni, dicendogli vai su questo link perché death in January 2021, poi dovremmo cercare death in February 2021, poi in quindi dovrà esserci un loop prima sul mese, poi sull'anno con anche il mese, quindi sarà un doppio for, e dovrà ricavare tutte quante e creare tutta una tabella intera. Però
Non ci metterà tipo un anno a fare una cosa del genere? Boh, dipende come lo fai e che pagine usi. Vediamo l'altra. L'altra è tutto l'anno, che è molto meglio. Ci sono anche meno sì. morti. Sì, sono di meno questi qua. Probabilmente, diciamo, questi qua sono una lista più ricercata. Insomma, ci sta. Però poi si dovrai... Il punto è Dico- che poi dopo vediamo se c'è per tutti questa cosa, per tutti gli anni. Questo è solo del 1990, eh? Sì, ho visto che c'è fino al 1993, qui, fatto così. Però in decades, se andiamo nel 2000, years 2000, sì, si può fare, si può trovare. Qui ci sono le nascite e le morti. Però le nascite non ci interessano. Ah, C'è births, poi scendi giù, c'è deaths. ok, pensavo fossero, ok. Di là ci sono veramente tutti e sembrerebbero essere molto più organizzati in realtà. Sì. Almeno non c'è tutta la parte di explaining, bla bla bla, direttamente ti dà January 2021. Ora, la questione complessa su cui uno deve riflettere, secondo me le pagine tipo Deaths in January, bla bla bla, sono più facili, cioè sono fatte meglio. Cioè, Perché più che c'è altro solo una volta, questo. esatto, poi basta cambiare il mese e l'anno, appunto. Esatto. Quindi secondo me queste cose sono un po' meglio. Non la so neanche io la soluzione. Cioè, vabbè, ci Wikipedia vediamo. è free text. Il problema di trattare free text è che è circa organizzato, ma non proprio organizzato. Inoltre, nei compiti per a casa sarà necessario trovare anche l'età. E qui c'è già scritta. Quindi secondo me è un po' meglio usare questo. Mentre di là devi accedere alla pagina del singolo tizio e trovarti dove minchia quando è nato e fare la sottrazione. Quindi questo è un po' meglio. Sì. La questione è che devi essere in grado di generare tutti. Devi trovare 12 per 10, quindi 120 URL di pagine devi generarti tu. Sì. Beh, non è difficile, no? Ma il problema è poi dopo creare tabelle con tutti questi numeri dentro. C'è tabelle. Tu come approcceresti il problema? Io, prima di tutto, farei con un mese, per vedere come funziona un mese. Proverei con gennaio, no. Allora, le pagine sono per anno, però. Cioè, scusami, hai esatto. ragione tu. Un Faccio mese, gennaio 1990. 1900. Proviamo a vedere se funziona. Da Se che io, ad anno? esempio, 2050. scrivo. Prima di decidere questo, devi vedere se funziona Vero. veramente. Perché qua nel 2021 c'è. Nel 93 c'è. Si chiama March 1990 c'è. 1993? C'è. Ok. Not bad. Quindi Dovrebbe essere carino. io personalmente prima genererei tutti gli URL e vedrei che le pagine esistono. Prima di metterci a lavorare nella singola pagina. Perché se poi non esistono, so cazzi. Aspetta che intanto, aspetta che mi scrivo queste cose come appunticini. Sì, creiamo un bel file nuovo. Questo è un compito che durerà, può anche non finire oggi. Cioè, può essere più non lo so quanto è complicato. Cioè, perché io mi baso su quanto ci metterei io. Però ovviamente facendolo insieme, parlando eccetera, non lo so. Generate links to scrape. Beh, aspetta, prima di tutto, aspetta. Install and import wiki API library. Ok. Già nel 91 non esistono? Aspetta. No, esistono. Zambi, vedi, esistono. Mi ha fatto prendere un colpo. Quindi prima di tutto installiamo, poi dopo generiamo i link. Verificare. Guardate la ghiglia. No, non esistono. La pagina Deaths in March 1991 non esiste. Ti fa un redirect su una sezione di un'altra pagina. Davvero? Oh sì. Oh.
Vabbè, però, vabbè, ma se mi redirecterà anche l'API o no? Lo sai tu? Boh. Non sono ironico, non lo so. Vabbè, proviamo. Quelli che mancano. Ma tu non vuoi fare la pausa? No, tranqui. Quelli che io farei. Pazza. Dopo, te lo chiedo dopo. Io direi, facciamo che. Perché quando ci sono questi mi diverto, quando ci sono questi esercizi così, quindi mi diverto un Lo sacco. so che ti piacciono, però che te le faccio così. Io genererei il link, poi c'è nell'API, c'è un modo per verificare se esistono. Una volta che esistono, io li passo per l'API, per quell'API per vedere se quanti esistono, quanti no. Se vedo che è un numero significativo quelli che non esistono, pensiamo a un metodo per ovviare. Altrimenti, se invece sono 7, quei 7 li troviamo in un altro modo. Mi piace, brava. Verify if the links exist, if and evaluate The situation. next steps. Ci sta. Ok, mi piace. Ok, Let's do intanto it. dobbiamo installare pip install Wikipedia, non serve? No, qua si fa packager, poi voi dovete fare pip install chat sui vostri computer. Questo qua. Ma e qui... dove devono farlo nella console. Esatto, Se mentre siete noi su Visual facciamo Studio una cosa Code, diversa. se siete su Visual Studio Code, aspetta che faccio vedere. Io l'ho installato già qua. Ok, io faccio vedere da me. Qua vai su Terminal, New Terminal. Nel terminal scrivi pip, questa cosa qua, copy incolli, quello che c'è scritto qua, lo copy incolli qui. Ok, ma allora, poi io ti metto qui lezione 7, compiti, compiti 1.python, 1 compiti. Allora, chiamiamolo that's extractor. Wikidect, che iniziamo a dargli dei nomi perché questi sono dei progetti che hanno una loro dignità. Quindi rename. Ok, fatto. Wikidect extraction.py. Perfetto. Wikipedia. Allora, poi testiamo che funzioni. Quindi una volta che mettete su un pacchetto, subito testate che funzioni. Facciamo una cosa semplice, tipo c'è una cosa semplice. Wikipedia page, Python. Ok. Prendiamo proprio un codice già che ci offrono loro e vediamo se funziona, ok? Aspetta. Ok, fai quello. Siamo qua. Giorgione, grazie per il Prime. Moreno, grazie per i 15. Piccoli. Ok, vediamo un attimino questa roba qua che cosa produce. Ah, install si scrive con 2 L, ok. Grazie Ninja. Ok. Allora, vediamo intanto se questo funziona. Quindi run. Python, programmi legge, id, ns. Ok, non trova questa pagina. Diamogli una pagina diversa. Tipo, clicco una pagina a caso. November 7. Yeah. Però il pacchetto sembrerebbe funzionare, Ma, più o meno. Aspetta, troviamo una... magari è Page che ti dà questo. Secondo me esatto. Secondo me è... c'è summary se vuoi. O anche solo punto title. Sì. Ok, sembrerebbe funzionare. Perché il titolo l'ha trovato. Vediamo summary. Come dicevi tu. No, ma è un casino summary. Niente, non è summary. No, funziona. Ok. Bene. Anche summary, così? Sì, poi perché lì prendeva delle porzioni. Ok, quindi le API che abbiamo installato funzionano e siamo in grado di accedere a Wikipedia. Sì, questa roba sarà lenta as fuck. Però in realtà sono solo 120 accessi, quindi non è terribile. E anche riusciamo a fare un piccolo push adesso che mi stanno chiedendo i link adesso per poter andare a vedere le cose per i fatti loro. Of course. Per seguire mentre facciamo. Lo fai tu o lo faccio io?
sto già facendo. Ok, bravissimo. Bravissimo. Ok, quindi abbiamo finalmente messo sulle API che funzionicchiano. Siamo in grado di andare a prendere i morti. Rem Fantasy, grazie per i 2 mesi. Lo metto qua nella lista. E adesso dobbiamo generare gli URL. Allora, il metodo veramente giusto per fare questa cosa qua sarebbe usare Wikipedia stesso, ok? Cioè, poiché Wikipedia indicizza le proprie pagine, bisognerebbe andare alla pagina che indicizza tutte queste pagine, prendere tutti i link e usare quella. Però questo complica le cose. Secondo me facciamo prima generarceli noi. Sì. Ok? Quindi, che forma vogliamo che abbiano i nostri link? Vogliamo che abbiano questa forma qua. Sperando che sia rispettata da tutti. Ma lo vediamo adesso. Questa è la forma delle nostre pagine. Ok? That's in mese _ anno. Ok? Abbiamo months, abbiamo years. Proviamo a stamparli per vedere che contengono le cose effettivamente giuste. Aspetta. Ultima cosa. Da notare che l'ho fatto in maiuscolo URL. Va bene. URL. Ok. Facciamo un print di tutte? Facciamo un print di months e years, giusto per vedere che contengono le cose giuste. Questo, ragazzi, è un progetto realistico, cioè magari voi volete studiare qualcosa. Qua potremmo ad esempio andare a scoprire l'età media di morte di ogni anno, un fatto che non è riportato così direttamente. Però possiamo dedurlo da questi dati, è figo. Giusto. Ok, abbiamo tutti loro e tutti loro. C'è il 2022 di troppo, però, quindi così. Ah, perché non vuoi... Ah, fino al 2021. No, perché quello c'ha... non sbatti. è completo. Lasciamo stare il 2022. Ok. Poi si fa presto ad aggiungerlo in caso. Bene, molto bene. Adesso generiamo tutti gli URL. Ok. Quindi vogliamo una lista che si chiami URLs. Ok. Come la popoli? Facciamo... Non so se farlo in... Facciamo... Non ho voglia di fare un... come si chiamano i for dentro... I for compressorizzati, come si chiamavano? List comprehension. Compressorizzati, vedi? Non mi piace, non ho voglia di farlo. Quindi faremo for... month in months. No, partiamo da year. For year in... Cioè non cambia niente. In years. E poi for month in months. Sì. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo URL. URL minuscolo. No, non minuscolo perché abbiamo il... Dove l'hai messo? Lo possiamo direttamente aggiungere alla lista. Ah, ok. URLs don't append. La S minuscola. URLs append. E appendiamo URL più... prima il month, vero? Più... Occhio che manca that's in. Allora, c'è slash, poi that's in. Ah, that's... così. Ah, ok. Ah, ok. Ok. That's in più month. Sì. Più... più year. Ok. E poi stampiamo URLs. Ok. URLs. Ok. Vediamo un po' se funziona. Canonical concatenate string not int. Va bene. Così. No, month è già una...
Ah, era già. Month era già una stringa. Ok, sembrerebbero essere loro, direi. January, February, bla 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 bla. Ce l'abbiamo tutti. Ok, aspetta che mi hanno consigliato una cosa che secondo me è più carina e più pulita. Sì, in realtà l'URL non ci servirà, perché noi dobbiamo dargli page names, credo. Però... Vabbè, ma no, perché abbiamo... Ah, sì? Sì, perché noi vogliamo fare direttamente page e poi dargli solo il titolo, quindi probabilmente l'URL proprio non c'è. Però va bene, basta cancellargli il pezzo davanti. Page... Ah, ok. Vabbè, basta... Ok. Allora, scriviamo Scusami, allora chiamiamole page. Facciamo sia gli URL che le page, così poi dopo vediamo qual è quello giusto. Poi vediamo quale fare. Sbaglio? Sì. Non ti piace creare cose in più, lo so, però poi... No, più poi che altro puliamo. perché dalla page ottieni anche l'URL se vuoi, quindi... dici proprio di... È proprio inutile, sì. Perché dalle API, se tu vai su how to get full text... Ok, togliamo. Non è un problema. Diciamo che hai la possibilità di accedere gli devi dare la page name, perché è comunque un identificativo unico, quindi non saranno URLs ma saranno name pages, va bene così. Ok. Aspetta. E qua ci mettiamo... Perfetto. No, non è ancora perfetto. Ok. Quindi URL non serve più. Ok, sì. Ok, adesso abbiamo creato il nostro pages. Già che lo stiamo facendo, quindi qua list of all pages, generate pages to scrape. Perfetto. E poi vabbè, install and import. Direi che non ci serve più. Ok, siamo già a buon punto. Ora andiamo a vedere queste singole un po' come se ci sono o non ci sono, no? Quindi dentro pages abbiamo tutti i nostri cosettini. Bisogna verificare che le pagine esistano. Quindi come si fa? Andiamo a vedere come funziona la libreria. Ok. Ho ricopiato la parte quella che dicono. Quindi page underscore pip bla bla bla. Il metodo che ci serve a noi è .exists. Non era quella. No, no, era quello. Era quello. Sì, solo che c'è tanta roba che non serve lì. Sì, ok. Page bla bla bla. Quindi dobbiamo comunque trovare la page. Vabbè, così, in realtà tutta questa così. Page bla bla bla. Qua ci metteremo. Qui bisogna mettere dentro un for page in pages. Page bla 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 bla. Page. Giusto? Sì. Bla 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 bla. Page exist. Perché mi dà errore? And define name wiki. Cos'era wiki? È solo wiki questo. Così. Ah. L'ho creato qua sopra. È il puntatore generico Wikipedia. Ok, in inglese. Ok. Exist. Io volevo fare. Io sto facendo la mia soluzione. È così la tua soluzione? Wiki è una canzone di Shakira. Ok, tu qua hai la lista di pagine che esistono. Io le scammo direttamente e calcolo direttamente la lunghezza. Quindi riga 26 è la mia soluzione. Quindi non usi X. Io dico prendi X se la pagina X esiste per X in pages. E poi calcola la lunghezza di questa lista. Quindi in realtà posso fare anche così. Se vuoi avere...
Ho La capito, tua cioè stessa così cosa è la mia stessa cosa. X Ok. e poi len di Ok. X, print len di X. Vediamo se printo existence. Ok. Dovrebbero dare lo stesso numero in teoria. Mhm. Vediamo un po'. Cosa ho scritto di terribile? For X in pages. Ah, giusto, perché qua devo metterci else. Quindi non è così, ma è così. Dopo? Eh sì, perché non è un filtro. Yeah. Qua ci mette un po'. Perché deve fare 120 accessi. Quindi vediamo se distruggiamo il software o funziona. Non c'è tipo un limite a questo software, ma si vede qua sotto la CPU. E la RAM. Ma e in lo teoria avendo storage. l'account super potente no. Però who Guarda knows. come se la tira già con l'account super potente. Ah, sta crescendo la RAM. Eh sì, perché si tiene le liste in memoria. Come un si po' chiama lento. questo gioco? Non è... Si chiama proprio- Python. The Sims 3. Minecraft. Però, esatto, quindi adesso dovresti fare un... Ok, qui perché io in realtà volevo fare... Perché pensavo che existence desse false and true. Io volevo avere entrambi. Volevo avere... Così poi dopo posso contare i false. Che mi è più comodo. Invece che poi prendere quanti sono la differenza in quest'altro. Capito? Che Ah volete? sì. Allora, la tua soluzione, comunque a quanto pare esistono tutte. Which is pretty weird, perché sapevamo che almeno una non esisteva. Cioè, Mentre... come fai a saperlo? L'abbiamo testato prima. No, come fai? Da dove hai capito che manca una? Che sono tutti giusti? Perché ho provato a mettere quella del 1990 e non funzionava. E fa un redirect. No, ti sto chiedendo dove hai visto nel nostro code che non funziona. Il mio non... Beh, qua c'è un exception, quindi sicuramente qualcosa gli è andato male. Dov'è che hai visto che ha detto che tutte quante ci sono? Ah, sono tutte true. Perché tu nel... il mio code da sia true che false, giusto? Sì. Ok. Le tue sono tutte true. Poi se facciamo print len di existence dovrebbero dare esatto. Quanti sono in tutto? 10 anni? No, sono 11 anni. Per 12. Giusto. Esiste come redirect? Sì. Anche secondo Sicuramente me fa va redirect. tipo lo rimanda. Quindi vabbè, comunque esistere esistono. La mia soluzione per qualche motivo dà questa bellissima... forse perché questa... Però in teoria... Non so perché dà questo... Era orribile JSON. Tra l'altro dove? Non si capisce. Wiki.page.exist. Vabbè, ma non fa lo stesso, Hank. Ho fatto il mio code, funziona meglio del tuo, non è un problema. Sì, ma io ero curioso di vedere il one-liner. Devono essere 11, sì. Vabbè, ma è certo che col for si poteva fare, ma volevo vedere la mia one-liner. Se poi posso farlo anch'io con il mio for in un one line. Che viene questo. Existence è uguale a... Allora, aspetta, una cosa che possiamo fare è questo. Lasciamo stare questo che chi se ne fotte. Ma allora, existence.append well, whatever. Però la cosa importante che dobbiamo fare è print page. No, page non si può usare. Page p.title. Vediamo un attimino così. C'è qualcosa che non va qua, Title è una funzione, forse? No. Così. Il problema sono sempre le tablature che su questo sito ogni tanto fanno. Sta fermo. Aspetta, faccio io. Fermo? No. Fatto così? Wait. Ok. Ciap. Eccoli qua. Vedi? Bellissimi. Maria. Sì, ma adesso andiamo avanti per ore. Fermalo. Fermalo.
Fermalo. Fermalo. Ma lascialo andare, sto controllando. Allora, il problema è che quelle pagine esistono fatte così soltanto da aprile 1991. Che sfiga. Tutte le altre ci sono. Fa redirect tanto. Ok, allora questi non servono più. 384. Quindi come vedi non è che ci metta tantissimo. 384? Sì, perché sono 12 mesi. 384 è un po' strano in effetti. Sono 12 mesi per 11 anni. 12 per 11 quanto fa? 12 per 11? 120, 132. 32 per 12. Ah no, sono coglione, 90 sono 20 anni, non sono 10 anni. Ah. Sono 30 anni, scusate, sono proprio rincoglionito. Certo, ok. Allora, qua ci sono diversi modi di gestire la situazione. La prima è che potremmo dire che innanzitutto io vorrei partire dal 1991, così sono 30 anni precisi. Quindi scambiamo il 1990. Ok. E boh, e lo cambiamo nel tanto. Io ho fatto il compito, io decido. Tu puoi modificarlo, mi sembra giusto. Esatto. Però comunque non abbiamo risolto il problema, perché i primi mesi del 1991, i primi 3, non ce li abbiamo nel caso. Ma scusami, ma andava, ci dava tutti giusti, diceva che tutti quanti esistono, che cacchio te ne frega, prenderai il redirect. Basta. Sì, ma redirect... Allora, prova a vedere a cosa redirect. Al 1990. Interamente, non soltanto al mese. Esatto, quindi è fatta diversa, la forma della pagina è diversa. Hai ragione. Quindi vuoi che partiamo da aprile? No, partire da aprile è molto brutto. Dal 92. Potremmo partire dal 92 o potremmo... Anno dei mondiali di... è importante data. Sì, perché poi bisogna fare il problema 2 volte, non è molto interessante. Però, vedete, nella realtà già questa sarebbe una problematica, perché cerco di spiegarvelo facendolo vedere, chat. Vedete, se io finisco nel 1990, ti sto sciarando intanto, finisco qua dentro, ok? Lo vedete com'è fatta questa pagina? No, aspetta un secondo. Ok, sì, vediamo. Lo vedete com'è fatta? Ci sono i mesi scritti qua. Addirittura ci sono dei giorni bastardissimi, 8-9. È morto nella notte tra l'8 e il 9. È una schifezza, ok? Anche se noi in realtà dobbiamo andare a Death, quindi qui. Però vedete che... No, uno sbattimento. C'è dal 92. Mancano dei giorni, mentre di là secondo me ci sono tutti, credo. Ma non è detto. Ma no, quello non sarebbe un super problema. Gli europei vinti in Danimarca del 92 è importante. Insomma... E poi questi sono trattini che già vi dico che su Wikipedia alcuni di questi trattini sono trattini, altri sono altri caratteri, che è una cosa già spiacevole. Quindi non è proprio splendida questa roba qui. Invece tutte le altre sono fatte così, che sono molto meglio, perché c'è già l'età scritta qui. C'è anche scritto che cosa facevano, which maybe possiamo prendere a questo punto, dato che usiamo queste pagine. Quindi, allora, se doveste farlo veramente per qualche progetto che vi interessa avere proprio l'anno 1990, devono farlo per questo gestirlo. progetto. Devono già farlo sicuramente per questo progetto. No, ok, ma doveste farlo veramente, non potete cambiare le commissioni. Dato che lo faccio io, diciamo che partiamo dal 92 per semplicità. Grazie. Okay? Però dovreste scrivere 2 parser diversi, dopo lo vedrete. Quindi dal 1992 al 2021. Ok? Quindi se cambiamo qui è così anche un pelino più veloce. Che poi ricordiamo che in Danimarca non doveva nemmeno partecipare agli europei al tempo. Esatto. E quindi questi sono i nostri bei morti. Oh, allora adesso abbiamo generato le pagine, abbiamo le pagine. Questo è soltanto un check per l'esistenza, quindi fondamentalmente per il momento lo possiamo relegare a un commento o quello che è. Anzi, facciamo così. Facciamo qua in cima. Allora, facciamo questa cosa qua importante. Facciamo function... No, com'è? Def main. Ok? E tutto questo diventa dentro il main. Così.
Poi in basso scriviamo Python main, perché non mi ricordo come si fa. If name uguale main. Bla 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 bla. Prendiamo questo signore qua, lo schifiamo qua sotto. Ti avverto che sono le 8:15. Oh shit. Ok. Facciamo così. E poi facciamo che così qua sotto possiamo definire altri metodi, altre cose nella nostra tranquillità, ma richiamare dove vogliamo. Check pages. Non ho capito perché stai facendo questo, però. Per non averlo in mezzo ai coglioni. Ok? Ma non è in mezzo ai coglioni, è lì all'inizio, è giusto per seguire il... Perché devi fare... Fidati di me. Questa parte... l'ordine del codice è una cosa che si acquisisce negli anni. Devi sapere... Cioè, sappiamo già... So già che questa roba diventerà un porcile tra un po'. Perché Ma non sarebbe più comodo metterlo come un altro file? Così la gente assolutamente che segue... sì. Però per il momento non è ancora il caso. Poi sarà molto facile spostarlo però, perché abbiamo tutta una parte sola. Ok. E comunque questa cosa del main è comoda perché... Quindi questo l'abbiamo fatto. Check pages lo lasciamo qua tranquillo. Gli dobbiamo dare ovviamente un pages come parametro. What the fuck? E volendo lo chiamiamo check Bro, pages that's illegal. Dandogli Thank pages. you so fucking much. Chat, do you see the first Verifichiamo che tutto funziona next ancora. to their name? It's founder. By the way, people, Name wiki is not defined. Hai ragione. Go and give them a Wiki, follow. Can I pages. also have a shout out? Gli diamo anche la I wiki. super appreciate you for being E here, voilà. honestly. When the other day I was like, thank you for believing in me when I had 2 Ora, viewers. non riusciremo sicuramente a finirlo di oggi, ma una cosa che possiamo fare è cercare di capire negli ultimi 10 minuti la singola pagina come si comporta, ok? Adesso vi ringrazio, non vi preoccupate per le salve. Come si comporta la singola pagina? Cioè, proviamo a prenderne una, diciamo January del 1992, e proviamo a vedere che cosa succede qua dentro. Ok, G? Let's do it. Prendiamone quindi una. Questo, addio. Sì. Adesso non capisco più niente di quello che hai fatto con i codici, ti hai spostato giù. Niente, tu continui a scrivere Io faccio finta qua. come se... Continuo qua come se niente fosse successo? Sì, però considera che è tutto dentro un metodo, quindi è tutto tabbato di uno, però sì. Va bene, ok. Abbiamo cercato, abbiamo tutti i titoli aspetta che faccio un clear. Ok. Abbiamo tutti i titoli. Adesso dobbiamo vedere di nuovo nell'API. Io vorrei vedere di uno, quindi io creerei tipo un'altra pagina per vedere come viene fuori. Get full text. Vedi, get full text, bla 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 bla. Allora, la pagina te l'ho già raccattata perché l'abbiamo già fatto prima. Quindi lo sappiamo già fare. P-Wikitext, print Wikitext, quello là, Wikitext. Allora, bisogna capire... Get single page sicuramente è la cosa che ci interessa a noi. Però poi dobbiamo prendere il testo. Il full text, io direi. Sì, così. Il full text in formato wiki, HTML. Infatti, voglio vedere. An indent does not match. Puoi per favore fare l'indentation del print? Basta, cancelli e rifai. L'ho fatto. Ok. Cosa mi dà? Mi dà... che cos'è? È un HTML? No. No. È una stringa? È una stringaccia brutta. No. Però non è malissimo, da parsificare. Sì, però... Aspetta. Si può fare tipo type. Dot type. O è dtype? No, è type tra parentesi questo. Fedario, grazie per i 4. Vorrei capire. C'è la virgola, è come un CSV. No. È una stringa. Una. Neanche più stringhe. Una. Sì. Ma io... Proviamo a vedere come viene in HTML. Si può cambiare il modo in cui puoi sceglierlo? Sì, c'è una cosa che si chiama extract format. Se guardi, quando dichiari l'oggetto wiki,
Gli puoi dare come parametro Extract forma extract forma. HTML. Vediamo così Meglio. cosa esce. Non c'è tipo... È ovviamente sempre una stringa, però dentro c'è l'HTML, quindi poi possiamo parsificarlo come Sì, HTML. ma non si può, non c'è un JSON. Sì, sto cazzo. Ti piacerebbe? Magari, non c'è. No, perché quello sarebbero già dei dati API, è quello che vogliamo fare noi. Noi vogliamo trasformare free text in un dato strutturato, e questa è la cosa difficile, e questo è il tema. Comunque, devo dire che l'HTML è peggio della morte. Però almeno così Perché? abbiamo una definizione, perché secondo me se noi gli mettiamo dacci, cioè H2, tutto ciò che è dopo H2 è il mese e l'anno. Tutto ciò che dopo H3 è il giorno, e poi dopo lì, quelli che vengono dopo lì, che sono i singoli delle liste, sono il nome, e dopo la virgola abbiamo l'età, e dopo la virgola ancora abbiamo che cosa facevano di job. Secondo me è più semplice. Piuttosto che la string tutta insieme. Perché, guarda, allora, prendiamo solo la stringa. Ricordati che abbiamo gli acapi. Gli acapi sono importanti, ok? Prima di tutto dobbiamo distinguere il prima e il dopo. Cioè il prima dove poi iniziano i dati e il dopo. Da cosa lo distinguiamo secondo te? Scusa, ripeti? Allora, ci sono i giorni, no? C'è numerino e poi una lista di cose, no? Quelli sono facili. Cioè, se ti do la singola riga, la sai gestire, no? Se mi dai la singola riga... Se ti dico Hans Kurgat 100 Australian American Linguist, sì, la sai gestire, no? In che senso? Sai sto a estrarre il nome, sto a estrarre il nome, l'età. Sì. Esatto. Non è un problema, è facile. No. Sì. Ok. Adesso, quindi, queste qui le sapremo fare. Ora dobbiamo capire però a che giorno appartengono. Però vedi che c'è un certo pattern, no? Sì, ma il pattern... Il pattern è dato da un numero e basta. Secondo me è troppo... Non è dato da un numero e basta. È dato da invio, un numero e basta. Giusto? Sì. Quindi se splittiamo per invio... È che mi piaceva l'idea che dopo H3 subito sei sicuro che ci sia il giorno. Ma si può fare anche in quel modo là. Cioè mi sembra troppo volatile come cosa quella dell'invio. Purtroppo questo è il problema del free text, che non è strutturato, quindi devi trovarla tu la struttura. Con l'HTML ti dà un pochettino di più, ti aiuta un pochettino di più. Non vale per il 1° gennaio, è vero, quindi qua devi fare il caso, insomma, così. E poi devi anche considerare che qua, volendo fare proprio un parser da 200 IQ, i giorni variano da... Come faccio se devo capire quello che ti passa nel cervello? I giorni variano da... da cioè, uno, quali giorni variano da... 1, 2, 3, vanno avanti di 1, ok? Ma che... Ecco. Grazie quindi al tu cazzo. immagina di leggere il file riga per riga. Immagina di leggere il file riga per riga. Che domanda ti poni? E di avere una variabile day che parte con 1. Cosa puoi fare? Il bisestile, chi se ne fotte del bisestile, chat? Non vi preoccupate. Nel momento in cui trovo un numero da solo, cambio il day. Non è solo un numero da solo, deve essere... Spazio, cioè, capo a capo il numero. Però, se è dopo l'anno... neanche senza capo a capo, questo è un altro modo ancora, che sto pensando, no? Tu hai day che vale 1, no? Quindi, contiene day? No. Contiene seconda riga, contiene day? No. Terza riga, contiene day? No. Quarta riga, contiene day? No. Quinta riga, contiene day? No. Sesta riga, contiene day? No. Settima riga, contiene day? Sì. Tutto è solo day. Sì, quindi day uguale day più 1, perché adesso l'abbiamo trovato, e tutte le righe che vengono dopo, se non sono vuote, fanno parte di quel day. Pretty easy.
Sì, ma allora mi mette, se ci pensi, allora prima, la parte prima, mi va a prendere, me li va a salvare come morti. Perché quando tu parti col day 1, parte da riga 1, cosa fa? Devi controllare che una riga equivalga a day 1. Ah, dici che questo programma parte nel momento in cui trova la riga che equivale a 1? No, lui scorre tutte le righe, no? Se la condizione è la riga esattamente uguale al contenuto di day? Va avanti fino a quando non trova una cosa che è uguale di nuovo al day che si è mutato in 2. Esatto. O finisce il file, naturalmente. Ecco perché non c'è problema di anni bisestili, Ma perché anche secondo l'ultimo me sarà sono più l'ultimo. comodi. Poi li devi scrapare uno per uno i tag. Cosa ci vuole? Secondo me è più complicato. Però, vedi tu. Sei tu che risolvi il problema. Allora, con i tag non mi puoi piace fare... molto il fai come vuoi, però secondo me stai sbagliando, la mia soluzione è migliore, ok? Allora, la questione... Ci sono diverse questioni fondamentali. La prima è che i tag non puoi gestirteli a mano. Devi usare delle librerie per forza, perché se no diventi cretina. Li scrappi. Li split, no, li strippi. Ok. No? Se in un giorno non muore nessuno, non funziona. Ah! Sì, deve essere vero, deve essere un numero e deve essere maggiore. Bug! C'è già un sì, bug. Non un bug. Si fixa finché funzioni. Un punto fallaceo nel tuo ragionamento. Comunque, fallo coi tag senza libreria. No, è giusto, che soffri e impari. Non posso farlo con la libreria? Fai come vuoi tu. Io ti ho dato una soluzione possibile, che è quella di fare line by line. Se la riga contiene un numero, aggiorna il giorno. Se no, splitti per riga, bla bla bla. Okay. Quindi è un for con un if. Ok, io ho una proposta. Sì. Io farei pausa. No, adesso finisce. No, vabbè, ma scusa. Facciamo la prossima volta. Potrò scegliere quando fare pausa. Non l'ho ancora fatta. No, è finita la lezione. Che vogliamo andare ancora avanti? Questo sto dicendo. Io vorrei fare pausa. Però dato che sono già le 8:20, se faccio pausa, poi non ha senso tornare sul compito. Secondo me è meglio fare pausa, ci fermiamo qui, tutti quanti riflettiamo se usare HTML, bla bla bla. Tutti quanti insieme ci ragioniamo. Anche le persone su YouTube ci penseranno insieme a noi a casa, ci manderanno i messaggini su Discord, ci entreranno nelle nostre live a dirci no, secondo me dovresti fare consigli per tutta la settimana e poi ne riparliamo. Secondo me, perché secondo me è una cosa che va pensata a cervello fresco e poi secondo me c'è proprio l'hype per altro content. Sì, che era quello che dicevo io. Ho resato ho portato la mia questione sul tavolo. Sì. Sono d'accordo. Secondo me sì. Giulia rappresentante di classe. No, ma non c'era discussione che era finita qua la lezione, sono le 8:20. Ok, let's go. Fa finta che sia una sua decisione. Ok. Ma se te l'ho detto io, ti ho detto voglio fare pausa, ho detto no, la lezione è finita. Poi fa tutto il discorso e fa finta che sia una sua idea. Ma dimmi tu. Autogestione. Anyway, quei ragazzi di YouTube si devono sorbire tutta questa parte per niente. Pensateci anche voi, provate a implementare le vostre soluzioni. Io cambio il compito 2. Lo tolgo proprio. Continuate a fare il compito 1. Se volete andate avanti. Se volete non andate avanti. La prossima lezione continuiamo con questo e lo finiamo senza teoria. That's it. Ok. Così non devo fare un cazzo questa settimana. Godo. Quindi committo direttamente. Questo è quello che abbiamo implementato per ora. Vedete voi come provare a implementarlo. Ok. Ciao YouTube. Ciao YouTube. Bene. Entra le lezioni di Python finiscono sempre così. Sì, esatto. Il mio cervello fuma. Ok. Abbiamo qualcosa da guardare. It's vlog moment. Sì. Ma devo farlo vedere io. Sì, perché si vede in qualità migliore.
Potrei non essermi Perché sì. preparato. E comunque io avrei una cosa da dire per le prossime lezioni di Python. Sì. Non riusciamo a condividere il cose su... Aspetta. Su Discord perché ho... Aspetta. Scusami, l'ultima versione del vlog è quella... Dove me l'hai mandata? Aspetta. Facciamo di ascoltare un TTS che è in italiano ma con l'accento, tutta la pronunciazione, tutta la pronuncia in inglese, non capisco niente. Damiano, non ho capito niente. Assolutamente nulla del... Ma scrivimelo, mandamelo nei DM, scrivimelo, grazie per i beat, it's appreciated. Dicevamo, scusa. E dicevo, la versione del vlog qual è? È l'ultima? Quella che mi hai mandato su Telegram? Qual è? È ti mando quelli di quella completa? Ti ricordi che c'era la questione che... Sì. Filo, grazie mille per i 2 mesi. Mi uccido l'orecchio. Sì. Quindi ti mando quella integrale? Aspetta. Che non mi ricordo, ma forse te l'avevo mandata già quella integrale? Non mi ricordo. Quale sarà? Anch'io. Vabbè, mandamela che la scarico al volissimo tanto. Sai che non ho idea di qua. Ce l'ho ma non sono unite, mi sa. C'è il cane che sta andando di matto nel frattempo. Allora, vabbè. io ho ricevuto su iMessage una versione, ho visto quella e va bene quella lì. Quella lì. È la stessa di Telegram? Te l'ho mandata in tutti i modi perché non riuscivo a mandarla. No. Aspetta. Questo è Extreme Makeover, ha ancora delle sofferenze tecniche da superare, chat. Cioè, mi ha mandato su iMessage, io ho mai usato. Cosa credi essere? Ma perché Los c'è una Angeles? qualità migliore? Ma non è vero, su Telegram puoi mandare come file. Ma non uso Telegram e lo sai. Aspetta, che dove se c'è quella Male, è pieno di realtà interessanti. No, mi sa che anche quella lì è... No, aspetta. Vabbè, mentre tu fai questi click, Tu io fai fare cose... ordino cena. Come ordini cena? Non ho preparato niente. Dalla prossima weekend mi faccio il qualcosa per... Aspetta che devo capire se è questo. Mi Chat, sa pizzetta che... classica? Che dite? No, mi sa che questa è quella... questa non è quella integrale, quella che ti ho mandato su iMessage. A me va bene quella lì. Mi puoi rimandare quella lì? Su Perché Telegram? Te l'ho mandata. Allora, su Telegram hai o quella integrale, quindi vanno bene entrambe, quindi va bene. Io su Telegram ne ho solo uno. Quella. Qua è... Ma al massimo sai com'è quella integrale, quindi ti va bene anche quella integrale, hai detto? Sì, ma non so quante cose tagli, fai, metti... Ma tu, no, ho soltanto tolto la parte quella là. Vabbè, che cazzo, non so. Allora... Aspetta, prima devi farmelo vedere su Discord. Sperando prima che non devo faccia trasferirlo su questo computer proprio. È un tatuaggio. Ma beh, se vuoi lo faccio vedere io. No. Okay. Un istante. Scusa. È un succo di frutta, sì. È un juice box. Che... con il suck it. Non è un pirate tattoo, ma ne arriveranno altri. Pirate tattoo? Pirate tattoo. No, alla fine non l'ho tolta, perché pensavo che lui fosse un po' più... mia paura. Invece no. Succo di pisello? Vabbè, ok. Va bene. Bella... Okay. Such funny guys, Cosa rappresenta? È un succo dove c'è scritto suck 4 mega è venuto questo vlog. Sarà in qualità tremebonda. Ma sai perché? Non riuscivo a scaricarlo se no con l'iPad, non so perché. Deal with it, you squares. Exactly.
Flex precipite quando... Guarda! Cioè, comunque io vado in palestra per farmi aumentare le gambe e mi aumentano le braccia, mi spiegate? Cos'è questa? Questa è la difficoltà. Ah no, 70 mega, ok. Sì, comunque non è in gran qualità. Quando trascini un file su Telegram, se lo tiri verso l'alto anziché il basso, te lo manda come file e non come contenuto multimediale. Mai usato Telegram in vita mia. Sì, tutto si impara, eh. Dunque, vediamo così com'è. Secondo me non è malvagissimo, vabbè, cioè, quel che è alla fine. Secondo me Sì, comunque va di bene, qualità va bene. migliore dei tuoi video da 2 ore. Ma dimmi se mi deve cagare il cazzo. Allora, facciamo così, poi devo sciarare VLSys. Potevo caricarlo su YouTube? No. Allora, siamo qua riuniti per vedere questa cosa emozionante. Share your screen, VLSys. G non ci si siede sui macchinari al contrario. Ah, ho capito, vabbè, un battutone, scusate. Aspetta. Allora, intanto, cosa prendo per cena? Sei thailandese? Ti fai un riso con il curry Ci metto thailandese. troppo tempo a decidere quelle cose complicate. Allora Una fai roba un più- kebab. Già ieri volevo prendere il kebab e non l'ho preso. Bravo, perché è un po' pesante forse. Però se No, lo più che altro prendi... da mangiare in live è tutto... Insalata direi di no. C'è un cinese. C'è un... Ah! Sì, vai, come si chiamano? Dai, quelli lì che fanno... Hai capito? Bubble tea? No. Cos'è che fa dai, bloop? le Cos'è cose quella dei faccia cinesi- tipo... Non potresti essere più distante, hai detto bloop e fa un bloop. Cioè, pure mi dice. Troppo buono ravioli. il thailandese. Il ravioli? Ravioli. Pompini. Sono questi... No, ma fanno plup. Non so che pompina avete ricevuto voi, ma che fanno plup. Non so esattamente di cosa stiate parlando. Non che sia un esperto, ma a farli. Ma come si chiama? Ravioli. Allora, Ma noi- brasalli ma- con Anche- gamberi. Chi è pronto? Dimmi. Io ti voglio bene, però... Cioè... Cosa ho Mi stai detto? trattenendo qua perché... Possiamo guardare il vlog? No, perché così mentre guardo il vlog arriva a 30 secondi. Vabbè. E così mi vuoi Ah. bene? A tutti era venuto in mente il bubble tea. Sì, anche secondo me. Non credo. Così, ancora devo ordinare. Quante cazzo di cose devo mettere qua dentro? Dai, vabbè, prendo altri ravioli. 1 milione di ravioli prendo. Vaffanculo. Questi sono i più buoni. Let's go. Ok. Sì, chat, mi sono dovuta adattare al vlog verticale. Le regole sono le regole, Ma fai hype. Siete pronti? Siete carichi per questo? Che schifo. Come che schifo? Pure! Siete pronti? Siete cali? Sì, ho molta fame. Allora, l'ordine è Fazio. Fabio Fazio, credo. Ok, dunque. Ok. Adesso... Siamo pronti? Hype in chat. Hype in the chat. Sì, let's go. Yuhu. Iniziò così la nostra avventura per trasformare un Hank in un essere umano. Hank, che dici? Entriamo? Se volessi fare J-Ass potrei farlo qua. Entriamo. E diventare J-Ass. Andiamo qui. Pensiamoci. Secondo me ci sta. Ci riaggiorniamo. Che ci vedo così, Che ci vedo. Ci riaggiorniamo. Oppure, belle. Con Federico ci divertiamo, Sì, ma le faremo sapere, grazie mille. Gambe, what the fuck. Torna alle 3. Grazie. Quanto sei a tuo agio all'esterno? Mi serve un
sacco vederti vestito così. Vabbè, ci metti poi la faccia mia su un Photoshop. Fatto vedi che è Devo dire, ottimo lavoro di Photoshop. Grazie. Mi sono impegnata tanto. Hai visto? Ottimo lavoro di Photoshop. E poi staresti bene anche vestito così. Guarda. Questa ne dubito vivamente. Staresti molto bene. Sì, sì, sì. Blank. Ma guarda, sei fighissimo. Ma col gilet, ma sembrerò un golfista grasso pelato. Ma non è vero. Ho capito che sei stata un'agonia, non pensavo così tanto. Guardate la mia faccia. Benvenuto nel tuo mondo. Questo magnifico posto. Non trovi in un negozio di vestiti. Da me dicono bello figo. Bel figo. Un po' bello figo Gu, sì. Decathlon negli ultimi 6 anni. Allora, io ti dico quello che pensavo di fare per oggi è ti faccio provare diversi stili, ok? E poi vediamo quello con cui ti trovi più a tuo agio. Non mi puoi dire di no. Devi provarli e poi una volta che ce l'hai addosso mi puoi dire di Ti do no. al massimo 3 stili. No, vabbè, adesso non esagerare. Calmati, anche di più. Calmati. Calmati perché era già sembrava già una terriera. Ero sempre così. 6 e ti faccio vedere i piedi. Quali? Come quali? Non so. Già mi piace, lui già mi piace. Che genere di musica ascolti? Prog rock. Succederà. Che torni all'etra, questa è bella. Perfetto, io ascolto quello, il metal, non sia convenzionale. Allora, qua c'era questa tizia qua Che ci mi provava parlava. tantissimo. Non so se volesse fare il lavoro, però mi parlava. Ah, ma cosa fai? sì, ma tu la lavori? la. Poi anche lei si è accertata subito. Ma voi due? No, Esatto, si ma figuri, siete- libertà può attaccare. Non c'è esatto. Io gli farei provare la coreana, con questo gli sta bene, però mi sembra il professore della casa di carta. Perché fa camicia. Devo dire che ci sta. The resemblance is quite strong, devo ammettere. Esatto. Già comunque primo minuto con addosso uno stile, primo stile che ti ho dato io, già colpo su una tipa. Beh. Inizia Guardate bene. che dietro c'era il mio vecchio me con queste scarpe. Allora, questa va bene se tipo lavori in ufficio. No. Sono un ricercatore. Ma smettila. Ovviamente un piccolo PhD flex. Ma cosa devo fare? Beh, allora la camicia ci sta. Allora, per lavorare ok, per uscire la coreana. Coreana, sì, sono d'accordo. Cosa faccio con sta mano così? Uscire. Ogni tanto una cena C'è questa fuori. cosa dove tu incontri persone fuori. No. Allora, a parte che hai tagliato la mia gag sulla coreana, perché la tipa fa: ah, perché non provi con la coreana? E dico, c'è una coreana. Per buoni motivi l'ho tagliata, Hank. Per buonissimi motivi l'ho tagliata. coreana, Fidati, meglio così, non c'era bisogno di dirla. Potevi lasciarla nel dimenticatoio. Vediamo l'altro stile. Ovviamente rovina tutto subito. Vi faccio notare bottega che non si chiude. Non certo Questo per non la lo grassezza sapevo. delle mie gambe, Questo non lo bensì sapevo. per il mio enorme fallo. Allora, questi pantaloni chat, ho avuto una crisi. Mi racconto questo. E lei non neanche Giulia lo sa. No, lo so. Mentre ero nel camerino non riuscivo a toglierli. Ho dovuto togliere le calze per toglierli. Totalmente. Guardate il guarda il polpaccio, Oh, polpaccio scopabile. Guarda che roba. Boom. I pantaloni skinny forse no. Sì, sono un po' Quelli troppo skinny. skinny no. Succo. Tu poi cerca di non inquadrarmi da sotto col buco. Ma se sono più bassa, cosa devo fare? E inquadra così, no? Tra l'altro questa clip sarà tranquillamente riutilizzabile fra un annetto, dopo un anno di governo Meloni saremmo così ben accetti. Sento a mio agio. Questo è il mio preferito, però con i jeans spapocchiati. Sì, guarda come si chiama questo stile. Non c'è il titolo.
bene. Non hai messo il titolo? The Cringio. The Cringio, ecco qua. The Cringio. Una persona normale. Actually good. Era The Cringio, perché no? Vuoi imparare delle cose? No, The Crypto Guy. Sulle crypto... Ma fai ascoltare. Vuoi imparare delle cose? Cosa? Segui il mio corso sulle cryptocurrencies. Ora è per sempre. Come ti trovi? Ok. Stai bene. Adesso c'è il momento che tutti quanti noi aspettavamo. Non io che mi ammazzo, ma... Come vedete, mi sono sincerato che lei avesse sempre qualcosa da sgranocchiare e o bere. Ecco. Ti stanno bene le gambe. Guardate che io ho delle buone gambe. La testa è ok, la faccia è porabile. Il problema sono le man boobs e la pancia. Però we can work on that. Vedete, ho un buon upper body. Lo dici sempre, è un buon upper body. Sì, sempre facendo perché un buon il upper resto- body. Ho un buon upper body, guarda. Un buon upper body, In formato yacht boy. Yacht boy. Beh, figa, io non so io. Mi ha chiamato il Federico. Però una mano sola. Una mano sola. Cioè, tutto questo con i commessi che memavano, capito? Pensate il mio imbarazzo, Eravamo- che già era imbarazzante. Eravamo al Pensate centro all'imbarazzo dell'attenzione di farlo- Zara, proprio. C'erano tutti i commessi che ci roteavano Sì, sì, attorno. già, allora, questa cosa mi imbarazza da solo. Pensate. Pensate con Giulia. Pensate con i commessi. Vabbè, ma io ti mettevo a tuo agio. Eh? Io ti mettevo a tuo agio e ti dicevo, stai bene, stai benissimo, bravo. Cioè, meglio Con di la così. faccia finta. Quindi Vabbè. dicevo, devo fare. Però quando uscivo poi subentrava la mia parte mematica che mi salvava. Quindi. Una mano sola. Figa, mi ha chiamato il Federico, andiamo a fare in giù sulla sua barchetta. Voi ci siete? Non ci siete? Avete il concerto del Bowie. Va bene, allora ci vediamo dopo il concerto del Bowie. Ciao figa. Questo devo ammettere un'imitazione francamente perfetta. Francamente perfetta. Luca, grazie per i 100 bit. Sembra un benzinaio. Ma può non essere l'ho in realtà. rinchiuso, non ti ho obbligato. Come un benzinaio? Vabbè, prego. Non mi hai obbligato, no. No. Mhm. Sto facendo, me lo dico da solo, un'imitazione perfetta. Esatto. Allora, i vestiti fanno molto, però la cosa molto importante è la camminata. Minchia, qua mi stai proprio cagando il cazzo, Ivano, grazie per gli 8 mesi. Grazie Darione per la sub pagata. Grazie Travis Cardman per i 16 mesi. Oh, terza fila, almeno club della terza fila. Che figure mi fate fare? Ma poi avete visto il content? Mostrarci la tua camminata. Di qua. Sì, devi camminare. No, ma torna mentre indietro, camminavo torna mi doveva indietro. spaccare il Torna cazzo. indietro, scusami. Ma mi sa che questa non è la versione giusta, allora. Cosa succede qua? Ma non è... Ci sono cose che mancano. Quanto dura questo video? 8:46. Vabbè, vai, fallo vedere. Si sono perse cose, secondo me. C'erano... Vabbè. Hai sempre la faccia arrabbiata. Ma certo, ero fuori casa. Camminate? Di qua. Cioè, mentre cammino Devi non posso Ma camminare. prima... Puoi per favore mandare... prima. Pausa. Prima, appena siamo usciti, cosa dico? L'importante è la camminata. Mostrarci la tua camminata. Di qua. Sì, Poi devi taschi, camminare. grazie per il prime. Comunque, vedete, chat. C'è un po' di panza. A parte che qua c'ho una macchia bianca. Sicuramente non so di cosa. E poi sarà... Ah no, scusate, era un insetto. Macchia bianca che si muove, peraltro. Non facilissima. Guarda qua. Vedete, c'è della man boob. Ecco, questo è il frame che mi rappresenta al meglio. C'è della man boob qua. Un seno e un altro seno. Però pettoraliata. Cioè c'è del pettorale che le sostiene. Quindi sono proprio delle tette vere e proprie. E poi un po' di panza. Idiota. Dai, cammina, basta. Ho capito. Cammina. Allora, tanto stai strisciando i piedi per terra. Guardate com'è vestito, chat. Guardate com'è vestito. Dai, Lasciami no, stare. Fate... no. Ok. Quei pantaloni Alza i li piedi bene. Ma bruciamo. le calze le ho messe apposta brutte per essere ancora Ah, peggio. sì, sicuro. Quei pantaloni li bruciamo. Sembra che tu abbia tipo un enorme busto delle gambette così. Perché hai messo il grandangolo? Ma non è vero!
No, non è vero. Le vie di Torino c'hanno i palazzi così. Ma è solo per come sei è tutto un vestito. grande... Non hai messo... A Torino è tutto un arco con Sì, un semmai buco in mezzo. dovrebbero sembrare più lunghe, perché il grandangolo ti va a strecciare le cose ai lati, quindi le gambe dovrebbero essere più lunghe. Quindi anzi, peggio. C'è il grandangolo, vuol dire che le gambe, sembra che abbia le gambe ancora più piccole. Oh, guarda già. Ehi, ti vedo con le spalle giù. Ma non mi spacca proprio i coglioni. Cioè, non posso camminare come voglio io, lasciami vivere. No. Lasciami vivere. No, l'extreme makeover Sono 30 anni che mi arrotolo su me stesso. Appunto. Oh, musica. Oh, musica. Giulia Top spacca coglioni, grazie. Io ci sto provando. C'è il sole mi colpisce. Stai pronto a Se salutare era quei il sole, capelli? c'era freddo. No, non di nuovo quel gesto. Non posso Vedrai, you're sopportarlo. gonna see, Giacomo, you're gonna see. È arrivato il momento. No, quindi questo è quello... Ok. G. Vabbè, basta. È la versione che mi hai mandato su Telegram. Sì, ho Mi hai capito. mandato 50 versioni, non lo so quale sia quella giusta. Tutto quello che stai dicendo Gino direbbe pure una mamma, vero. Esatto. Qua ci godiamo una G. Ecco. Sai che ore sono? No, che palle, no? Sì. Dai, Sì. sono- No. Finisco la No, settimana. no, che l'hai iniziato 2 minuti fa. No. Andiamo un po' da... Dai. Andiamo su. Qua sono stato costretto a fare esercizio fisico. Non so se vi rendete conto del tipo di dolore. Dai, vai uomo! Stava camminando e stava già soffrendo. Ma che Camminando velocità sei soffriva. tu, 1,5. Iniziato? Sì. Non voglio farne più di quelli che... Ma lui è proprio un'agonia, È un'agonia, tutto devo forzarlo, dai. Ti fa bene per il content. Chat, era fake quella roba della corsa. Secondo voi se cammino 2 minuti sono... Era fake. Tra il te che poi ho corso giovedì per davvero. E questo martedì vi faccio vedere su Instagram che corro, merde. State fuori, dai! Guarda con le braccette. Ho dovuto poi coprire. censurato, Sì, ho dovuto coprire. Qua Ho c'era dovuto... una piccola camel toe, chat. Una piccola camel toe. Ho Potete coperto. immaginarla se volete. Preso qui? Uff. Ho detto è meglio Allora, evitare. questo esercizio è completamente inutile. Ma non lo- è inutile, ti fai non- le chiappe. Ma non lo userò mai questo movimento qua. Io giuro che ho fatto il possibile. Ho fatto 3 set da 4 esercizi. Il massimo. Dove l'acqua? Sto morendo! L'acqua! E per finire, perché non era finita qua la tortura, Qua volevo mi ha met- anche... Vai. Sentiamo. Volevo mettere della musica nell'editing, però mi ero rotta le palle. Prego. Hai fatto bene. È vero, qua dovevi mettere i... Vabbè, metto io il Tan, tipo quello... boh, Star Wars. No, io qua avrei messo... Io avrei messo Star Wars e alla fine quando ti incontravo un verso di Chewbacca. O anche una sovrapposizione dell'immagine di Chewbacca. Io metto questa. What? Prossima volta andiamo in un parco a fare gli esercizi, sì, figurati. Non li fai in casa se non te li fai all'esterno. Io gli ho detto andiamo in palestra, mi fa no! Wow! Sapete come fai anche? No! Io non esco di casa per fare palestra, no! Se vuoi farlo facciamo in casa. L'ho messo nella barbershop. Quello... Dove l'hai preso questo rasoio? Nel tuo cassetto. Quello che uso per le palle, come Che schifo. Qual è la differenza? Guardi, aspetta qua. Poi guardate come mi tratta male. Aia! Guarda come mi tratta male, mi fa così come i barbieri veri. Grazie Peter Stillman, grazie per i 7 mesi. Daniele, grazie per i 6. Tocca, mi fa, ma vaffanculo. Yeah, Duke, we're doing both on Sunday.
esatto, con disprezzo, come fossi un sacco di merda. Cioè, stavo usando il rosario che usi per le palle, calmati. Ma se sei andata infatti a lavarlo e poi voleva mettersi i guanti per toccare il rasoio, ho detto, sono palle, G. Quindi comunque l'ha lavato un po'. Grazie, guerriero, per i 7 mesi. Questa è comunque una bellissima faccia. Questa è veramente una bella faccia. E invece ancora di più con il pelo così. Opei. Sì, che dico, però devo dire che era abbastanza soothing questa parte. Non mi è dispiaciuto. Però la prossima volta porto un altro rasoio, perché quello faceva veramente schifo, non aveva le lunghezze, non aveva niente, a malapena tagliava. Ah, quello che usi tu. Quello che usa mio padre. Cretino. Non so quanto stia tagliando, però sicuramente sono più... Un po' nostalgica come espressione, avete ragione. Perché? Perché lui era un po' così, un po'. Il papricci alla fica. Devo dire, sembra completamente inutile il passaggio, però. Allora faccio più forte. No. Vabbè, qua la faccia la facevo un po' apposta. In realtà non mi è spiaciuta la parte del barbiere, sarò sincero. Anche perché in effetti io qua non la pulisco mai. Tu non fai mai la linea. Ma io avessi avuto un rasoio migliore, ti avrei fatto molto di più la linea, molto più definito. Qui però avevo quello che avevo. Sento un po' il baffi e poi siamo a posto. Guarda. Cioè, considerando che tu di solito la tagli con la forbice. Vabbè, avevo gli attrezzi che avevo, però... Oh, se funziona per le palle, funziona anche per la faccia. Solo con questa testa di cazzo. Vabbè, una battuta G che veramente hanno già chiamato Zelig, E tu me l'hai messa lì proprio. Sembra un frame di un sequestro. La vittima chiede il riscatto. E ora il risultato finale con InShot l'hai fatta sta cosa? Sì. Perché si vede? Guardalo. Sì che, amen. Grazie. Spero, è così che si conquista, giusto? Grazie chat, vi voglio bene. Grazie Ague. Purtroppo no, comunque, grazie per i 3 mesi. Sponsor Manscaped. Sì che, a me. Prossima volta facciamo uno sponsor con qualche rasoio e poi ti taglio bene. Ah, è vero. Mi sono persa. Dove ho messo la macchina? Dovrei chiedere a qualcuno. Ehi tu, scusa, posso chiederti un'informazione? No. Questa ragazzi è veramente bella. Guardalo. Avevo preso le sembianze. Avevo sentito un Chad dentro e già subito... No. Ma tu ti immagini andare a uno sconosciuto? Posso chiederti un'informazione? Lui si avvicina? No. Incredibile. Incredibile potenza. Piastrella, grazie per i 10. Sono io quel bono. Bono Giovi. E qua, vedete come non sono in grado di stare in un luogo? E qua ho fatto delle freeze apposta perché volevo mostrarvi con questa sì, nelle pose che hai preso per far notare le tue pose. Beh, vabbè, allora. Perfetto. Cosa ne pensiamo? Cosa pensiamo del vlog? Del vlog o di me? Perché questa per me è prima una grande del vlog. Exposure. Io non sono mai stato così esposto, Prima questo qui del vlog, prima vorrei sapere le mie abilità artistiche. Bel montaggio, grazie. Se sinceri, non voglio 10 su 10 per la simpatia, 10, cioè vale tanto. Ok. Da togliere la filigrana in one shot, sì, è vero, 4 euro potrei spenderli. Ok, 0 su 10, vabbè, adesso mi pare un po' esagerato, almeno un 2 mi va bene. Ok, perfetto. Adesso, per quanto riguarda l'Extreme Makeover, considerando che poteva avere un compagno di questo Extreme Makeover un po' più accondiscendente.
Ma se ti ho fatto fare tutto quello che ti pare. Ma io ti ho detto... Mi sono lamentato nel processo. Capito? Ovviamente. Un peso. Secondo me, avendo capito un po' come funziona, se riusciamo a fare un secondo tentativo, secondo me viene meglio. Però in quel caso dovresti lasciarmi libertà su A. I capelli. No! Sì! Non ti faccio toccare i miei capelli. Non io, da un parrucchiere. Nessuno tocca. Perché? Luke, grazie per il Prime. Perché no? Mi piacciono come sono, ma non mi rompere i coglioni. Ma non sto dicendo di tagliarli corti a zero, sto dicendo di sistemarli. Ma sono Ma tu non ti vedi di lato. Di lato fanno cagare. Ma io mi inquadro solo da davanti. Capito. Cioè, voi dite di no ai capelli, ma voi non lo vedete di lato. Li taglia la mamma. Tu pure. Lumen No, vabbè, Fusion. per i capelli discutiamo, ma poi vediamo. Quello, sembra poi. uno scarafaggio, Altre cose sì, sono di fianco, manicure. Sì. Questa, ok. Mi fa senso, ma hai ragione. Ok. Però secondo me, sai cosa sarebbe figo? Però secondo me diventa un po' troppo cringe. Sai cosa sarebbe figo fare? Andare tipo a farti fare le cose in una spa. Cioè le skincare, le cose tipo in una spa. Non le cose. Che tipi di servizio Esatto, offrono? appunto, stavo giusto dicendo. Skincare, ti facciamo fare i fanghi, ti mettiamo proprio dentro a fare a bollo i fanghi, ti facciamo fare un po' di... anche loro magari ti fanno il livello della barba, una cosa così, proprio figa. Ma non volevi fare... Se allora, cioè... Il punto è che sei tu a guidare il processo. Se lo Ma faccio io da una sono lì a controllare, ti porto, ti faccio fare, dico loro cosa fare, bla bla bla. Ma anche Cioè, tu sei nella sauna. io guardo da fuori. Allora attaccati al cazzo. Vabbè, ma ti faccio portare un'amica. Ok. Un'amica tua? Hai un catalogo? Vabbè, adesso... Vabbè, ok. No, allora, la questione è che, a parte, non devi tirare troppo a corda, stai calma. Ma tu devi stare molto tranquillo. Perché sai che poi io ho le mie tecniche. E alla fine hai fatto quello che volevo che tu facessi in questo Extreme Makeover. Comunque. E io non ho fatto quello che non volevo fare. Ah, tu pensi? No, lo so bene. Tu non volevi fare esercizio. Ma infatti ho fatto 2 cazzate. E l'esercizio lo volevo fare. Quindi quello che intendo io è che discussione familiare, i tools. Allora, la questione fondamentale è che per me questo vlog è stata un'occasione di uscire dalla mia zona di comfort. E su questo clap in chat, non so cosa usiate voi per dire hype, bravo Hank, veramente. Grazie. Bravo. Ti sei fatto... Bravo. Non voleva fare l'esercizio. Poi un piccolo camel toe e via con l'esercizio. No, la questione... Grazie. Per me, diciamo, io non è che abbia particolari... come si dice? No, non mi sento a disagio, però un pochettino negli ultimi anni ingrassando con il mio corpo non è che mi senta benissimo. Quindi ho colto l'occasione, anche grazie alla... gentilissima e per nulla invasiva modalità di fare di Giulia, ho colto l'occasione per fare questa puttanata. Cioè sono 8 minuti, è una mattina e so che per tanti di voi sono cose completamente normali. E lo sono anche per me. Cioè non è vero che se sto al ristorante mi sento a disagio. No, quello era per me mare ovviamente. Però andare a comprare i vestiti, farmi riprendere se non ho il controllo, perché sono un maniaco del controllo, non so se si era capito. L'avevate capito? Perché in caso ve lo faccio capire. Sono un maniaco del controllo. Non è una cosa sempre facile per me, però d'altro canto, se a 28 anni ho cambiato tante le idee che avevo, a 31 posso anche iniziare a fare delle cose che non ho mai fatto prima, come ad esempio cercare di mettermi in forma, eccetera. Non è facile, sono piccoli steps. E anziché utilizzare voi come qualcosa da cui nascondermi, posso usare voi come accountability system. Quindi dirvi dei miei progressi, delle mie cose. Quindi ci sta. Secondo me è una cosa che ci può stare. Molto fiero di te.
molto fieri di te per questo passo. Grazie, anche per i tuoi tatuaggi. Per il resto G è stata molto carina, nel senso che mi ha seguito con tutte le mie difficoltà psicomentali. Basta. That's it. Cosa non si fa per la figa? Ma sì, è ovvio che farlo con qualcuno è più divertente che mettersi a farlo da soli. Ma sì, poi c'era l'idea del lo fai per il content. Quante volte ti ho pushato dicendo lo Esatto, facciamo per il vlog, tu va bene, ok. Se è un po' l'idea del per la content chat aiuta. va bene. Sotto vettu. E tu intanto non so perché ne godevi. Però forse c'è una certa componente sadica in te che ti... niente, quindi guarda che faccio. E quindi niente, per me sta bene anche fare un episodio 2, ma ora l'obiettivo è quello di fare un po' di esercizio fisico nel chilling e basta, questa è la cosa principale. A 40 anni scopi, ci diamo 10 anni, dai. Mi fai un audio motivazionale da ascoltare? Sto poltrendo sulla sedia come te. Jokes aside, una delle cose più forti... Allora, dirò contemporaneamente qualcosa di estremamente presuntuoso e che mi mette in cattiva luce. Non faccio... come si dice? Non faccio mistero del fatto che mi ritenga uno abbastanza intelligente, no? Vabbè, è una delle cose di cui mi vanto, il mio cervello. Però ci sono interi settori dell'esistenza che non ho mai considerato, come ad esempio appunto l'esercizio fisico. Quindi io faccio questo piccolo gioco di essere forte sulle cose su cui sono forte, vi faccio vedere solo quelle, e quelle su cui sono scarso le scammo completamente, includendo non fare neanche mai uno squat in live. Però vi sia di ispirazione, cioè io nella schermata di selezione del personaggio ho messo tutto su intelligence, tipo così, e adesso sto cercando di recuperare un po' di punti forza. E se anche voi avete difficoltà a fare attività fisica, vi sentite bruttini, eccetera, eccetera, prendetemi come ispirazione, non per come sono, ma per il fatto che se anche io, ormai congelato in abitudini terribili dal punto di vista fisico, sto iniziando a fare qualcosa, a 31 anni, potete certamente farlo anche voi. Da considerare che poi venerdì tu eri da Margin, quindi hai camminato pure prima. Cioè non è... Cioè quel weekend hai fatto... E boh. Quindi devo aspettare 31 anni. Non hai capito un cazzo. No, devi farlo il prima possibile. E basta. Quindi niente. Nel molto chilling cercherò di aggiungere queste nuove abitudini di vita alla mia esistenza. Più che altro perché sono fighe. Quindi ci stanno. E non bisogna esagerare. Scusate che devo rispondere ai ragazzi di Amar che stanno arrivando. Non bisogna esagerare, ma cioè non bisogna fare tutto subito, capito? No, bisogna introdurre qualcosa nella propria importante. routine. Sì. E vuoi fare il G Extreme Makeover? Sì. Smettiamola di dire Però, format che... No, infatti non è live, G Extreme, vabbè. Ma perché lo stavano dicendo, ne abbiamo parlato anche ieri. Però non sarà un G, cioè il mio, quello che faccio, l'Extreme Makeover è ti faccio migliorare. Quello che farai tu sarà una minchiata. Sì, ti faccio... No, l'obiettivo è sempre farti uscire dalla tua zona di comfort. Sì, ok. Sarà sì, tutto... Perché... Cos'è che è? Niente. In ogni Cinozzo caso... Extreme Makeover. Sì, un po' di... Potrei portarti a un karaoke, ad esempio. Ma il karaoke l'ho fatto anche. L'ho fatto. L'ho fatto in Germania. Ma l'ho fatto tipo... Io lo faccio se non mi conosce nessuno. Ma il punto è che qua ti registro. Ma io mi sono registrato. Beh, dopo ti faccio vedere un video. Ti registro e poi lo vediamo in live. No, intendo. col cazzo. Quindi Comunque Dunque tu credevi che semplicemente ti facessi mettere dei vestiti da zozza, invece ti porterò... Da zozza mi porti in un karaoke? Oltre a questo ti porterò anche a un karaoke, esatto. Vabbè.
Perciò, Papa Paolo, grazie mille per gli 11 mesi. Da Zozza Karaoke al Kebabaro. Ci penseremo qualcosa off stream, chat. Qualcosa di... E poi sarà tutta una Mi piace sorpresa. Esatto. E infatti qua stiamo buttando tutte idee a caso, così che Per non vedere sapete come cosa reagite sarà. voi. Magari adesso ci mettiamo dentro che vogliamo giocare al limbo. Abbiamo detto dunque insieme? Ah, un piccolo timing. Dunque, ci ho Vi riprovato. ha riconosciuto qualcuno in giro per Torino? Un paio di persone stavano fissando Hank e tipo lì, oh ma... E non si sono neanche fermati a salutarlo. Cioè noi che ce la ghignavamo e loro... Certo, perché se anche l'avessero fatto magari mi chiedevano un'informazione e io avrei detto no. Ma lì non eri ancora trasformato in Giga Chad. No, è vero, però sentivo dentro di me la gigaciadditudine di crescere. In ogni caso... Avere una Virginia. Scusa. No, prego. In ogni caso... Niente, quindi organizzeremo qualcosa. Mi piace questo circolo virtuoso che si sta generando, sia per Pitone che per queste cose qua, e anche per la lingua dei segni, che da domani inizierò a cercare. Se conoscete qualcuno che è in grado di insegnare la lingua dei segni meglio se internazionale, esatto. Scrivete a me o G su Instagram. Se volete me, perché non so quanto anche risponde, dato che gosta. No, io gosta. Ho gostato te. Stronzo. Volevi il Chad, mo te lo tieni. Vabbè, tu hai cose da fare e io ho cose da mangiare. Tu hai cose da mangiare, esatto, e io ho cose da fare. Perfetto. Salutate mamma G, la rivedremo sicuramente il prossimo weekend in qualche veste. Che non so che cosa facciamo il prossimo weekend, però di sicuro faremo Pitone. Ok. Popeye. Ciao. Popeye. Yeah. Chat, com'è? Ciao Kami. Bravo Hank. No, avete visto il cambiamento? Questo a dimostrazione del fatto che tutti quanti possono cambiare facendo le piccole cose. Perché cosa gli ho fatto? Ci sta? Sì che possiamo farcela. Good night, JJ. Oh. Larry! Larry, grazie mille per il Prime! Grazie mille! Lo so che è cambiato troppo poco, infatti volevo fare molto di più, però sono lì soltanto un weekend, avevo gli strumenti che avevo, non dovevo organizzare, era un po'... Secondo me se riuscissi a cambiare... Cioè, secondo me più che altro è cambiato mentalmente, quella è la cosa più importante. Ho segnato... Oh, ok. Questa è la cosa più importante secondo me. Lizzie! Hi beautiful baby. I'm doing great, how are you doing? Ma sai che forse anche le scarpe, quando eravamo da Zara ho detto prendiamoti delle scarpe, mi fa no, queste si lavano, bla bla bla. Secondo me la cosa più importante è veramente fargli cambiare un po' la mentalità, che è la cosa più importante che dovreste fare anche voi in caso. Vanta il suo PhD. Vero, però almeno sta iniziando a correre, ha deciso che vuole iniziare a mangiare meglio, si è preso le cose del caffè. Goomba Boongoon, I agree with you. I do agree with you, but that is not the way you share the knowledge. That is actually going against us because you're just making people hate people that have that thought. So just avoid doing that, please. Mentalità classica da nerd. Qual è la sua? È un po'... Infatti a me piacerebbe un sacco fare questa cosa tipo... Non so se ha... Cioè, uno prenota sessione con G e io arrivo e passiamo un giorno in cui ti rompo il cazzo e si migliora. E ti rompo il cazzo, ti faccio provare. Perché secondo me la cosa peggiore, cioè la cosa che ci blocca tutti quanti, è che colleghiamo determinate attività, tipo andare... non è la cosa più importante, non è... Scusami, che colleghiamo l'andare in palestra a qualcosa di brutto, perché non ci piace, perché bla bla bla. Invece se hai qualcuno, secondo me, attorno a te, che ti fa venire voglia, che ti piace, che ti fa venire il di andare, secondo me ti cambia anche tutta l'esperienza. Quindi secondo me, anche tipo andare a fare compere, se hai qualcuno attorno a te che andiamo a fare shopping, ti fa ridere, ti fa sentire meno in imbarazzo, secondo me
Il problema per alcune cose è farle da sola, esatto, assolutamente. Però secondo me, nel momento in cui già connetti un'esperienza a qualcosa di positivo, yahoo! Nel momento in cui connetti qualcosa di un luogo, un'emozione positiva, già è meglio. Io ci vado da sola adesso. Eden. All'inizio, quando andavo in palestra, ci andavo con mia madre, quindi pensate un po' a che livelli sono. Ci andavo con mia madre, ma solo per il fatto perché, non che mi facesse woohoo lei, però il fatto che avevo qualcuno attorno a me che mi spingeva ad andare, capito? Per il solo fatto che, cioè magari il suo è stato un po' più in negativo, nel senso che nel momento in cui dicevo no, non ho voglia, cioè, cosa fai? Non fai niente, tutto. Quindi magari lì era più per, andiamo, adesso mi sta piacendo. Lizzie! My beautiful potato! Happy Elf of a Year. I appreciate you so much. Happy to be here. I hope you're doing good. Andare in palestra in un mese e mezzo. Ho perso 7 kg e ho molta più energia e voglia di fare robe. Non sono obeso, altro, ho molta serotonina, post allenamento, per la paura. Ma soprattutto, secondo me, nel momento in cui tu parti da zero, tipo, anche se adesso iniziasse seriamente a fare 2-3 esercizi a settimana, non dico al giorno, a settimana, ci vedrebbe proprio subito la differenza, perché passare da 0 a 1 è molto più che passare da 1 a 2. Se ha un senso questo ragionamento, cioè, ha senso? I love you so much, Lizzie. Promesso sulla palestra, ossia vedere video, seguire pagine. A proposito di questo, il prossimo video che dovrebbe uscire sul vlog, sì, quello dopo di questo, sì, dovrebbe essere proprio come i miei consigli per quando vado in palestra, cioè che non è un consiglio del tipo ciao, sono un trainer, ti dico gli esercizi da fare, ma è più ciao, ho sempre fatto cagare in palestra e ti spiego come io mi sto facendo piacere la palestra, che sono i miei consigli per andare. How can we get more people to kill babies? It's what mother. Ok. Goomba Boongoon, you're stupid. You're fucked up in your brain, please seek help. 0% all'anno è niente, lo 0.01 al giorno in un anno è tantissimo, sì. Non so se conta. Saramar. Va bene. Anche, comunque, la cosa più importante è non essere tristi di ciò che si è in questo momento. Non hai più voglia di fare un cazzo in palestra? Va bene. Ok. Ci sta. Magari cominci a fare l'1%. Cos'è Rockin'? Ah, questa mi piace. Questa è una canzone che mi piace, che hanno messo nella playlist e mi piace. È anche molto simpatico. In palestra si va con l'amorosa, sarebbe, vabbè, quelli sono sogni del futuro, avere la gym couple. A parte che adesso ho tutto TikTok pieno di gym couple e... Bellissima questa canzone comunque. Sul cielo non c'è scritto assolutamente nulla, è vuoto. Classica Atomic Habits, vero. Il segreto del calisthenics, molto più soddisfacente e divertente che deve andare a tirare su. Sai che invece a me fa proprio... cattivo fare pesi, secondo me dipende tutto da come sei di mentalità, e anche lì, anche nella palestra come nella programmazione dove tutti quanti ti dicono no, così è sbagliatissimo, così è giustissimo. No. In palestra sei seguita o tirato? Ho iniziato super da sola, nel senso che non volevo nessuno, no. Però io ho fatto tanto nel mio passato, sono andata tanto spesso in palestra, cioè più volte ho iniziato, ho fatto un mese, poi basta, e quindi inizio nessuno. Poi dopo quando ho cominciato, perché più che altro non volevo migliorare, cioè non stavo pensando a migliorare, voglio andare in palestra per me. Il mio primo focus è stato voglio migliorare il mio rapporto con la palestra, perché non posso odiarla così tanto, non posso che ogni volta faccio non voglio, questo principalmente. Da 3 mesi GB direi, forse un po' di più anzi adesso ti direi. Ma Zingaro, quello dipende dal goal che hai, secondo me. Se tu hai il goal di dimagrire, diventare, magari sì, è vero, devi collegarlo a una buona alimentazione, sì. Vabbè, a parte che buona alimentazione a prescindere. Però tipo contare le calorie, quelle cose lì, io lo fa... Magari non ne ho parlato troppo lì, però io ho avuto un periodo in cui ero proprio ossessionata dal contare le calorie. E questo... fa proprio male mentalmente, perché mi ricordo che in quel periodo proprio pensavo ok, a pranzo mangio questo,
così ho tot calorie, però se mangio questo a pranzo, a cena non posso mangiare. Facevo proprio questi ragionamenti che sono proprio brutti, perché nel momento in cui entri in questo loop, è l'unica cosa a cui pensi, quindi io continuavo a pensare non mi posso permettere di mangiare questa cosa a pranzo, non me lo posso mangiare, non lo posso mangiare, non lo posso mangiare. Ed è orrenda, situazione oscena. Per questo il mio prima cosa con la palestra è stata proprio no, vado in palestra per stare bene mentalmente, no per... Se vuoi dimagrire o fai così o la vedo dura. Sì, però sai che in realtà, non so perché, non ho mai... Però, almeno per come funziono io, ok? Io ho cominciato quando avevo questo pensiero fisso di non posso permettermi, è stato il periodo in cui ero più grassa in assoluto. Cioè in cui ero... Sì, ha senso dire più grassa, cioè non è un insulto. Nel senso, pesavo di più, diciamo. Mentre... E questo secondo me è molto per il fatto che continuavo a pensare non meno in forma, però proprio se conti lo stress, esatto. Per lo stress io poi dopo dicevo vabbè dai, mi posso permettere questa cosa, oppure mi mangiavo anche magari tipo per il fatto che li vedevo come qualcosa che non potevo mangiare, ne mangiavo di più. Oppure quando li mangiavo mi strafogavo perché pensavo è l'ultima volta che lo faccio soltanto questa volta. Invece adesso è più ho un rapporto più sano proprio col cibo. Ho fatto anche un video su YouTube se volete vederlo, però ho proprio un rapporto più sano, nel senso che mangio quello che voglio quando me lo sento. E so che, cioè forse perché magari sono stata educata, ma questo probabilmente viene dall'educazione, nel senso che se sei cresciuto sempre che devi mangiare tanto magari ti è difficile fermarti, però nel senso in questo periodo non mi privo di nulla. Mi vedete che ogni volta mi fermo, mi mangio cose, non me frega niente, ma per il fatto che più mi privo, per come sono io mentalmente, più mi privo di cose, più ne voglio e più poi mi strafogo. Io consiglio per l'alimentazione di andare da una nutrizionista seria. A me ha cambiato la vita. Una volta sistemata l'alimentazione si può passare allo sport e alla palestra. Anche vero. Io ho fatto perché mi ero messa a posto mentalmente con l'alimentazione. Ho detto vabbè, posso pensare alla palestra. Beh, ti si è velocizzato. No, ma prima della palestra, prima che non facessi nulla. Comunque, mi avete visto anche in live, non ho mai fatto troppi, anch'io spesso, come diceva Hank, ho fatto al massimo, c'erano nei giorni in cui facevo al massimo 10 passi, ok? Non mi muovevo proprio, non facevo nulla, assolutamente nulla, ma neanche camminare, neanche uscire di casa. Voi non capite che magari facendo questo lavoro da streamer, il mio lavoro è qua, cioè io ho il mio letto lì. Io mi sveglio, faccio colazione, vado in cucina, vengo qua, vado lì, cioè questo è il mio triangolo. Quindi c'erano dei giorni in cui proprio non mi muovevo assolutamente e comunque sono riuscita a mantenere un'alimentazione decente che mi ha permesso di... sei testimone. Sì, Cami, esatto, testimone. Non ci sono mai stati periodi... Ci sono stati periodi in cui sono più ingrassata, meno, perché ci sta. Però non ci sono mai stati periodi in cui ho proprio esagerato. Per il fatto proprio che ho cresciuto, no, non direi normale, per il fatto che ho costruito un rapporto più sano col cibo. Quindi non arrivo, cioè, mi strafogo, sì, arrivo molto spesso a dire, minchia, sto malissimo, però non è più una specie di revenge che prendo contro me stessa. Quello che ti faccio... Io vivo tuttora come voi vivevate il lockdown. Tuttora. Tanti si ritrovano... Sì, ma anche solo andare in ufficio, secondo me, un po' ti muovi, capito? Io mai. Pera? What about Pera? Che sogno. Però questo, cioè, ho visto proprio tanto questo andare ad offuscare un po' il cervello. Nel momento in cui tu non ti muovi assolutamente, vai ad offuscare. Quindi, secondo me, se io dovessi dare un consiglio a qualcuno, prima di tutto... creare un buon rapporto con l'alimentazione, che non vuol dire costringersi a non mangiare, andare sotto miliardi di diete, mangiare, togliere tutti i carboidrati, perché è una cosa che si fa secondo me, che un po' è vedere le diete come una cosa che ti costringe a rimuoverti, a toglierti qualcosa, almeno io così è quello che vedevo. Hidden Partition, grazie, ti apprezzo. Lo vedevo molto come una cosa dove mi privavo di cose, soprattutto perché le prime volte dicevo bene, da domani niente più pane, pasta, zuccheri, niente, quindi passavo da zero a tutto
in 0 secondi. E quello secondo me ti fa tanto male. Quindi secondo me, prima cosa, ti sarebbe piaciuto essere su Twitch durante la prima pandemia? No, me la sono vissuta molto bene, sai Alaba, molto molto bene. Vai in piscina, ti fa bene. Bucci, se ti piace il piscina. L'importante, secondo me, l'importante, fondamentali, si può pensare quello che vuoi, nutrizionista, cose fondamentali da avere nella vita che se non ce le hai, secondo me sono le cose sulle quali puoi fare tic, poi dopo posso imparare il resto. Buon rapporto con l'alimentazione, che non vuol dire mangiare pollo e tacchino e basta. Un buon rapporto con l'alimentazione e un buon rapporto con l'esercizio fisico. Secondo me la cosa migliore è proprio avere un buon rapporto, non andare in palestra tutti i giorni, ma è dire, se un tuo amico ti dice andiamo a fare questa... Sì, andiamo, mi piace andare a camminare, andiamo, capito? Ma infatti in piscina ci vado, infatti vai. Poi dopo possiamo parlare di tutto l'altro contesto dell'andare in palestra per avere un migliore aspetto fisico, eccetera, eccetera. Io non ho un buon rapporto con l'esercizio fisico, ecco. Che secondo me nasce anche tanto dal fatto di come ti percepisci. Cioè, infatti io non andavo in palestra perché mi veniva proprio l'ansia nel vedere. Quando andavo vedevo tutte le tipe, le vecchiette che c'erano 700 miliardi di... e io che non facevo un peso, mi giravano le palle, non avevo più voglia, sudavo, mi guardavo allo specchio, mi vedevo sudata, brutta, no. Non devi fare assolutamente... Infatti ho imparato a non fare confronti. Cioè, ci sto lavorando ancora tanto, ma secondo me Twitch è una cosa enorme che Twitch mi ha insegnato, proprio evitare di fare confronti con altre persone, assolutamente. Durante il periodo di stress acuto aumenta anche il mio bisogno di mangiare schifezze per lei. Esca, sì, ti capisco perfettamente. Però anche in quel caso, Esca, ok che molto spesso è magari un modo per sentirsi meglio, mangiare, perché sono la prima che quando ho l'ansia io mangio perché è un mio modo per sentirmi bene, infatti mangio spesso, però anche lì secondo me più tu ti senti male per il fatto che stai mangiando schifezze, più mangerai schifezze, capito? Invece prenditela, vabbè, me lo mangio, basta. E più nei vecchietti vado il doppio di loro. Meglio un fisico come il tuo che quelli super muscolosissimi. Ma io, guarda, a me andrebbe bene qualsiasi cosa. Entrare nella community di Twitch e fare live anche con altri streamer. Alla lavava, ho appena finito di fare una live con un altro streamer. What? Ma certo mi piacerebbe fare... Ah, ma intendi dire oltre ad Hank? Sì, a me piace tantissimo fare queste collaborazioni. È quello brutto, io sono secco e sento il peso degli occhi addosso. Questo, ma... Bro, so che è una minchiata da dire perché poi è difficile arrivarci dentro, ma fregate nel cazzo. Quello muscolosissimo che vedi, quello super muscoloso, tutto... Era come te. Uno dei miei migliori amici è francese. Lui era un super stenco che non aveva nessuno che lo filava. Sai, proprio il tipico sfigato al liceo a cui nessuna lo caga. Ha soltanto i suoi amici nerd. Tipico così. Adesso è un giga chad che è... Quindi qualunque persona tu veda in palestra... Ma insomma questo tutte le persone in palestra lo sanno. È proprio una cosa che... Fino a ieri tipo parlavi in inglese in live. Sì, ma domani lo riparlo in inglese, soltanto la domenica pomeriggio. Pensa a quello non lo vedi e sarai tranquillo. Vabbè, no, non lo so. È vero, alla lunga diventa un circolo vizioso che si autoalimenta. È difficile riuscire a mantenere decenti tutti gli aspetti di vita, studio, lavoro, amici, partner, forma fisica. Secondo me, sai che cos'è Hidden? Una cosa che sto valutando negli ultimi periodi. Bisognerebbe trovare un livello base in cui tu stai bene in tutte quelle situazioni. Cioè nella tua vita, nel tuo studio ci dai, nel tuo amici ci dai, nel tuo partner, E poi le cose che ti piacciono di più, riesci a darci più attenzioni, più cose, più... poi io faccio schifo in questo, perché tipo famiglia faccio pietà. Seppure io vivo con i miei, però faccio pietà. O partner faccio ancora più schifo. Faccio proprio schifo. Amici, cioè... vabbè, capito. Le relazioni sociali sono più difficili per me, sinceramente.
Occhio però che si alimenta il binomio muscoloso gigacciato. No, intendo, Corsi, la mia idea era più che tu vedi la gente che si preoccupa di quelli che vede in palestra, che sono tutti dice, vedono me che arrivo tutto mingerlino, chissà cosa pensano. La mia idea era, pure quello muscoloso che vedi con 1000 tipi attorno, prima era mingerlino, quindi cioè, non è che verrai messo da parte, ti diranno su. Alcune cose hanno priorità diverse. Sì, le musiche sono della playlist che abbiamo in comune, che ho messo un po' di tempo fa su Spotify. Se mi seguite su Instagram magari ne metterò un'altra nei prossimi giorni. Sembra sempre un equilibrio stabile. Sono sempre per ascoltare totalmente alcuni settori per spingere su altri. Ciao Iden, benvenuto nel gruppo. Sì, anch'io questi periodi in cui dico va bene, ok, adesso ho fatto schifo, cioè mi trovo tipo, mi concentro tutto sul lavoro, poi tipo esco perché metto fuori la testa e vedo che ho fatto un disastro nelle relazioni. Ok, aspetta, magari è meglio se mi concentro tutto sulle relazioni, poi ho fatto un disastro sul lavoro, aspetta che magari tu es tigre en France. Je suis quoi? Raz? Riferivo al tuo amico francese prima era secco. No, ma hai capito in che senso lo stavo raccontando il suo punto di vista. Anche lui per primo non sarebbe quello che ti prende per il culo. Capito? Siamo tutti nella stessa barca, nessuno è unico, in fondo siamo tutti uguali. Prima lo si capisce meglio è. Minchia. Tipo, so che sembra che io stia facendo un po' di autopromo. Un po' sì, un po' di autopromo. Però avete parlato voi dell'1%, ho fatto un video su YouTube sull'1%. State parlando del rapporto con l'alimentazione, ho fatto un video del mio rapporto sull'alimentazione. Su questa cosa che siamo tutti, che nessuno è speciale, ho fatto un altro video su YouTube. Io non vorrei dire, io non, però se magari vi venisse così voglia di, non lo so, magari vi viene voglia, non lo so, vi viene voglia potreste andare a followare. Spesso faccio l'errore di sacrificare determinati aspetti per alimentarne altri, è difficile trovare un equilibrio. Se riusciamo, siamo nella stessa barca, come dicevi, siamo nella stessa barca, completamente. Non esisti, non puoi parlare italiano, aiuto. In che senso non posso? Ci sta, dai, io non lo faccio mai, dai. Bella la playlist, sono le vostre canzoni comunque. Circa, Frederic, circa. Ah, tu es toujours en France? No, je suis en Italie maintenant. So did you or didn't? What did you do, Giulia? What? Caba? What? Flexiamo il bus col cappellino, let's go. Perché mi dai 30 secondi al muro? Cosa ho fatto? Fare live di studio anche a ottobre, che devo rilanciare la mia carriera universitaria e vado ad abbracciare gli autobus in cosa? Sì, ovvio, si continua. Ashkelon, grazie. Volgi, please, ok. Hey Siri, set a timer of 30 seconds. Alright, okay guys. 30 seconds, counting down. Vabbè, spero vi piaccia il content. Nel frattempo potete andare sia su Instagram che su YouTube. Proprio se vi venisse la matta idea, proprio mattissima idea. Ok, done. Mi mettono al muro. Gift Gym. La playlist Spotify la trovi soltanto se eri su Instagram al momento. Adesso posso fare share copy link to playlist. Mi sa che così c'è soltanto il link alla playlist. Non penso possiate aggiungere cose. In palestra o comunque facendo altre cose durante il giorno che non siano sul lavoro mi sento in colpa perché penso che potrei impegnare quel tempo facendo altre cose più produttive. Mi è mai capitato? Sì, Eury, ma ti devi mettere in testa che è produttivo. Perché, e questo lo scopriremo a settembre quando farò le lezioni di come si impara a imparare, come imparare, cioè come si studia, come il nostro cervello funziona, come apprendiamo le cose.
Kaba, what's happening? Sorry. It's an Italian stream for tonight, I'm sorry. E nel momento in cui vi spiegherò come impariamo le cose, potessi fare le ispezioni di live di questo tipo, sarebbe interessante. Sì, possiamo. È molto importante avere momenti di diffused focus. Dopo ve ne parlerò a settembre. Di diffused focus, perché è esattamente in quel momento che il tuo cervello sta sviluppando la creatività che ti aiuta poi nelle cose tipo di studio e di lavoro. Anche nello studio tu hai bisogno di periodi, momenti di pausa. Prop! Prop! Grazie per i 2 mesi. Grazie mille per i 2 mesi. Per il discorso sul mindset. Grazie. Se no ci sta ancora convincendo che ci piace quando dai, un pochino vi piace quando parlo, vero? Non è così terribile, non sono necessarie, cioè non sono utili soltanto a fare i silenzi. Borseggiatore! Forse è meglio se tu non fossi in chat, ma grazie borseggiatore per il Prime. Attenzione chat, ci sono borseggiatori in chat. Fate attenzione, state vicini alle vostre borse, grazie. Borseggiatore, grazie per il Prime. Gag da 2 soldi, chissà quanti te l'hanno fatta, però tranquillamente la faccio anch'io. Io la DSA difficile e DSA e ADHD? Penso di sì. Difficoltà, vero? Vero Eagle? Ma tanti che fanno, cioè, da quando sono su Twitch comunque... Oh, Ashkelon, grazie. 0, ok. È il DHD, è il DHD. Italian yes, FOMO. Dicevo, da quando sono qui su Twitch ho scoperto tanto sull'ADHD. Io non ce l'ho, non mi è stato diagnosticato. Secondo la mia psicologa, la mia ansia mi porta ad avere gli stessi sintomi dell'ADHD, della DSA. Quindi non posso dire che capisco la situazione, però posso provare a immaginare, penso. So che non è assolutamente palese, però cioè non è completamente uguale. Vogliamo il balletto per la stream. Però questo è quello... Un treno? Questa è la Macarena, però. Per Jeff Bezos è il Prime. Ivano, grazie per i 3 mesi. 3 mesi? No, la DSA è il deficit dell'attenzione. Disturbi specifici dell'apprendimento. Ah, dislessia? È la dislessia? Allora non so. Dislexia. Ah, pensavo fosse... Ok. DSA significato. E allora non so assolutamente un cazzo. Non so assolutamente nulla. Davo ripetizione a un ragazzo che era dislessico. Mi ricordo. Non è dislessia. Aspetta, scusate. Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. Aveva la discalculia lui. Sono i disturbi di apprendimento che coinvolgono l'abilità, la lettura, la scrittura e il calcolo. Sì, è DSA. Imer, se guardi il link è quello. Se guardi il link è... che abbiamo cortesemente tolto. Però dice appunto che è la dislessia, disgrafia, distografia e discalculia. Mi ricordo che insegnavo matematica a questo ragazzino che aveva la discalculia. Mi faceva dannare. Però sicuramente ci sono dei metodi, Eagle, che puoi trovare per imparare meglio. Perché secondo me il metodo di apprendimento che viene utilizzato adesso... What do you use to learn code? What do you mean? I'm learning with a teacher. Learning with a teacher. Disgrafia e disortografia. Comunque. Attualmente l'apprendimento da parte degli insegnanti è univoco. Mike, sei spettacolare stasera. Soprattutto questo chiaro di luna. E con tutto ingobbito, perché lo so che stai guardando la live tutto ingobbito. Tira su. Spalle indietro. Grazie, anch'io perché. DSL significa disturbi specifici di apprendimento. Sì. Sì, esatto.
Grazie Mike. Ah sì, dicevo che attualmente sicuramente i nostri metodi cioè le cose vengono insegnate in maniera più basica possibile, mentre ogni persona ha diversi modi per imparare cose. Se avessi consigliare qualche fonte per velocità di lettura, no, io me le godo le letture, soprattutto se è per studiare, perché se è per studiare devi capire quello che stai leggendo. E quelli che ti dicono prendi il mio corso per leggere 70 pagine in 2 minuti, non so quanto crederci, sinceramente. L'ho mai provato, ma non so quanto. Vabbè, ma Ashkelon è diverso, è diverso. È diverso. Strumox? No, non penso tu sia Strumox, ma se fai punto esclamativo LinkedIn lo vedi. Ma sì che leggo la chat, ma cos'è questo? Questi insulti gratuiti? Che è? Oh! Tanto devo usare il tablet e ho difficoltà a parlare. In che senso? È vero che mettono quelli del metodo universitario. Cos'è il metodo universitario, Sebi? Cos'è? Pippo Riot che? Tatuaggio preso da Pinterest? Sì, preso da Pinterest e gli ho chiesto al tatuatore di farmelo esattamente uguale. Perché sono una basic human being. Esatto. Comunque meno di 1 minuto per l'hype train per arrivare al secondo livello, per dire. Ha detto che ha la disgrafia e distografia, quindi fa molta fatica a scrivere e deve usare il tablet. Ah, ok. È una truffa metodo universitario. Che cos'è? Che cos'è il metodo universitario? Scusatemi, metodo universitario. Hai addirittura l'invalidità. Mi dispiace. Cos'è? Vediamo. Primo metodo di studio universitario. Il metodo che ti fa dare gli esami in 7 giorni. Il metodo per studiare 200 pagine al giorno. A cosa siamo arrivati? Cioè, allora che senso ha? Allora, ovvio che poi la laurea diventa un foglio. Se posso darvi un consiglio, chat, un consiglio sincero. L'università fa cagare, ok? Per come è sviluppata. Quello che possiamo fare è prendere quello che possiamo da questo. Grazie per il trenino. Quello che possiamo fare è prendere tutto quello che possiamo da queste università di. Perché alla fine, se ci pensate, l'università secondo me ti dà. Se tu vai all'università e prendi. Se tu vai all'università e l'affronti passivamente. Italian University, no, ogni university. Italian University. Sì, no, parlavo delle. Sto parlando in italiano, parlavo di quelle. No! Aspetta, ascolta. Secondo me, se tu affronti l'università in maniera passiva, guadagni il 20% di quello che l'università ti può dare. Se invece tu affronti l'università in maniera attiva, cominci a fare amicizie con i professori, a fare connessioni, a parlare con questo, ad andare al centro di non so che cosa, vabbè. Comunque fare parte dei club, di fare internship mentre sei in università. Se riuscite veramente a sfruttare l'università per quello che dovrebbe essere, purtroppo con una rottura di coglioni, però secondo me ne guadagnate molto di più. Andare al centro tossici? Sì, se tu hai problemi di dipendenza, certo. Certo. Goblin, tutto bene? Ti vuoi che ti raccomandiamo un terapista? Vabbè, Ma no, ma e quindi cioè, nessuno può darmi torto. Cioè, anche Hank non mi darebbe torto. Non lo so. È che in Italia alcune uni, per come sono impostate, ti schiacciano a prenderla in maniera passiva, se no rimani indietro. Sì? Versione modello italiano vecchio e nozionistico, in pochi casi ci sono. Cioè, questo purtroppo è il motivo per cui ho deciso di non fare la magistrale. Non ho fatto la magistrale perché ho detto ho bisogno di imparare qualcosa. Poi, ovvio, se ci sono certe magistrali che sicuramente funzionano. Questo è fattibile se la classe dell'università ha pochi studenti, altrimenti. No. Ma pur essendo una matricola puoi fare qualcosa.
puoi comunque scrivere al professore per chiedere scusi, mi piace troppo questo cosa, vorrei approfondire, mi può mandare delle altre nozioni, cioè delle altre cose al riguardo? E poi ci entri in contatto e poi chiedi posso farle una domanda su questo argomento che mi interessa? Cioè comunque instauri un rapporto con queste persone, alcuni professori sono delle merde, non ti risponderanno mai e lo so, però o anche tipo iniziare a guardare attorno su che come si dice? Gruppi sembra veramente da alcolisti amici, ma clubs che ci sono all'università, secondo me. Io ero entrata con un'enorme passione per la storia, materia che studio e in cui sto cercando di lavorarmi, e ora sono disinnamorata a causa del ritardo con l'uni e sto andando avanti a spinta. Mario, ne avevamo già parlato, no Mario? Mi pare? Non saprei cosa... Cioè, non sono un guru, non saprei che cosa dirti al riguardo. Sicuramente la cosa... Cioè, se ti mancano 2 esami, finiscili e vai avanti. Però se te ne mancano di più, magari è il momento di trovare un modo per ritrovare questa passione. Io dall'università ho imparato la depressione e tachipnea. Minchia. Io sono molto soddisfatto. La maggior parte degli esami consiste in progetti. Fighissimo, Gioele, fighissimo. Ma dicevo, cioè quella che almeno io avevo trovato... No, questa musica mi ricorda molto Taiwan. Questa è la musica che c'è in tutti i club di Taiwan. Ma solo dopo il magistrale, ma sembra modi non sapere ancora niente. Sì. Io ho una mia amica che ha fatto la magistrale a Venezia, che è una delle più toste per lingue per il commercio. Management in cinese ha fatto e tuttora lei non le piace il lavoro che fa, non sta facendo nulla che riguarda il suo lavoro, non potrebbe fare management, non è uscita con delle nozioni... sai che io invece sono stato molto contento di aver fatto il magistrale. Ho detto, il rapporto con i professori in alcuni casi, gli stessi della triennale, è stata tutta un'altra cosa. Esatto, anche se ti insegnavano e come si ponevano purtroppo a triennale pensavo a fare quelle cose, almeno alla mia esperienza. Sì, ma infatti sto dicendo che cambia ovviamente la situazione. Lei ha detto di preso non li fa, potrebbe, sinceramente potrebbe. Se non ti concedi solo sulla prestazione del suo giudizio per superare l'esame all'università è un luogo di scambio e un'esperienza unica. Io ho fatto la triennale, magistrale e dottorato in Italia, in ingegneria, ma l'università e un mondo di lavoro sono 2 cose diverse. Sì, soprattutto se tu, infatti Damiano, esattamente come dici tu, devi prenderla non in maniera passiva. E sono sicura che tu non l'hai presa in maniera passiva. Tu sei fuori corso e ti senti una merda, perché? Sai quanti fuori corso ci sono? Perché dovreste sentirvi tutti quanti delle merde? Perché non riuscite a prendere un foglio di carta? Come può una cosa del genere definire il tuo valore come essere umano? No. Guarda, Giorgio Power, un esame dalla laurea, ha capito che a Roma avrebbe fatto un lavoro che non gli piaceva e ha... Sì. Mentre uno diceva, ok, Imer, scusa. Cosa hai preso ai Politecnici? Non saprei, non ci sono mai andata, non ho mai conosciuto qualcuno che è andato al Politecnico. Ho imparato più guardando i video di Stanford su iTunes che i 3 anni di Apple Me. Hai medicina? Sei la prima a saperlo, domani mattina il grande Sul serio, Joy? Joy, non dirlo a nessuno. Silenzio stampa. Domani mi mandi una foto e basta. Si va, punto. Non lo devi fare per dimostrarlo a nessuno, se non a te stesso. Andiamo, Joy, andiamo a spaccare i culi. Che giorno è domani? Lunedì? Anch'io. Vado anch'io. Io ti posso parlare per ingegneria, ma per come stanno le cose ora ha senso fare solo la triennale, ora la conoscenza talmente radicata che la magistrale è fondamentale. Vero. Ma quello ingegneria è un'altra cosa. Ragazzi, sto parlando di ingegneria, cioè non sto parlando di ingegneria, vero? La mia positività la prendo dal fatto che sono depressa il più del tempo, la maggior parte del tempo. Aspetta. No, non voglio usare questa parola senza coscienza. Sono... Com'è un altro modo per dire depressa senza parlare della... Giù di morale, ok. Giù di morale. Sono giù di morale il più delle volte. Sono in ansia il più delle volte. Distimica? Impropriamente, non riesco più a parlare. Demoralizzata. Faccio veramente tanto cagare, Plastic, te lo dico. Quello che vedi qua sono io sotto caffè, parlando con voi che faccio una cosa che mi piace,
Sono sicura che anche tu, Pastic, facendo una cosa che assolutamente ti piace, saresti così. Umore depresso. Umore depresso, sì, però non penso tipo, cioè, non mi va di dire sono depressa. Sai come, oh mio Dio, sono depressa. Finire fuori corso mi ha strano. Perché, Mario, perché ti sei messo in testa che essere fuori corso è sbagliato? Cosa hai fatto per andare fuori corso? Magari avevi più bisogno di quello. Magari avevi più bisogno di essere... Buonanotte, Gelford, buonanotte. Magari avevi più bisogno... Ti è successo che ti ha lasciato la tipa? Avevi bisogno di lavorare sul tuo trauma. Character development, Mario. Character development. Ci sta. L'ingegneria al Politecnico di Milano si nota molto rispetto all'università, come vogliono rientrare tra i migliori al mondo, pieni di tattiche e progetti, studiare. Una difficoltà che non avevo assolutamente sperimentato alla triennale, è una sfida continua super divertente. Sono super gasata per te, Lupoli. Super gasata. Ma siamo tutti un po' depressi. Sei anche tu fuori corso? Vedi quanti sono fuori corso in ingegneria? Perché dovete tutti quanti sentirvi delle merde? Perché un foglio vi ha detto che dovete sentirvi delle merde? Ma no. Ti sei preso l'anno sabbatico? È perfetto. Io ho preso 2 anni. Io ho perso 2 anni. Io ho perso 2 anni, a caso. Proprio perché... Un primo anno l'ho perso da liceo all'università, perché ho fatto 6 anni di ingegneria, cioè 6 mesi di ingegneria, poi ho parlato con una che si era laureata in ingegneria, mi ha fatto cagare quello che faceva, ho detto no, non è la mia strada. E ho detto no, e sono andata a finire, ho fatto 1 anno che ho speso praticamente a lavorare, e poi sono passata a lingue per il commercio. Dopo finito no, non Padova, ero a Trento, a Mesiano. Poi finito il bachelor, la triennale, ho fatto un altro anno dove mi sono detto non so che stracazzo fare dopo, mi prendo un anno per capire cosa fare. Non sono 94. In ingegneria se non vai fuori corso sei strano. No! Dicevo che la media è andare fuori corso in ingegneria, se non ci vai sei... What? Ok? Quindi siete tutti bene, guariti dal vostro sentirvi non abbastanza. Fatto. Viking, anche tu comunque ingegneria. Buone. Trento, sì. Ribettare l'età di Giulia anche oggi? No, basta. Dici con quel tono di nascita l'ho rivelato da mangaka. Ma sì, ma io lo rivelo, a me non me ne frega niente dire la mia età. È che mi piace troppo vedervi. Ma quindi quanti anni hai? Mi diverto troppo. Anche il mio compleanno io non ve lo dirò mai. L'ho già detto in passato e se capita l'occasione ve lo dico, però non ve lo dirò mai apposta perché voglio vedervi. Oh, ma quando è il tuo compleanno? Mi diverto. Non avevo voglia di fare l'università, ora lavoro come programmatore. A parte che non devi per forza fare l'università. Questo vabbè, questo è risaputo. Abbiamo già avuto varie conversazioni dove sono stata anche attaccata. Hi the boy Santana, hi Dante, hello. 6-7 anni per la triennale. Davvero, Baldo? Davvero? I've been streaming for 7 hours? Shit! And coding and programming. Shit. Avevo iniziato ingegneria ambientale. Assistente sociale? Let's go, Eagle. Bella. Programming makes my brain hurt. What? È utilizzata come una cosa per tutti. Posso dire sti cazzi. No, infatti. Come abbiamo detto, è un metodo di insegnamento che viene preso e messo a stampino su di tutti, ma non è per tutti. Io ci ho messo 5 anni per la triennale di ingegneria. Sei un genio. Beh, no, 5 anni per 3 anni. Vabbè, non ci sta, Leo. Hai fatto cose nel frattempo? Hai fatto cose... No. Ho visto gente laurearsi in ingegneria senza andare fuori corso dei cazzo di bot. Esatto. Dei super robot. Lunar, non ho palloncini, mi dispiace. Chi è che sa il mio compleanno? Who knows my birthday? Hai messa...
dei 110 di laurea che in genere sono dei tonti allucinanti. Ma a parte che, appunto, cioè, non è detto che riuscire in università vuol dire riuscire nella vita. Cioè, mi viene in mente un mio compagno di classe che era bravissimo, cioè lui, cioè, 10 su tutto, poi potremmo parlare dei problemi che sicuramente aveva, perché se non prendeva 10 della 10 e meno andava in crisi, iperventilazione, eccetera. Quello è un altro discorso, però lui prendeva tutti 10, ma era proprio, è brutto da dire, ma inabile alla vita. Cioè proprio... Armita, grazie per il dollaro donato ai mod, grazie. Cioè proprio, nel senso che, appunto, andava in iperventilazione perché non prendeva 10 completo, e non riusciva a parlare alle persone, aveva proprio problemi di comunicazione, non problemi di comunicazione nel senso, problemi sociali, di rapporti sociali. Cioè tu puoi essere geniale, però non è detto che tu riesca nella vita. Esatto, Ivano. Ma l'anno e il mese. I professori mi hanno preso a parola durante gli esami e i ricevimenti. What? Perché? Cami, non osare. Cami. Ah, era per quello. Cami. 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 Sì, è vero anche quello, che non assumeresti mai il mio compagno di liceo. Assolutamente impari di più in questo. Però, ovvio, il punto è che tutto quanto nel mondo dipende. Tutto dipende. Ovviamente non ci sono realtà assolute, non ci sono... I'm joking, saved what? Saved what? È da sfatare il mito che sei geniale sotto i laurei con il massimo dei voti. Oh sì. Oh sì. Tipo avevo una mia compagna di corso. 110 lode, fantastica. Però non sapeva... Non era assolutamente emotional intelligent. Non era assolutamente emotional intelligent. Ma zero, Ma è il tipo che avevamo iniziato tutti quanti insieme, tutti amici il primo anno. Poi dopo un mese non si poteva più parlare. Proprio perché era insostenibile. Ma soprattutto... Ah, ho già detto quello. È pieno di capre con 110 e lode. Io sono uscita con 110 e lode. Ma quello perché... Ok, secondo me non voglio togliermi cose o aggiungermene altre per flex. Però questo è perché ho fatto un anno di Erasmus anche. Mi ha aiutato molto mi ha aiutato. Tipo tutti gli esami che ho fatto là, quando li ho convertiti erano tutti 30 e lode. Tutti quanti convertiti. Non ho detto tutte, ok. Ma infatti gli ambienti lavorativi dove dicono 110 lode e cos'è? E in tempo dalla laurea in tempo, stupidi. Cioè si evitano di prendere persone migliori. Brava, non andavo ancora in terapia quando ero in università. Sono in terapia da circa un anno e mezzo. Sono pure esami in Erasmus, esatto. Sono andata, cioè Erasmus per modo di dire più worldwide, sono andata a Taiwan. Il mio compagno di superiore è un genio e si è diplomato con il massimo. Stessa cosa all'uni di ingegneria, è uscito da lì, non trovava lavoro. Confused Armita, smettila di dare i soldi a Kami, smettila di darle i soldi. Grazie per i $5 per i mod. Grazie. È uscito da lì, non ha trovato lavoro perché non deve fare niente. Appunto, non è detto che tu... Non è detto che... essendo in tempo troverai lavoro e non è detto che non essendo in tempo non troverai lavoro. La mancanza di sentirmi pronto ad affrontare nonostante abbia una media altissima, non mi sento pronto, non vado. Quando in realtà nel contesto esami sono bravo perché la faccio come il culo e ti racconto quella dell'orso piuttosto che sfrangarla. Ma il problema è che la mancanza del sentirmi pronto ad affrontare nonostante abbia una media altissima, non mi sento pronto, non vado. Cioè non ti presenti all'esame, Mario? Non ti presenti proprio all'esame? Dobbiamo portarti un amico a fianco. C'era qualcuno che voleva fare i servizi sociali. Ti ripetiamo, a fianco ti porta lui.
Sono in terapia not so max, principalmente perché 1 anno e mezzo fa ho cominciato ad avere un po' di... Pensavo attacchi di panico, ma invece erano attacchi di ansia e ho detto... In più me la stavo vivendo male, molto spesso ero in burnout, tuttora. Ho detto meglio lavorarci su. Io nei colloqui che ho fatto per selezionare persone, semmai cerco di capire la persona, il cosa fa, ha fatto, il voto ad esempio passa in secondo piano e se l'ha dato in tempo neanche chiedo, se ci ho messo 10-15 anni chiedo invece per capire. Esatto. Sì, metti che è uno che ha continuato a mollare, boh. Tu l'esame come hai fatto con Hank? Ti porto io all'esame? Mi dici dove sei? Ti porto all'esame. Vedi, lascia perdere. Già il Ford è sposato. Terapia consigliata, sono consigliatissima. È vero che se non geli non basti, ma è un grosso busto, tutto il resto poi viene... Ovvio, ovvio. Ma sai quanti sono geni che però non riesco a far nulla? Sai? 20 anni non ho lavorato, se non lavoravo, ho lavorato per un'azienda per policy, assume solo lavorati con almeno 108. What? Io sono in burnout da mesi, non so cosa fare, forse un pizzico di pressione anche. Minchia, dai vecchia balorda. Stai andando in terapia? Hai uno psicologo che ti segue? Cosa ne pensi delle università telematiche? Perdi molto, secondo me. Purtroppo. Il voto non conta nulla, io cerco di capire cosa sa fare la persona e quali sono i processi logici che mette. Sì, assolutamente. Studio molto e trovo tutto molto difficile. Oh, io studiavo tantissimo, right? Studiavo tantissimo. Oh. Look at Chrono. Vuoi dire che devo andare a letto? No, anzi, Josh, non pensi che la terapia renda più vividi i problemi e li cronicizzi? Il contrario per me, non so per me assolutamente il contrario. Prima continuavo a ravellarmi su un'idea di me, bla bla bla, invece quando parlo con la mia psicologa mi dice: e quindi? Tipo io ero convintissima che fosse detto, io sono drogata di telefono, sono drogata completamente, sono super drogata, no. E mi fa, ma scusa, ma fammi vedere quanto sta il telefono. L'ho fatto vedere e mi fa, boh, io come faccio a vedere il mio? Fa vedere il suo, ma anch'io, ma non sono drogata. Giulia, tu, per esempio, su questa cosa mi hai fatto capire che ho una percezione di me stessa che mi metto standard che devono essere, quando in realtà va benissimo essere qui, capito? Quella fase, aspetta, not so max qua, aspetta. Tutto passa, no. Ah, perché ho iniziato la terapia? Learn to... Dov'è? Learn how to stop giving a fuck. The subtle art of not giving a fuck. The subtle art of not giving a fuck. La sottile arte di non fregartene un cazzo, una roba del genere. No, ma tipo... Hola, no, moco. Tanto del tipo... Ok, condividiamo tutti quanti... Ok, tutti quanti insieme. Prendiamo il nostro telefono. Andiamo sulle nostre impostazioni. E andiamo a vedere il nostro screen time. Ah, oh, è vero! Ho fatto anche un video su quel... Ho fatto anche un video anche su quello, se vuoi vedere quel video, Not So Max, se vuoi, c'è anche quello, se non hai voglia di leggere, grazie. Grazie. Tipo, settimana scorsa, average 5 ore e 49. Io sono convintissima di essere drogata, capito? Che sono tantissime 5 ore e 50, ok? Sono tantissime. Però il fatto che io mi concentrassi, come col mangiare, il discorso che abbiamo fatto prima, più mi concentro non devo toccarlo, più mi viene voglia di... Estamos hablando de problemas mentales. Is that Spanish? Ma solo perché la batteria del mio telefono fa schifo. 6 di media settimana scorsa? 6,30? 2,40? Complimenti. Se esprime concetti che non riesco mai a toccare fruendo altri creator super... Vecchia allora, sono super felice di averti qui. Super felice. 12 ore, Zenzero? Average? Ma domani si ricomincia ad utilizzarlo. Per che cosa? Per lavoro? Hai letto Digital Minimalism? No, non ancora. Però avevo provato a fare
Ho provato per un certo periodo un detox completo dal telefono, ma forse proverò magari a fare... Ho fatto un altro video su YouTube dove faccio un giorno senza telefono, però mi piacerebbe fare una settimana. Non riuscirei mai, però... Ok, ci darò un occhio. Ho cominciato ad eliminare gli account e installare tutte le app. Ho capito, io non riuscirei a fare una cosa del genere perché poi lo vedo troppo come una cosa che mi piacerebbe fare e non lo faccio. E come darsi conta di che alguien tiene problemas mentales? Go into the... Moco, se ti parlo in italiano, capisci? Ma continuiamo a parlare di genialità. Normalmente un genio sa di esserlo... Ah, state parlando tra di voi, ok. I primi 2 anni di ingegneria spaziale, ma arrivato al 3° anno e 6 esami della laurea ho avuto un blocco, poca voglia e soprattutto scarsa autostima da cui non riesco a uscirne. Voilà. Il mio essere introverso, avevo difficoltà a fare amicizie e il cover mi hanno distrutto. Lol, perché è stato bloccato? Che parola, che cosa hai detto? Vinci, non so che cosa... non so che cosa avesse il bot. Cosa hai detto di male? Cosa ha detto? Povero, cosa hai detto di male? Invece che hanno, hai detto hanno, forse, ma mi pare troppo. Can we ask why she doesn't smile with an anaconda? What? Sì? E vivi nel viterbo, ok. E Moco, il modo migliore per capire se hai problemi mentali è andando in terapia. È in terapia. È l'unica. Come faccio a capire se ho l'influenza? Vai dal dottore. Basic, right? Come faccio a capire che ho delle infiltrazioni nel muro? Vai dall'idraulico. Grandissima Metal. Ha preso come link il punto 3 parole attaccato. Ah! Sei tornato in chat? Vinci, bentornato. Povero. Avere difficoltà amicizie e Covid non hanno distrutto. A 6 esami della laurea, il mio essere introverso, avere difficoltà a fare amicizia e il Covid mi hanno distrutto. Vinci, cosa stai facendo adesso? Cosa stai facendo? Da Taiko! Posso darvi forse il balletto? Lo so che tengo la logica. Come una revisione dell'auto, esatto! Hai la macchina che non va avanti, lo porti da un meccanico. Normale, classico, ma infatti la terapia dovrebbe essere vista molto più facile, cioè molto più chill. Non mi va un neurone, vado a farlo controllare. Vai Rozai. Ciao. Ti ci vedo benissimo all'Amen, non ci vado manco io. All'Amen quello... Ma sei di Verona? Sei di Verona, Metal? Ah! Ma sai che ci sono andata e fa schifo la musica? Fa proprio la musica. Yeah, Jellyship, still here. La società che era... Sì, io tuttora per dirlo a mio padre devo tipo dirlo sì, no, domani mattina non posso perché ho la psicologa. Io ho una zia psicologa sessuologa e per me è normale. Oh! Ashkelon parla inglese? Parla inglese la psicologa sessuologa? Ti prego. Non penso, vero? Alone. Grazie mille anche a te. Che cosa sta succedendo stasera? A parte che è tardissimo. Io devo ancora cenare. Ma infatti bisognerebbe andare dallo psicologo come andare a chiacchierare. Secondo te no? Prova a chiedere. Mi piacerebbe tantissimo avere in live una psicologa sessuologa. Spettacolare. Se conoscete persone così, ragazzi, cioè, se conoscete persone così, vi prego, vi prego, ditemelo. Assolutamente. Belletto automatico. L'amen non è il... Anche tu, ma anche... Allora, quanti di Verona rispondete sì, no? Perché sto male, facciamo un raduno. Ho sempre pensato di conoscere abbastanza persone di Verona. Ok, no. Sì, sì! Già 3! 4? Sto malissimo. C'è una streamer psicologa. Sì, vero? No, mi sa che l'ho già sentita.
Mi ha cambiato proprio l'approccio al mondo e il bello è che mi ha fatto tutto da solo. È che hai fatto tutto da solo, assolutamente. Bastone del grappa, bellissimo. Tutti al re Teodorico? Vabbè, ma io, cioè, sul serio me lo scrivo la prossima volta se vado da qualche parte. Basta andare a trovare e si fa... Ma volentieri, Napoli. Se vieni su porta cibo però, per favore. Se no non ti accettiamo. Ingegneria a Padova? La mamma e il papà di Tom, sì, è vero. No, ma mi piace il sessuologo. Quello secondo me è molto interessante. Molto interessante la sessuologa. A Pembra? Sia psicologa con ironia, Veronica Rosso. No, ma infatti quello che mi piaceva a Baldo era l'essere sessuologa. Sfogliatelle vanno bene? Sì. Ma anche un po' di pasta no, non pasta al forno, quella è siciliana, ma... Boh, cose. È anche sessuologa? Ah. Basta che sia cibo, veramente. Ma sai che il tartufo non mi piace? Ma no, il tartufo non mi piace. Per niente. Ah, Damiano mi hai scritto in messaggio a parte. Grazie che mi hai scritto un messaggio a parte. Se devo anche... Non vengo se devo anche cucinare. Ma no, ma cucino io, sono bravissima. La pastiera napoletana, che buona la pastiera. Mi ricordo che sono andata a Napoli a novembre. Sono entrata in una pasticceria e ho detto: scusi, non è che avreste una pastiera che vorrei portarmi a casa? Mi guardano. È di Pasqua. Vabbè, insomma, cose carine. Chat. Io... Mi sa che è meglio se vado a letto. Cioè, non mangiare e poi vado a letto. Sapete che mi fa un sacchissimo piacere avervi qua, sul serio. Non avete minimamente idea di quanto mi piace sapere che voi siete qui quando faccio questi stream dove chiacchiero, dove sto così. Bisogna parlare di più. È che mi sento sempre un po' a disagio quando facciamo più. Cioè, nella mia comfort zone forse dovrei uscirne di più. I would learn to make shampoo with videos, what? Ma, sì, forse... Ma sto parlando di calcio. No? Andiamo, facciamo... Sapete cosa? Finalmente una live in cui posso raidare il mio guru, ok? Facciamo un raid al powerone nazionale. Finalmente un raid italiano. Italianissimo! Così, guarda quanti veneni si trovi. Veramente, questo è super bello. Se andate in palestra a Verona, ditemelo che andiamo a fare le... Facciamo i raduni in palestra! No, che non ti gosto. Non ti gosto, Damiano. Se ti gosto, Damiano, è perché mi sono dimenticata. Sai che sono Dori, per un buon motivo. Quindi tu riscrivi, oh, G, oh, svegliati. Volentieri, Metal, volentieri. Cioè, grazie. Cioè, super. A parte che, porca boia. Super grazie per essere qui. Incursione italiana. Super grazie per essere qui. Lo so. In palestra a Verona si va... Si va anche in palestra. Fatemi... Se domani andate in palestra, mandatemi foto. Non di cose strane, di voi in palestra. Così vi faccio... Sì, let's go! Segmentation, grazie mille per il Prime. What the fuck? Non adoro... Ma noi siamo diversi, Quel 39 mi dà fastidio. Grazie. Buonanotte. Non so fare gli addii in italiano. Buonanotte. Mettete un bicchiere d'acqua a fianco al letto. Fate queste piccolissime cose per stare meglio. Un bicchiere d'acqua a fianco al letto, domani mattina la prima cosa che fate è bere acqua. Ok? Buonanotte. Grazie per essere qua. Buonanotte. Love you.